Alan Watts, il libro sui tabù che ci vietano la conoscenza di ciò che veramente siamo. Ubaldini Editore, Roma. Titolo originale dell'opera: The Book of the Taboo Against Knowing Who You Are. Traduzione di Fabrizio Pregadio. Prefazione. Questo libro esplora un tabù non riconosciuto ma potente: il nostro silenzioso consenso ad ignorare chi o che cosa siamo in realtà. In breve, il suo fine è dimostrare che percepire se stessi come un io separato e limitato dalla pelle è un'allucinazione che non si accorda né con la scienza occidentale né con le religioni e le filosofie sperimentali dell'Oriente, ed in particolare con la filosofia al centro e all'origine dell'induismo, il Vedanta. Questa allucinazione sta alla base dell'abuso della tecnologia come mezzo di soggiogazione violenta dell'ambiente naturale dell'uomo e di conseguenza della sua possibile distruzione. Abbiamo quindi urgente bisogno di dare alla nostra esistenza un significato che si accordi ai fatti fisici e che annulli il nostro sentimento di alienazione dall'universo. A questo scopo mi sono interessato alle intuizioni del Vedanta, esponendole però in stile occidentale e moderno. Questo libro non vuole quindi essere un libro di testo o una introduzione al Vedanta in senso comune, è piuttosto una fecondazione reciproca tra le scienze occidentali e un'intuizione orientale. Ringrazio particolarmente mia moglie, Mary Jane, per il suo attento lavoro di revisione e per i suoi commenti al manoscritto. Sono grato anche alla Bollingen Foundation per il suo appoggio al progetto di cui fa parte la stesura di questo libro. Alan Watts, Sausalito, California, gennaio 1966. L'informazione confidenziale. Che cosa dovrebbe sapere un giovane o una giovane per sapere? C'è, in altre parole, un particolare tabù, un'informazione privata, un fatto confidenziale sulla vita e sull'esistenza che la maggior parte di genitori e di insegnanti non sanno o non vogliono rivelare? Una volta in Giappone si usava dare ai giovani che stavano per sposarsi un libro da letto. Era un piccolo volume di stampe sul legno, spesso colorate, che mostrava tutti i dettagli del rapporto sessuale. Questo non solo perché, come dicono i cinesi, un'immagine vale 10.000 parole, ma anche perché i genitori erano risparmiati dall'imbarazzo di spiegare di persona ai propri figli questi fatti intimi. Oggi, in Occidente, queste cose si imparano all'edicola. Il sesso non è più un serio tabù. A volte un giovane ne sa più di un adulto. Ma se il sesso non è più il grande tabù, che cosa ha preso il suo posto? C'è sempre, infatti, qualcosa che rimane tabù, qualcosa che viene represso, che non si vuole ammettere o tutt'al più si guarda di sfuggita, con la coda dell'occhio, perché uno sguardo diretto sarebbe sconcertante. I tabù sono sepolti dentro altri tabù, come gli strati di una cipolla. Quale sarebbe allora il libro che i padri potrebbero far scivolare di nascosto ai propri figli e le madri alle loro figlie, senza mai ammetterlo apertamente? In alcuni ambienti c'è un forte tabù sulla religione, anche se si va a messa o si legge la Bibbia. In quei casi la religione diventa un fatto esclusivamente personale. Parlarne o discuterne è maleducato o poco cortese, e senz'altro un errore è mostrare agli altri la propria devozione. Eppure, osservando dall'interno tutte le religioni tipo, c'è da chiedersi quale mai possa essere la religione di questo silenzio. Il libro che ho in mente non potrebbe certo essere la Bibbia, il buon libro, quella raccolta seducente ma ingannevole di saggezza, di storia e di favola antica, tanto a lungo considerata come una vacca sacra, che ormai, prima di poter essere riascoltata da orecchie incontaminate, dovrebbe essere tenuta sotto chiave per almeno 1 o 2 secoli. Ci sono in effetti dei segreti nella Bibbia, e alcuni sono anche molto sovversivi.
ma tutti sono così dispersi in sottigliezze, simboli arcaici e modi di pensiero differenti dai nostri, che è diventato incredibilmente difficile spiegare il cristianesimo a un uomo d'oggi, a meno che non lo si voglia ridurre all'essere buoni e al cercare di imitare Gesù. Ma anche in quel caso nessuno spiega come farlo. Si dovrebbe ottenere da Dio quel potere particolare che prende il nome di grazia, ma tutto ciò che si sa sulla grazia è che alcuni ce l'hanno e altri no. Le religioni tipo quella ebrea o quella cristiana, maomettana, induista o buddista sono simili nel modo in cui vengono professate oggi a miniere fuori uso. Difficilmente se ne può trarre qualcosa. A parte poche e rare eccezioni, le loro idee sull'uomo e sul mondo, le loro immagini, i loro riti e i loro principi di giusta vita non sembrano adattarsi all'universo che conosciamo oggi e a un mondo umano che cambia tanto rapidamente che ciò che si impara a scuola è già superato il giorno della laurea. Il libro a cui penso non dovrebbe essere religioso nel senso comune del termine, ma dovrebbe discutere molte cose di cui si sono interessate le religioni. L'uomo e il suo posto nell'universo, quel misterioso centro di esperienza che chiamiamo io, me stesso, i problemi della vita e dell'amore, del dolore e della morte, e l'intero problema dell'esistenza e di un suo possibile significato in qualsiasi senso del termine. Abbiamo, infatti, il crescente timore che la vita sia simile a una corsa di topi in trappola. Gli organismi viventi, compresi gli uomini, sembrano essere dei tubi nei quali le cose entrano da un lato ed escono dall'altro. Questo permette loro di continuare a fare la stessa cosa, ma alla fine li logora. Così, per mandare avanti la farsa, i tubi trovano un modo per fare altri tubi, e anche in questi le cose entrano da un lato ed escono dall'altro. All'estremità di entrata i tubi danno origine ad un agglomerato di nervi, il cervello, e ad occhi e orecchie per andare con meno difficoltà in cerca di cibo. Poi, dopo averlo trovato, usano l'energia in eccesso per muoversi o dimenarsi, facendo rumore di ogni genere nel soffiare l'aria verso l'esterno e verso l'interno, attraverso il foro di entrata, e raccogliendosi in gruppi per combattere contro altri gruppi. Col tempo, i tubi si costruiscono una varietà di accessori talmente vasta da non poter essere più riconosciuti come semplici tubi. C'è anche una vaga regola secondo cui non si devono mangiare tubi del proprio genere, ma in generale c'è una seria competizione per occupare il posto più alto della graduatoria. Tutto sembra incredibilmente inutile, eppure, a pensarci bene, si rivela più incredibile che inutile. In effetti, sembra estremamente strano. È un tipo particolare di illuminazione percepire che la normalità, cioè le cose secondo la norma, sia strana, misteriosa e inverosimile. G.K. Chesterton disse una volta che un conto sarebbe sorprendersi alla vista di un mostro o un grifone, creature che non esistono, ma ben differente e superiore è sorprendersi davanti a un rinoceronte o a una giraffa, creature che esistono, ma dalla cui esistenza non ci si avvede più. Di questa sensazione di straniamento fa parte una intensa e fondamentale voglia di conoscere il senso delle cose. Perché mai, tra tutti i mondi possibili, questa moltitudine di galassie grandiosa e apparentemente inutile, posta nella curva misteriosa e continua dello spazio e del tempo? Perché le miriadi di specie differenti di tubi che giocano frenetici giochi di egocentrismo? Perché l'infinita molteplicità delle cose? Dall'elegante architettura del cristallo di neve o di una diatomea alla incredibile bellezza dell'uccello lira o del pavone. Ludwig Wittgenstein e altri moderni filosofi logici hanno cercato di rispondere a questa domanda sopprimendola, sostenendo che non dovrebbe essere posta dal momento che è priva di senso. La maggior parte dei problemi filosofici viene risolta liberandosene, cioè giungendo al punto in cui ci si accorge
che domande come «Perché questo universo?» sono una specie di nevrosi intellettuale, un cattivo uso delle parole, per cui la domanda sembra avere un significato mentre in realtà non lo ha. Sarebbe come chiedersi «Dov'è questo universo?» nel momento che soltanto le cose, ovunque siano, devono essere da qualche parte nell'universo. Il fine della filosofia è proprio guarire da questa ingenuità. Wittgenstein, come vedremo, da questo punto di vista ebbe dei buoni risultati. In ogni caso, chiedersi il perché delle cose non vuol dire essere malati. La ricerca di un significato e la sua espressione nella poesia e nelle arti è tra le cose più importanti che sembrano distinguere l'uomo dagli altri animali e una persona intelligente e sensibile da una ottusa. Ora, delle informazioni confidenziali su questo straordinario schema delle cose, qualcosa che non ci è mai giunto attraverso i canali normalmente destinati alla risposta, le religioni e le filosofie storiche? Sì. E queste risposte sono state date tante volte, ma in forma tale che oggi, in questa particolare civiltà, non possono essere recepite. Non riusciamo a renderci conto della loro completa sovversità, non tanto in senso politico e morale, quanto perché trasformerebbero totalmente la nostra visione ordinaria delle cose, il nostro senso comune. Potrebbero avere, naturalmente, delle conseguenze politiche e morali, ma non abbiamo ancora idea di quali potrebbero essere. Fino ad oggi, la rivoluzione interiore della mente si è limitata a pochi individui isolati. Non è mai stata, a quanto sappia, una caratteristica tipica di una comunità o di una società. È sempre stata considerata troppo pericolosa. Da qui è nato il tabù. Ma il mondo è in una situazione estremamente pericolosa e una malattia grave richiede sempre una cura rischiosa, come il siero di Pasteur contro la rabbia. Non si tratta di colpire il pianeta con bombe nucleari, né di soffocarlo con la sovrappopolazione, né di distruggerne le risorse naturali con una cattiva conservazione, e neppure di rovinare la terra e i suoi beni con prodotti chimici e pesticidi usati in modo sbagliato. Dietro a tutto ciò si nasconde la possibilità che la nostra civiltà possa raggiungere un grande successo tecnologico, ma attraverso metodi che quasi tutti troverebbero spaventosi, discutibili e poco sicuri. Infatti, continueranno a cambiare. Sembra di partecipare a un gioco le cui regole cambiano in continuazione, ma non siano mai rese chiare. Un gioco da cui non ci si può ritirare se non con il suicidio, e durante il quale non si può tornare a una forma di gioco precedente. Il problema del rapporto fra l'uomo e la tecnica è posto quasi sempre in modo sbagliato. È stato detto che l'uomo si è evoluto in una sola direzione, avanzando nelle capacità tecniche senza una crescita parallela nel campo dell'integrità morale o, come alcuni preferiscono dire, della cultura e del pensiero razionale. In realtà il problema sta più in profondità. Alla radice di tutto va posto il modo in cui concepiamo e percepiamo noi stessi come esseri umani, cioè la nostra sensazione di essere vivi e di avere un'identità e un'esistenza individuale. Soffriamo di un'allucinazione, di una percezione falsa e distorta della nostra esistenza come organismi viventi. Molti di noi pensano che l'io sia un centro separato di azione e di percezione, che viva all'interno del corpo fisico e sia circondato da esso, un centro che si deve scontrare con un mondo esterno di persone e di cose e che attraverso i sensi si mette in contatto con un universo strano ed estraneo. Anche le forme del linguaggio di tutti i giorni riflettono questa illusione. Io sono venuto al mondo. Devi scontrarti con la realtà, la conquista della natura. Nell'universo
come visitatori temporanei e isolati, è in contraddizione con tutto ciò che le scienze sanno dell'uomo e di tutti gli organismi viventi. Noi non veniamo a questo mondo, ma ne usciamo fuori, come le foglie di un albero. La terra crea gli uomini allo stesso modo in cui il mare crea le onde. Ogni individuo è espressione dell'intero regno della natura ed è un'azione unica in tutto l'universo. Ma di questo la maggior parte degli individui è raramente consapevole, se mai lo è. Anche chi lo crede vero in teoria non lo avverte sensibilmente e continua a percepire se stesso come un io isolato e limitato dalla superficie della pelle. La prima conseguenza di questa illusione è che la nostra disposizione verso il mondo esterno è dichiaratamente ostile. Siamo sempre alla conquista della natura, dello spazio, delle montagne, dei deserti, dei batteri e degli insetti, anziché a cercare di cooperare con essi in ordine armonioso. In America, i grandi simboli di questa conquista sono il bulldozer e l'astronave. Il primo è lo strumento che abbatte le colline e le trasforma in distese piane, adatte per costruirvi le scatole che chiamiamo case. Il secondo è il grande proiettile fallico che solca e illumina il cielo. Ci sono comunque degli architetti sensibili che sanno come adattare le case tra le colline senza alterare l'ambiente, ed astronomi che sanno che la Terra è già in cielo, per cui le prime cose che servono per esplorare altri mondi sono gli apparecchi elettronici, grazie ai quali si portano gli oggetti più distanti fin dentro la propria mente. Nota 1. Non credo che otterremo qualcosa di veramente valido esplorando il cumulo di scorie che costituisce la superficie della Luna. Nessuno deve credere che gli enormi bilanci della NASA significano che l'astronomia riceve il dovuto sostegno. Fred Hoyle, Galaxies, Nuclei and Quasars, Heinemann Educational 1966. La disposizione ostile, tipica della conquista della natura, ignora la fondamentale interdipendenza di tutte le cose e di tutti gli eventi. Ignora che il mondo al di fuori della propria pelle è in realtà un'estensione del proprio corpo e finirà per distruggere lo stesso ambiente da cui siamo emersi e da cui dipende la nostra vita. Come seconda conseguenza della sensazione di essere isolati in un universo estraneo e quasi sempre privo di significato, ci manca un senso comune. Non abbiamo cioè un modo di interpretare il mondo su cui tutti possiamo trovarci d'accordo. Si parla solo della mia decisione contro la tua, e per questo il più aggressivo e violento, e quindi insensibile, prenderà ogni decisione. La confusione di idee contrastanti, tenute insieme dalla forza di propaganda, è la peggiore fonte di controllo per una tecnologia potente. Sembrerebbe quindi di aver bisogno di un genio che inventi una nuova religione, una nuova filosofia della vita o una nuova visione del mondo, plausibili e accettabili in questi ultimi anni del XX secolo, grazie alle quali ogni individuo possa sentire il mondo come un tutto e in particolare possa dare un significato alla propria esistenza. Ma questo, come la storia ci ha più volte dimostrato, non è sufficiente. Le religioni dividono e causano controversie. Sono una forma di egocentrismo perché si basano sulla separazione dei salvi dai dannati, dei veri fedeli dagli eretici, degli ortodossi dagli eterodossi. Anche i liberali religiosi giocano al gioco del noi siamo più tolleranti di te. Come sistemi di dottrine, di simboli e di comportamenti, le religioni si irrigidiscono in istituzioni
per le quali è necessario imporre la fedeltà ed essere difese e mantenute pure. Inoltre, poiché ogni fede è fervente speranza e quindi copertura del dubbio e dell'incertezza, le religioni debbono convertire. Più gente è d'accordo con noi, meno tormentose sono le insicurezze sulla nostra posizione. Alla fine si è tenuti ad essere cristiani o buddisti, senza riguardo alla forma della nuova dottrina. Le nuove idee, difficilmente assimilabili ed incoerenti con le dottrine originali, debbono essere presentate come parte della tradizione religiosa, affinché il fedele possa ancora prendere posizione e affermare: per prima cosa io sono un seguace di Cristo, o di Maometto, di Buddha o di chiunque altro. L'adesione irrevocabile a qualsiasi religione non solo è un suicidio intellettuale, ma anche una non fede, perché chiude la mente a qualsiasi nuova visione del mondo. La fede dovrebbe essere anzitutto apertura, un atto di fiducia nello sconosciuto. Di Geova cercò una volta di convincermi che se c'è un Dio di amore, senz'altro deve aver dato all'uomo un libro attendibile e infallibile per guidare la sua condotta. Gli risposi che nessun Dio rispettoso dei sentimenti personali avrebbe distrutto la mente umana rendendola così rigida e poco adattabile da dover dipendere da un libro, la Bibbia, per qualsiasi risposta. Lo scopo delle parole è infatti indicare, al di là di se stesse, un mondo di vita e di esperienza che non è composto di sole parole e nemmeno di sole idee. Allo stesso modo in cui i soldi non sono una ricchezza reale e consumabile, i libri non sono la vita. Idoleggiare le scritture è come mangiare carta moneta. Per questo il libro che vorrei far scivolare ai miei figli dovrebbe essere un libro che può anche essere buttato via. È fatto per introdurli a un nuovo mondo, fatto non solo di idee, ma anche di esperienze e di sentimenti. Deve essere una medicina temporanea e non una dieta, un punto di partenza e non di riferimento perpetuo. Leggerlo una volta sarebbe sufficiente, perché, essendo scritto bene e in forma chiara, non avrebbero bisogno di riprenderlo in continuazione per andare in cerca di significati nascosti o per interpretare insegnamenti difficili. Non c'è bisogno di una nuova religione o di una nuova Bibbia. Abbiamo bisogno invece di una nuova esperienza e di una nuova percezione di ciò che vuol dire essere io. L'informazione confidenziale sulla vita, cioè l'intuizione profonda e segreta, è che la normale percezione di se stessi è un vero inganno, o tutt'al più un ruolo temporaneo che stiamo recitando, o ci è stato insegnato a recitare, ma col nostro silenzioso consenso, allo stesso modo in cui una persona ipnotizzata vuole in effetti essere ipnotizzata. Di tutti i tabù conosciuti, quello ad avere radici più profonde è il tabù su sapere chi e cosa si è in realtà, al di là della maschera del proprio io, apparentemente separato, isolato e indipendente. Non sto pensando al barbaro S o inconscio freudiano, come realtà di fatto oltre la facciata della personalità. Freud, come vedremo, era influenzato da una tendenza comune al XIX secolo, il riduzionismo, un curioso bisogno di rinnegare l'intelligenza e la cultura umana definendole fortuiti sottoprodotti di forze cieche e irrazionali. Ci si sforzava, in poche parole, di dimostrare che da un cespuglio di spine possono crescere dei chicchi d'uva. Come spesso accade, ciò che si trascura e si mette da parte è qualcosa di incredibilmente ovvio. La difficoltà è che è talmente ovvio ed evidente che è difficile trovare le parole per poterne parlare. Chiamano Intergedanke, una percezione
che avviene silenziosamente sullo sfondo della mente e di cui si è difficilmente consapevoli. La percezione dell'io come centro di esistenza isolato e solitario è così potente, e le forme del discorso e del pensiero, le leggi e le istituzioni sociali così radicate su di essa, che non si può fare a meno di percepire se stessi se non come qualcosa di puramente superficiale nello schema dell'universo. Sembra di essere una luce brevissima che risplende per un solo attimo nell'eternità del tempo, un raro, complicato e delicato organismo sull'orlo dell'evoluzione biologica, nel quale l'onda della vita esplode come in gocce uniche, scintillanti e multicolori, che luccicano per un momento per poi svanire per sempre. Sotto un tale condizionamento sembra impossibile e anche assurdo rendersi conto che io non consisto soltanto nella goccia, bensì nell'intero flusso di energia che va dalle galassie ai campi nucleari del mio corpo. A questo livello dell'esistenza io sono incredibilmente vecchio. Le mie forme sono infinite e il loro andare e venire non è altro che le pulsazioni e le vibrazioni di un flusso di energia unico ed eterno. Capire questo è difficile, perché il pensiero concettuale non può giungere ad afferrarlo. È come se gli occhi cercassero di vedere se stessi, o come se si volesse descrivere il colore di uno specchio basandosi su quelli che vi sono riflessi. Allo stesso modo in cui la vista è qualcosa in più di tutte le cose che si vedono, ciò su cui poggia la nostra esistenza non può essere compreso basandosi solo sulle cose che si conoscono. Siamo costretti quindi a parlarne attraverso i miti, cioè attraverso particolari metafore, immagini ed analogie che ci dicano cosa sembra piuttosto che cosa è. Da una parte il mito è favola, superstizione, falsità, ma dall'altra è un'immagine utile e fruttuosa attraverso cui si può dare un senso alla vita, più o meno allo stesso modo in cui si spiegano le forze elettriche paragonandole al comportamento dell'acqua o dell'aria. In questo senso il mito non è da prendere alla lettera, allo stesso modo in cui l'elettricità non deve essere confusa con l'aria o con l'acqua. Nell'usare il mito si deve fare attenzione a non confondere l'immagine con il fatto, per evitare di arrampicarsi sul cartello anziché seguire le indicazioni. Il mito, quindi, è la forma in cui cerco di rispondere ai miei figli quando mi pongono domande sui problemi metafisici fondamentali, così pronti a nascere nella loro mente. Da dove è venuto il mondo? Perché Dio ha creato il mondo? Dov'ero prima di nascere? Dove va una persona quando muore? Ogni volta mi accorgo che sembrano essere soddisfatti quando racconto una storia semplice e molto antica, che dice: non ci fu mai una volta in cui il mondo nacque. Esso va avanti come un cerchio e non c'è un punto in cui un cerchio inizia. Guarda il mio orologio che segna il tempo. Così come lui gira, il mondo si ripete senza mai fermarsi. Ma come la lancetta delle ore sale fino al 12 e scende fino al 6, così ci sono il giorno e la notte, lo star svegli e il dormire, la vita e la morte, l'estate e l'inverno. Ognuna di queste cose non può esistere senza l'altra, perché non potresti riconoscere il bianco se non lo avessi visto accanto al nero, e il nero se non lo avessi visto accanto al bianco. Allo stesso modo ci sono dei periodi in cui il mondo esiste e altri in cui non esiste, perché se il mondo andasse avanti per sempre, senza mai riposarsi, si stancherebbe terribilmente di se stesso. Così va e viene. Per un attimo lo vedi e il momento dopo non lo vedi più. Ma poiché non si stanca, ogni volta che scompare ritorna. È come per il tuo respiro.
va e viene, entra e esce, e se cerchi di conservarlo per troppo tempo stai male. Ed è anche come giocare a nascondino, perché è sempre divertente trovare nuovi modi per nascondersi e stanare qualcuno che non si nasconde sempre nello stesso posto. Anche a Dio piace giocare a nascondino, ma poiché non c'è nulla al di fuori di Lui, non sa con chi altro giocare. Per superare questa difficoltà, fa finta di non essere se stesso e in questo modo può nascondersi. Fa finta di essere te, me e tutte le persone del mondo, tutti gli animali, le piante, i sassi e le stelle. Così ha delle avventure strane e meravigliose e alcune spaventose e terribili, ma queste ultime sono solo dei brutti sogni che finiscono quando si risveglia. Quando Dio gioca a nascondino e fa finta di essere te o me, lo fa così bene che ci mette molto tempo per ricordarsi dove e come si è nascosto. Ma il divertimento sta proprio in questo. È proprio questo che vuole fare. Non vuole trovarsi troppo presto, perché il gioco si rovinerebbe. Ecco perché è così difficile per te e per me scoprire di essere Dio in maschera, che fa finta di non essere se stesso. Quando il gioco sarà durato abbastanza, ci risveglieremo, smetteremo di giocare e ci ricorderemo tutti di essere un unico sé, il Dio che è tutto ciò che esiste e che vive in eterno. Naturalmente non devi dimenticare che Dio non è fatto come una persona. Le persone hanno la pelle e c'è sempre qualcosa al di fuori della pelle. Se non ci fosse, non potremmo conoscere la differenza che c'è tra l'interno e l'esterno del nostro corpo. Ma Dio non ha pelle e non ha forma, perché non c'è nulla al di fuori di Lui. Con un bambino abbastanza intelligente illustro ciò con l'aiuto di un nastro di Mobius, cioè con un anello fatto di una striscia di carta piegata in modo tale da avere un solo lato e un solo margine. L'interno e l'esterno di Dio sono la stessa cosa, e anche se ti ho parlato di Dio chiamandolo Lui e non lei, Dio non è un uomo o una donna. Non l'ho chiamato esso perché esso si usa di solito per le cose che non hanno vita. Dio è il sé del mondo, ma tu non lo puoi vedere per la stessa ragione per cui, senza uno specchio, non puoi vederti gli occhi. E certamente non puoi morderti i denti o guardarti dentro la testa. Sei nascosto in modo così intelligente perché è Dio che si nasconde. Potresti chiederti perché Dio qualche volta si nasconde sotto forma di persone orribili, oppure fa finta di essere qualcuno che soffre per dei dolori o delle malattie. Ricordati anzitutto che in realtà questo non accade ad altri che a Dio. E ricordati anche che in quasi tutte le storie che ti piacciono devono esserci i buoni e i cattivi, perché il brivido del racconto sta proprio nel vedere come i buoni traggono il meglio dai cattivi. È come giocare a carte. All'inizio si mescolano e si mettono in disordine. Questo somiglia alle cose cattive del mondo, ma lo scopo del gioco è mettere in ordine il disordine e chi lo fa meglio vince. Poi le carte si rimescolano e si gioca di nuovo. Lo stesso è per il mondo. Questa storia, ovviamente mitica nella forma, non vuole essere una descrizione scientifica dei fatti. Basandosi sulle analogie del gioco e del dramma e usando l'ormai logoro termine Dio per indicare l'attore e il giocatore, la storia vuole essere soltanto simile alle cose così come sono. La uso come gli astronomi per spiegare l'espansione dell'universo. Usano l'immagine di un pallone nero a macchie bianche che si gonfia. Ma per quasi tutti i bambini e per molti adulti, il mito è allo stesso tempo semplice, comprensibile e affascinante. Ci sono molte altre spiegazioni mitiche del mondo, brutali,
difficili e incomprensibili. Molti pensano che credere in teorie e simboli incomprensibili sia una prova di fede nella propria religione. Credo, disse Tertulliano a proposito del cristianesimo, perché è assurdo. Chi vuole pensare per se stesso non accetta invece discorsi su questo genere di autorità. Non si sente obbligato a credere nei miracoli o in strane dottrine, come Abramo che si sentì costretto da Dio a sacrificare il figlio Isacco. Come dice T. George Harris, le gerarchie sociali del passato, nelle quali un padrone puniva dall'alto ogni errore, condizionavano gli uomini a immaginare una rigida catena autoritaria che giungeva fino a lassù. Negli odierni regimi di libertà egalitaria, questi legami non sono più sentiti e, dal dottor Spock in poi, nella famiglia umana i padri simili a Geova non sono più molti. Così l'inconscio medio non ha più bisogno di chiedere perdono a un Dio adirato al di sopra di lui. Ma continua. La nostra generazione conosce in questa vita un inferno gelido, una reclusione solitaria, senza un Dio che salvi o condanni. Finché l'uomo, senza farsi prendere in trappola, non riuscirà ad andare in cerca del fondamento ultimo dell'esistenza, la sua esistenza non avrà scopo. Vuoto e finito, saprà solo di dover morire presto. Poiché questa vita non ha significato e poiché non riesce a intravederne una futura, egli non è in realtà un individuo, ma una vittima dell'autoestinzione. Fondamento ultimo dell'esistenza è il termine incontaminato che Paul Tillich usa al posto di Dio, e nella mia favola per bambini potrebbe stare al posto del sé del mondo. Ma il segreto che la mia favola rivela ai bambini è che tu stesso sei il fondamento ultimo dell'esistenza. Non naturalmente il tu di ogni giorno che il fondamento fa finta o pensa di essere, ma quel sé profondo che sfugge alla conoscenza proprio perché è il conoscitore. Ecco allora il tabù dei tabù. Tu sei quello. Ma nella nostra cultura questo è soltanto un sintomo di follia, la blasfemia più nera e l'illusione più incontrollata. Una cosa simile sembra essere solo megalomania, un'inflazione dell'io fino alla più totale assurdità. Infatti, se da una parte coltiviamo l'io, dall'altra cerchiamo di distruggerlo. Di generazione in generazione svuotiamo i nostri bambini insegnando loro a conoscere il proprio posto e a comportarsi, credere e pensare con la dovuta modestia, come si addice a un piccolo io fra tanti altri. Come diceva mia madre, non sei l'unico sasso sulla spiaggia. Anche ragionevolmente pensa di essere Dio, viene crocifisso o condannato al rogo, anche se oggi, con più filantropia, si pensa che nessuno, nel pensare una sciocchezza simile, possa essere sano e ragionevole. Solo un povero idiota può pensare di essere il reggente onnipotente del mondo, davanti al quale tutti debbono prostrarsi in adorazione. Questo accade perché secondo noi Dio è il re dell'universo, il tecnocrate assoluto che controlla personalmente e coscientemente tutti i particolari del cosmo. Non è questo il Dio della mia favola. E in effetti questa favola non è nemmeno mia, perché chiunque conosca la storia delle religioni sa che proviene dall'India antica e che è la versione in forma mitica della filosofia Vedanta. Il Vedanta è la dottrina delle Upanishad, una raccolta di dialoghi, storie e poesie, alcune delle quali risalgono almeno all'800 a.C. Gli induisti più sofisticati non pensano che Dio sia una superpersona speciale e separata che governa il mondo dall'alto, come un re. Il loro Dio, più che al di sopra, è alla base di tutto. Ed egli, o esso, recita,
gioca il mondo dall'interno. Si può dire che se la religione è l'oppio dei popoli, gli induisti hanno la droga interiore. E inoltre, nessun induista può pensare di essere Dio in maschera senza credere allo stesso tempo la stessa cosa per tutti e per tutto. Nella filosofia Vedanta nulla esiste al di fuori di Dio. Sembrano esserci cose diverse da Dio, ma solo perché è Lui a sognarle e a farne le maschere per giocare a nascondino con se stesso. Questo universo di cose apparentemente separate è, quindi, solo momentaneamente reale e non in eterno, perché va e viene così come il sé si nasconde e si cerca. Ma il Vedanta è molto di più che pensare o credere che le cose stiano così. È soprattutto l'esperienza, la conoscenza immediata che è così, e proprio per questo è un completo sovvertimento della nostra visione ordinaria delle cose. Capovolge e rivolta il mondo. Un detto attribuito a Gesù, che ricorda qualcosa di simile, dice: quando dai due si fa l'uno, e quando dall'interno si fa l'esterno, e dall'esterno si fa l'interno, e dal sopra si fa il sotto, allora si entra nel regno. Io sono la luce che è al di sopra di ogni cosa. Io sono il tutto. Il tutto è venuto da me e il tutto giunge a me. Taglia un pezzo di legno e io sono là. Solleva una pietra e là mi troverai. La disciplina del Vedanta ci giunge dopo secoli di contatto con le forme, i modi di pensiero e i simboli della cultura induista, che si è trasmessa lentamente attraverso quasi 2800 anni ed è stata colpita solo dal fanatismo dei musulmani e dal puritanesimo degli inglesi. Come si dice spesso, il Vedanta non suona campane in Occidente e attrae quasi sempre quel tipo di persona fastidiosamente pura e spirituale, per la quale l'incarnazione in un corpo fisico è disgustosa e insopportabile. È possibile però esporne le linee essenziali usando un linguaggio di tipo moderno, e quando si riesce a farlo senza cadere in raffinatezze esotiche e in eccessive posizioni di spiritualità, e senza usare la terminologia sanscrita, il messaggio non solo può essere chiaro anche per chi non ha interessi particolari per le religioni orientali, ma diventa addirittura la spinta di cui si ha bisogno per tirarsi fuori dalla percezione isolata di se stessi. Non bisogna comunque confondere tutto questo con le nostre solite idee sull'altruismo, che consiste nello sforzo di identificarsi con gli altri e con i loro bisogni, pur rimanendo ancora sotto la forte illusione di non essere altro che l'io. Questo altruismo è molto incline ad essere un egoismo di tipo raffinato, simile a quello di chi fa parte di un gruppo e gioca al gioco del noi siamo più tolleranti di voi. Il Vedanta in origine non era moralista e non spingeva ad imitare i santi senza condividerne le motivazioni personali o ad imitarne le motivazioni senza possedere la stessa conoscenza che li ha illuminati. Per questa ragione, il libro che trasmetterei ai miei figli non conterrebbe prediche e doveri. Il vero amore nasce dalla conoscenza e non da un senso di dovere o di colpa. Sarebbe come vuole essere una madre invalida con una figlia che non può sposarsi perché si sente in obbligo di badare a lei e per questo la odia. Il mio desiderio non è di dire come le cose dovrebbero essere, ma di dire come sono e come e perché le ignoriamo così come sono. Non si può insegnare a un io, un ego, ad essere altro che egoista, sebbene pretenda nei modi più sottili di essere trasformato. La cosa fondamentale è quindi dissolvere per esperimento e per esperienza l'illusione di percepire se stessi come un io separato. Come conseguenza,
si potrà assumere un comportamento diverso dalle linee della moralità convenzionale. Può accadere quello che accadde a Gesù, del quale i conformisti dicevano: guardatelo, è goloso e ubriacone, e amico dei pubblicani e dei peccatori. Inoltre, nel superare l'illusione dell'io, è impossibile pensare di essere migliori o superiori di chi non lo ha fatto. In tutte le direzioni c'è solo il sé che gioca le sue miriadi di giochi a nascondino. Gli uccelli non sono migliori delle uova da cui sono usciti, e in effetti si potrebbe dire che un uccello è il modo di un uovo di diventare altre uova. L'uovo è l'io e l'uccello è il sé liberato. Un mito induista immagina il sé come un cigno che depone le uova da cui nasce il mondo. Non dico quindi che si deve uscire dal proprio guscio. Un giorno, in qualche modo, l'io, il vero io, il sé, lo farà. Non è impossibile che il sé, durante il suo gioco, debba rimanere addormentato nella maggior parte delle sue maschere umane, portando poi a termine, con una vasta esplosione, il dramma della vita sulla Terra. Un altro mito induista dice che con l'andare avanti del tempo la vita sulla Terra peggiora sempre di più, finché il dio Shiva, l'aspetto distruttivo del sé, compie una danza terribile che brucia ogni cosa nel fuoco. Poi, dice il mito, vengono 4.320.000 anni di pace assoluta, durante i quali il sé è se stesso e non gioca a nascondino. E poi il gioco ricomincia, dando vita a un universo perfetto che inizia a decadere dopo 1.728.000 anni. E ogni giro è compiuto in modo tale che le forze del male siano presenti solo per un terzo della sua durata, godendo alla fine un trionfo breve ma illusorio. Oggi, già soltanto la vita del nostro pianeta è considerata più lunga, ma di tutte le civiltà antiche quella indiana ha posseduto la visione più fantasiosa del tempo cosmico. Non dimentichiamo comunque che la storia della creazione e distruzione ciclica del mondo è mito e non scienza, parabola e non profezia. È solo un modo per rendere in immagine l'idea che l'universo è simile al nascondino. E quindi non dico che ci si deve risvegliare dall'illusione dell'io e aiutare il mondo a salvarsi dal disastro. A che scopo il libro? Perché non sedersi comodamente e lasciare che le cose vadano come devono andare? Semplicemente perché per me scrivere fa parte delle cose che vanno come devono andare. Come essere umano, per mia natura, mi piace la filosofia e mi piace farla conoscere. Lo faccio allo stesso modo in cui alcuni uccelli sono aquile e altri colombi, o alcuni fiori sono gigli e altre rose. E capisco anche che meno faccio prediche, più è possibile che qualcuno mi ascolti. Il gioco del bianco e nero. Quando ci fu insegnato l'alfabeto e i numeri, a pochi di noi fu detto qualcosa del gioco del bianco e nero. È un gioco abbastanza semplice, ma fa parte delle cose che vengono tenute nascoste. Consideriamo anzitutto i 5 sensi come forme differenti di un senso fondamentale, qualcosa di simile al tatto. La vista è un tatto sensibilissimo. Gli occhi toccano o sentono le onde luce, permettendoci di toccare quello che non potremo raggiungere con le mani. Allo stesso modo, le orecchie toccano le onde sonore dell'aria e le narici le piccole particelle di polvere e di gas. Ma i neuroni, che in forme e schemi complessi formano questi sensi, possono mutare tra due sole condizioni, l'attività e l'inattività. Quindi ogni neurone segnala al cervello soltanto il sì o il no. Ma come sappiamo dai calcolatori basati sul sistema aritmetico binario,
le cui uniche cifre sono lo 0 e l'1, questi elementi semplici possono dare forma a schemi incredibilmente complessi. In questo senso, il sistema nervoso e i calcolatori binari sono molto simili a tutto ciò che esiste. Immaginiamo questa vibrazione in termini di onde o di particelle. Non troveremo mai un'onda senza un avvallamento, o una particella senza un intervallo o uno spazio tra essa e le altre. In altre parole, non esistono onde a metà o particelle isolate senza spazio intorno. Non c'è attività senza inattività e non c'è alto senza basso. I suoni ad alte vibrazioni sembrino essere continui e puri, tutti i suoni sono in realtà composti di suono e silenzio. È la loro alternanza troppo rapida ad impedire che l'orecchio riesca a percepirla coscientemente. Possiamo accorgercene solo, ad esempio, con le note più basse di un organo. Allo stesso modo, la luce non è composta di sola luce, ma anche di buio. La luce si irradia sotto forma di onde, con un movimento continuo verso l'alto e il basso. In alcune condizioni, la velocità di queste vibrazioni può sincronizzarsi con quella di altri oggetti in movimento, facendoli apparire fermi. Ecco perché le luci ad arco non sono impiegate nella segheria, emettono la luce ad una velocità che può facilmente sincronizzarsi con quella delle seghe elettriche, per cui i loro denti potrebbero apparire fermi. Mentre gli occhi e le orecchie possono registrare sia il momento positivo che quello negativo di queste vibrazioni e rispondere a entrambi, la mente, cioè la coscienza, registra solo quello positivo. L'intervallo oscuro, silenzioso, negativo è ignorato. In effetti, pur essendo un principio quasi generale che la coscienza ignori gli intervalli, in loro mancanza non potrebbe accorgersi di nessuna vibrazione di energia. Se mettete la mano sulla gamba di una ragazza che vi piace e la lasciate ferma, ad un certo momento lei può smettere di accorgersene, ma se continuate a batterle affettuosamente il ginocchio, si accorgerà di voi e saprà del vostro interesse. Accorgendosene, voi sperate che tenga in considerazione più il momento di contatto che quello di distacco. In realtà, tutto ciò che crediamo esistere attraversa sempre fasi positive e negative. Positivo e negativo non esistono l'uno separato dall'altro. Molti pensano che la musica sia solo una successione di suoni, singoli o in gruppi, chiamati accordi. Se fosse vero, come lo è nei casi eccezionali di sordità tonale, non si ascolterebbe una musica o una melodia, ma solo una successione di rumori. Dare una melodia vuol dire ascoltare gli intervalli tra i toni, sia pure senza esserne consapevoli. E benché questi particolari intervalli non siano periodi di silenzio ma gradini di lunghezza variabile tra i vari punti della scala musicale. Questi gradini o intervalli sono spazi uditivi, anche se differenti dagli spazi di distanza tra i corpi e dagli spazi di tempo tra gli avvenimenti. In genere, l'atteggiamento della coscienza è, in varie maniere, quello di ignorare gli intervalli. Molti pensano, ad esempio, che lo spazio sia nulla se non è riempito d'aria e rimangono perplessi a sentir discutere artisti e architetti di tipo di spazio e di loro proprietà. E ancora di più quando astronomi e fisici parlano di spazio curvato, di spazio in espansione, di spazio finito o di influsso dello spazio sulla luce e sulle stelle. Abituati come siamo ad ignorare gli intervalli di spazio, non riusciamo a capire che allo stesso modo in cui il suono è una vibrazione di suono e silenzio, l'intero universo, cioè l'esistenza, è una vibrazione di solido e spazio.
I solidi e gli spazi sono inseparabili, come l'interno e l'esterno. Lo spazio è il rapporto tra i corpi, senza il quale non potrebbe esserci energia né movimento. Po' unico, simile a un grande pallone senza spazio intorno, sarebbe impossibile concepirlo come un pallone o come un corpo di qualsiasi altra forma. Se non ci fosse nulla al di fuori di esso, non avrebbe un fuori. Potrebbe essere Dio, ma non certo un corpo. E allo stesso modo, se ci fosse uno spazio senza nulla dentro, non sarebbe uno spazio. Non c'è spazio, infatti, se non lo spazio tra le cose, all'interno o all'esterno delle cose. Ecco perché lo spazio è il rapporto che hanno i corpi fra loro. Possiamo immaginare un corpo solitario, per esempio un pallone solo nell'universo, in mezzo allo spazio vuoto? Forse sì, ma avrebbe energia, movimento. Il rapporto a cosa potremmo dire che si muove? Possiamo dire che le cose si muovono solo mettendole a confronto con altre relativamente ferme, perché il movimento è composto di movimento e riposo. Così, se prendiamo due palloni che muovendosi si avvicinano o si allontanano l'uno dall'altro, certamente c'è movimento, ma quale dei due si muove? Il primo, il secondo o tutti e due? Non possiamo stabilirlo. Tutte le risposte sarebbero ugualmente giuste e sbagliate. Adesso prendiamo un altro pallone. Il primo e il secondo gli stanno alla stessa distanza ed esso si avvicina e si allontana da loro. Ma è così veramente? Forse il primo e il secondo si stanno muovendo insieme verso il terzo, o si stanno allontanando da esso. Oppure il primo e il secondo si stanno avvicinando al terzo come il terzo si sta avvicinando a loro, cosicché tutti sono in movimento. Come potremmo deciderlo? Potremmo rispondere che poiché il primo e il secondo pallone stanno insieme, formano un gruppo e quindi costituiscono la maggioranza. È il loro voto, quindi, a decidere chi si sta muovendo e chi no. Ma se il terzo corpo si unisce agli altri due, li può sconfiggere, perché se tutti e tre si trovano alla stessa distanza, il gruppo intero non si muove. Sarebbe anche impossibile per uno dei tre dire agli altri due, o per due di essi dire all'altro: perché continui a starci dietro? Il gruppo non avrebbe un punto di riferimento per sapere se si muove o no. Notiamo inoltre che mentre due palloni si muovono solo in linea retta, tre si muovono solo all'interno di una superficie, ma non in tre dimensioni. Nel momento in cui si aggiunge un quarto pallone si ha la terza dimensione della profondità, e allora sembrerebbe che il quarto corpo possa separarsi dagli altri, osservare oggettivamente il loro comportamento e fungere da punto di riferimento. Ma nel momento in cui si aggiunge un quarto corpo, qual è questo quarto corpo? Rispetto agli altri tre, uno qualunque potrebbe rappresentare la quarta dimensione. Questa potrebbe definirsi la prima lezione sulla relatività, perché si tratta di un principio che rimane valido qualunque sia il numero di corpi che si aggiungono. Riguarda tutti i corpi celesti di questo universo e chiunque osservi il loro movimento da tutte le direzioni. Qualsiasi galassia, qualsiasi stella, qualsiasi pianeta o qualsiasi osservatore possono essere considerati come punto di riferimento centrale. Quindi tutto è centrale rispetto ad ogni altra cosa. In questa discussione c'è però una possibilità che non è stata presa in considerazione. Supponiamo che non siano i palloni a muoversi, ma che si muova lo spazio intorno a loro. Dopotutto si parla di una distanza, cioè di uno spazio, che aumenta o diminuisce, come se si trattasse di qualcosa che potrebbe fare qualcosa. Ecco il problema dell'espansione dell'universo. Sono le altre galassie che si allontanano dalla nostra o la nostra dalle altre,
o tutte l'una dall'altra? Gli astronomi cercano di eliminare il problema affermando che è lo spazio ad espandersi. Ma ancora una volta, chi può decidere con sicurezza se si muovono le galassie o lo spazio? Il fatto che nessuna decisione possa essere raggiunta indica già quale può essere la risposta. Non che ad espandersi siano le galassie e lo spazio, come se fossero due agenti indipendenti, ma qualcosa che dobbiamo impropriamente chiamare galassia spazio o solido spazio. Il problema sorge perché la domanda è posta in modo sbagliato, supponendo che i solidi siano una cosa e lo spazio un'altra, ben differente, se non addirittura nulla. Ma è chiaro che lo spazio non può essere un semplice nulla, perché i solidi non possono farne a meno. L'errore di partenza sta nel considerare i solidi e lo spazio come due cose differenti, anziché come due aspetti della stessa cosa. Essi sono differenti ma inseparabili, come il muso e la coda di un gatto. Se li separate, il gatto muore. Se eliminate la cresta dell'onda, scompare anche il suo avvallamento. La stessa soluzione si adatta al vecchio problema della causa ed effetto. Noi crediamo che ogni cosa ed ogni avvenimento debbano avere una causa, che questa causa sia un'altra cosa o un altro avvenimento e che a loro volta siano cause di altri effetti. Ma in che modo una causa produce un effetto? Per rendere le cose più problematiche, se tutto ciò che si fa o si pensa è un insieme di effetti, debbono esserci delle cause che risalgono a un passato indefinito. In tal caso non si sarebbe responsabili di quel che si fa, saremmo dei semplici burattini manovrati da corde che sprofondano in un tempo oltre l'immaginazione. Ma anche questo problema nasce da una domanda sbagliata. Prendiamo una persona che non abbia mai visto un gatto. Mentre osserva da una sottile fessura di uno steccato, il gatto passa e lui vede prima la testa, poi il tronco, con la sua forma meno precisa, e infine la coda. Straordinario! Il gatto torna indietro e ripassa, e l'osservatore vede di nuovo prima la testa e poi la coda. Questa sequenza comincia a diventare regolare e attendibile. Il gatto ritorna e la successione è sempre quella: prima la testa, poi la coda. L'osservatore deduce che l'avvenimento testa è necessariamente la causa dell'avvenimento coda, a sua volta effetto della testa. Il motivo di questa deduzione assurda e affrettata è il non essere riuscito a vedere che testa e coda non sono separabili, ma fanno parte di un unico gatto. Il gatto non è nato con una testa, che più tardi ha dato vita a una coda, ma già dotato di testa e coda. Il problema del nostro osservatore era di doverlo guardare attraverso una fessura, e questo gli impediva di vederlo tutto in una volta. La fessura dello steccato è molto simile al modo in cui la coscienza osserva la vita, perché quando ci si occupa di una cosa si ignorano tutte le altre. L'attenzione è una percezione ristretta, è un modo di osservare la vita a pezzetti, usando la memoria per collegarli. È come se stessimo ispezionando una stanza buia con una torcia a raggio sottile. Questo tipo di percezione ristretta ha il vantaggio di essere nitida e chiara, ma può mettersi a fuoco solo su una parte del mondo per volta, su una forma per volta. E quando non ci sono forme, ma solo lo spazio o una superficie uniforme, la coscienza si annoia e va a cercarne altre. L'attenzione è quindi qualcosa di simile ai meccanismi di scansione del radar e della televisione. Norbert Wiener e i suoi colleghi trovarono delle prove sull'esistenza di un simile processo nel cervello. Ma il processo di scansione, che osserva il mondo pezzo per pezzo, ci fa presto convincere
che esso sia realmente una gran collezione di pezzi, cioè di cose e di avvenimenti separati gli uni dagli altri. Spesso si dice che non si può pensare a più di una cosa per volta. La verità è che nell'osservare il mondo a pezzi ci si convince che esso consiste di parti separate, ed è qui che nasce il problema di come queste cose siano collegate e di come possano essere cause ed effetti di altre. Questi problemi non sarebbero mai sorti se fossimo stati consapevoli che è proprio il nostro modo di osservare il mondo a dividerlo in parti, cose, avvenimenti, cause ed effetti. Non ci accorgiamo che il mondo è tutto d'un pezzo, come la testa e la coda del gatto. Fare attenzione vuol dire anche notare, e notare vuol dire selezionare, considerare alcune parti di percezione o alcuni aspetti del mondo più importanti o più significative di altre, dopodiché ci si dedica solo a queste e si ignora tutto il resto. Quindi la coscienza è allo stesso tempo ignoranza, nonostante dia un'immagine viva e chiara di ciò che si sceglie di notare. Fisicamente si vedono, si ascoltano, si odorano, si assaggiano e si toccano innumerevoli cose senza essere consapevoli. Possiamo guidare per 30 miglia parlando continuamente con un amico, ma anche se ciò che abbiamo notato e che ricordiamo è la conversazione, in qualche modo abbiamo risposto anche alla strada, alle altre macchine, ai semafori e Dio sa cos'altro, senza però notarlo, cioè senza mettere a fuoco il nostro raggio di luce mentale. Allo stesso modo si può parlare con qualcuno senza riuscire a ricordarsi all'istante che vestito indossava, perché in quel momento non era importante o significativo. Certamente gli occhi e i nervi hanno risposto a quel vestito, ma si stava vedendo senza guardare. Sembra che si noti attraverso un doppio processo in cui il primo fattore è la scelta di ciò che interessa e il secondo, simultaneo al primo, è una notazione di cui si ha bisogno per tutto ciò che si nota. La notazione è un sistema di simboli, parole, numeri, segni, immagini semplici come triangoli e quadrati, note musicali, lettere, ideogrammi come quelli della lingua cinese e scale per dividere e distinguere le variazioni di colori e di toni. Questi simboli permettono di classificare le nostre parti di percezione. Sono etichette poste sulle caselle in cui la memoria le classifica. È difficilissimo notare una parte su cui non c'è etichetta. Gli eschimesi hanno 5 differenti parole per indicare 5 tipi di neve, perché ci vivono e per loro è importante. La lingua azteca invece ha una sola parola per neve: pioggia e grandine. Cosa stabilisce ciò che si sceglie di notare? Per prima cosa, ne parleremo più tardi, tutto ciò che sembra vantaggioso o svantaggioso per la propria sopravvivenza, la propria condizione sociale e la sicurezza del proprio io. Per seconda cosa, anche questa simultanea alla prima, lo schema e la logica di tutti i simboli di notazione che abbiamo appreso dagli altri, dalla società e dalla cultura. È veramente difficile notare qualcosa che i linguaggi a disposizione, verbali, matematici o musicali, non riescano a descrivere. Ecco perché si prendono in prestito termini da altre lingue. Noi non abbiamo una parola che esprima lo stato d'animo che i giapponesi chiamano yugen. Per capire cosa si intende con questa parola, dobbiamo aprire la nostra mente alle situazioni in cui i giapponesi la usano, anche lasciando da parte le vibrazioni con lunghezze d'onda
su cui i nostri sensi non possono sintonizzarsi, come i raggi cosmici, i nostri sensi rispondono a innumerevoli aspetti e dimensioni del mondo senza che la nostra attenzione ne sia cosciente. Percepire tutte le vibrazioni nello stesso momento sarebbe un pandemonio, come se qualcuno suonasse contemporaneamente tutti i tasti di un piano. Esistono però due fattori che si ignorano, pur potendo giungere benissimo alla nostra coscienza. Ed è su questa ignoranza che si basa la nostra illusione dell'io e la nostra mancata consapevolezza di essere il sé in maschera. Il primo di questi fattori è il non realizzare che i cosiddetti opposti, come la luce e il buio, il suono e il silenzio, l'attività e l'inattività, l'andare e il venire, l'interno e l'esterno, la causa e l'effetto, sono poli o aspetti della stessa cosa. Ci manca però una parola per esprimere questa cosa, a parte i vaghi concetti di esistenza, essere, Dio, fondamento ultimo delle cose. La maggior parte di questi concetti rimangono idee nebulose, che non diventano esperienze e percezioni concrete. Il secondo fattore, strettamente collegato a questo, è che siamo così assorbiti dall'attenzione cosciente e così convinti che questo tipo di percezione ristretta sia non solo il modo giusto di osservare la vita, ma anche la sensazione necessaria per percepire se stessi come esseri coscienti, da essere completamente ipnotizzati da una visione così disunita dell'universo. Pensiamo che il mondo sia una raccolta di parti separate che in qualche modo si sono riunite, o forse staccate l'una dall'altra, e che ognuno di noi sia una di esse. E crediamo che queste parti siano isolate, che nascano sole e muoiano sole, forse come particelle e frammenti di un tutto universale, o come parti di una grande macchina, da eliminare quando non sono più necessarie. Raramente ci accorgiamo che tutte le cosiddette cose e i cosiddetti avvenimenti vanno insieme, come la testa e la coda del gatto, o i toni e le inflessioni di una voce che canta, che si alzano e si abbassano, vanno e vengono. Parole, non giochiamo a gioco del bianco e nero, il gioco universale dell'alto e del basso, dell'attività e dell'inattività, del solido e dello spazio, dell'uno e del tutto. Giochiamo invece al gioco del bianco contro il nero, soprattutto quando la velocità di vibrazione è bassa, come nel caso del giorno e della notte, e della vita e della morte. Siamo spinti ad essere consapevoli dell'aspetto nero o negativo del mondo. Per di più, non accorgendoci dell'inseparabilità del polo positivo da quello negativo, temiamo che il nero possa vincere. Ma il gioco il bianco deve vincere non è più un gioco, è una lotta ossessionata da un senso di frustrazione cronica, perché cerchiamo di fare una cosa impossibile, come tenere le montagne facendo a meno delle valli. La forma più importante che assume questa lotta è quella della vita contro la morte, cioè la cosiddetta lotta per la sopravvivenza, considerata unico vero dovere delle creature viventi. Questa illusione si mantiene in vita anzitutto perché la lotta ha temporaneamente successo. Si continua a vivere finché non si muore. E poi perché la vita richiede sforzo e ingegnosità, sebbene questo sia vero anche per i giochi che non sono vere e proprie lotte. A quanto sappiamo, gli animali non vivono come noi, con la paura costante della malattia e della morte, perché vivono nel presente. Ciò nonostante, combattono quando hanno fame o quando sono attaccati. Dobbiamo stare attenti però a considerare gli animali modelli di comportamento perfettamente naturale. Se naturale significa buono o saggio, gli esseri umani potrebbero essere migliori degli animali,
anche se spesso non lo sono. L'uomo, specialmente nella civiltà occidentale, fa della morte il grande spauracchio. In parte questo ha a che fare con la popolare credenza cristiana secondo cui la morte è seguita dal terribile giudizio universale, che consegna i peccatori agli orrori temporanei del purgatorio o all'agonia eterna dell'inferno. Ma più diffuso oggi è il terrore che la morte ci porti nell'eterno nulla, come se questa potesse essere un'esperienza, forse simili all'essere bruciati vivi per l'eternità. Non più amici, non più sole e cinguetti d'uccelli, non più amore e risate, non più il mare e le stelle, solo il buio senza fine. Non entrare dolcemente in quella serena notte, in furia contro il morire della luce. L'immaginazione non può afferrare il semplice nulla ed è quindi costretta a riempire il vuoto di fantasie, come se si trattasse di un esperimento di deprivazione sensoriale, durante il quale i soggetti rimangono sospesi senza peso in stanze a prova di suono e di luce. Se nella lotta mortale del bianco deve vincere, la morte è considerata la vittoria definitiva delle forze del nero su quelle del bianco, le fantasie che popolano il vuoto sono decisamente macabre. E anche le fantasie popolari sul paradiso sono abbastanza sinistre, perché la nostra immagine di Dio è quella di un nonno serio e temibile, insediato in una chiesa colossale. Naturalmente una chiesa in cui si può decorosamente gioire, ma non divertirsi sul serio facendo chiasso. Oh, quali dovrebbero essere la loro gioia e il loro entusiasmo, quei santi giorni senza fine che i beati vedono. Chi vorrebbe essere messo in una chiesa con indosso una veste da prete a cantare Alleluia in eterno? Naturalmente queste immagini sono simboliche, ma tutti sappiamo cosa pensano i bambini del vecchio sabato protestante e del buon libro di Dio rilegato in nero e scritto in quei caratteri terribili. I cristiani intelligenti riescono a superare queste brutte immagini, ma nell'infanzia si sono infiltrate nel loro inconscio e continuano ad influenzare le loro idee sulla morte. I sentimenti individuali sulla morte sono condizionati da atteggiamenti sociali. È dubbio che sulla morte ci siano emozioni innate e naturali. Per esempio, si credeva che il parto dovesse essere doloroso, come se si trattasse di una punizione per il peccato originale o per aver provato piacere durante il concepimento. Dio aveva detto a Eva: darai vita ai tuoi figli nel dolore. Così, quando tutti credevano che nell'avere un figlio il compito della donna fosse quello di soffrire, si pensava che le donne facevano il loro dovere, e molte continuano a farlo ancora oggi. Fummo molto sorpresi di sapere che le donne, nelle società primitive, si accucciano e mentre lavorano nei campi partoriscono, mordono il cordone ombelicale, fasciano il bambino e continuano il loro lavoro. Non che le loro donne siano più robuste delle nostre, è solo la loro disposizione ad essere differente. Infatti, i nostri ginecologi hanno scoperto di recente che molte donne possono essere preparate psicologicamente al parto naturale e indolore. I dolori delle doglie sono definiti tensioni e alla partoriente vengono fatti compiere esercizi preparatori per rilassarsi dalle tensioni, cooperando con esse. Il parto, viene detto loro, non è una malattia. Si va in ospedale solo se qualcosa non va bene. Già molti ginecologi all'avanguardia fanno partorire le loro pazienti in casa. Anche se la morte prematura può sopraggiungere per una malattia, la morte come la nascita non è una malattia. È la fine naturale e necessaria della vita umana, naturale come le foglie che cadono in autunno. Le foglie eterne, si sa, sono quelle di plastica. E potrà venire un giorno in cui i chirurghi
saranno in grado di sostituire tutti i nostri organi con apparecchi plastici e tutti otterremo l'immortalità diventando un modello in plastica di noi stessi. I medici dovrebbero riflettere sulle possibilità di considerare la morte e i suoi dolori come hanno considerato il parto e le sue doglie. Dopotutto, la morte è un grande avvenimento. Fin quando non è imminente, ci si attacca a se stessi e alla propria vita con ansietà cronica, anche se rimossa nel fondo della mente. Ma quando giunge il momento in cui attaccarsi non è più della minima utilità, si hanno le circostanze ideali per lasciarsi andare. Se questo accade, l'individuo è liberato dalla prigione del suo io. Nel normale corso degli avvenimenti, questa è l'opportunità migliore per risvegliarsi alla conoscenza che il proprio vero se stessi è il sé universale che recita l'universo. Un'occasione di grande gioia. Ma è uso del nostro tempo che medici, infermieri e parenti debbano farsi intorno ammalato con maschere sorridenti, assicurandolo che presto tutto sarà superato e che il mese o la settimana successiva tornerà a casa o andrà a farsi una vacanza al mare. Peggio ancora, i medici non sanno come comportarsi di fronte alla morte, perché questo non fa parte del loro ruolo e non viene loro insegnato. Un prete cattolico sta già in una posizione migliore. Di solito sa cosa deve fare, evitando goffaggini ed esitazioni. Al medico è richiesto solo di allontanare la morte a tutti i costi, compresi i risparmi del paziente e della sua famiglia. Marasvami disse una volta che avrebbe preferito morire 10 anni prima piuttosto che 10 minuti più tardi, cioè più decrepito e più imbottito di medicinali, per avere la possibilità di lasciarsi andare e di morire per mia volontà. Prego solo, diceva, che la morte non venga a prendermi quando non sarò finito, cioè quando non mi sarò ancora lasciato andare, che Gurdjieff, il meraviglioso saggio villano, ha scritto nel suo All and Everything. Il solo mezzo che abbiamo per salvare gli esseri del pianeta Terra sarebbe dotarli nuovamente di un organo, di proprietà tali che tutti questi sventurati durante il processo dell'esistenza possano essere consapevoli e coscienti in ogni momento dell'inevitabilità della loro morte e di quella di coloro sui quali si posano i loro occhi e la loro attenzione. Solo questa coscienza e questa consapevolezza possono distruggere il senso dell'io che si è ormai cristallizzato in loro. Per come adesso concepiamo la morte, questa sembra la ricetta per un incubo, ma la consapevolezza costante della morte fa apparire il mondo fluttuante e trasparente come una pellicola di fumo blu nell'aria. Rivela che in realtà non c'è qualcosa a cui attaccarsi, né qualcosa che si attacca. Questo è deprimente solo se si pensa che in qualche modo sia possibile definire o escludere ancora una volta o sperare di avere o di essere un io anima con qualsiasi caratteristica che sopravvive alla dissoluzione del corpo. Non dico che non vi sia continuità personale al di là della morte, ma solo che il crederlo ci tiene in schiavitù. Con questo non voglio dire che non dobbiamo temere la morte, più di quanto non abbia detto che non dobbiamo essere altruisti. Dover sopprimere la paura della morte la farà sembrare più forte di quel che è. Si tratta solo di sapere, al di là di ogni dubbio, che l'io e le cose adesso esistenti finiranno, fin quando, sapendolo, saremo spinti ad abbandonarli. Tratta di saperlo adesso, con la stessa certezza che avremmo se fossimo appena caduti dal Grand Canyon. In effetti, al momento della nostra nascita, siamo stati gettati dall'orlo di un precipizio e a nulla serve aggrapparsi alle rocce che cadono insieme a noi. Se avete paura della morte, abbiate paura. Restate insieme alla paura e fatele prendere il sopravvento,
ci saranno il terrore, i fantasmi, il dolore, la transitorietà, la dissoluzione e tutte queste cose. Ma poi giungerà la sorpresa, fino allora impensabile. Non si muore perché non si è mai nati. Avevamo solo dimenticato chi siamo. A tutto questo si giunge più facilmente con l'aiuto degli amici. Da bambini gli altri, la famiglia, gli amici, gli insegnanti, fanno di tutto per infondere in noi l'illusione della separatezza. Lo fanno per insegnarci ad essere degli autentici falsi, esattamente quello che si intende per essere una vera persona. La persona, dal latino persona, era in origine la maschera usata dagli attori nei teatri all'aperto di Roma e dell'antica Grecia. La maschera attraverso per cui il suono sonus esce. Quando si muore ci si toglie la persona, come gli attori si tolgono la maschera e i costumi nel camerino dietro le quinte, e come i loro amici salgono sul palco per congratularsi dello spettacolo, così gli amici di chi sta per morire si raccolgono intorno al suo capezzale per aiutarlo a uscire dal suo ruolo mortale, applaudire lo spettacolo e soprattutto festeggiare con champagne o sacramenti, secondo i gusti, il grande risveglio della morte. Ci sono molti altri modi in cui il gioco del bianco e nero si trasforma nel gioco il bianco deve vincere. E come la lotta per la sopravvivenza, tutti dipendono dall'ignorare o dall'allontanare dalla coscienza la dipendenza reciproca delle due parti. Curiosamente, anche questo fa parte del gioco del bianco e nero, perché dimenticare o ignorare la loro dipendenza corrisponde all'azione del nascondersi nel gioco del nascondino. Il nascondino è il gioco del bianco e nero. Per illustrare questo, possiamo parlare brevemente di un aspetto della fantascienza che sta diventando rapidamente una realtà scientifica. La scienza applicata può essere vista come il gioco dell'ordine contro il caso o dell'ordine contro il caos, soprattutto nel campo della cibernetica, che è la scienza del controllo automatico. Per mezzo della previsione scientifica e delle sue applicazioni nel campo tecnico, si cerca di avere il massimo controllo possibile sul nostro ambiente e su noi stessi. Nella medicina, nelle comunicazioni, nella produzione industriale, nei trasporti, nella finanza, nel commercio, nelle abitazioni, nell'istruzione, nella psichiatria, nella criminologia, si cerca di costruire sistemi a prova di idiota per liberarsi da ogni possibilità di errore. Più potente diventa la tecnologia, più urgente è il bisogno di questi controlli, come le attrezzature salvagente degli aeroplani e, più interessante di tutti, le consultazioni tra i tecnici delle potenze atomiche per assicurarsi che nessuno prema il bottone per sbaglio. L'uso di strumenti potenti, con le loro grandi possibilità di cambiare l'uomo e il suo ambiente, richiede sempre più leggi, permessi e controlli, e quindi procedure sempre più complesse per la loro verifica e la loro registrazione. Le grandi università, per esempio, hanno vicepresidenti incaricati dei rapporti con il governo e un gran numero di segretari che si occupano delle montagne di lavoro d'ufficio. A volte il lavoro d'ufficio, la registrazione di ciò che è stato fatto, diventa più importante di quel che si registra. La documentazione sugli studenti è spesso tenuta al riparo e al sicuro nell'ufficio archivi, a differenza dei libri della biblioteca, a meno che siano estremamente rari o pericolosi. Per le stesse ragioni, l'edificio dell'amministrazione diventa la struttura più grande e imponente di tutta l'università, e i membri della facoltà si accorgono che via via una parte maggiore del loro tempo, anziché all'insegnamento e alla ricerca, deve essere dedicata agli incontri delle commissioni e alla complicazione di moduli, mentre ciò dovrebbe rientrare nella semplice meccanica della gestione dell'istituto. Per queste ragioni è
è sempre più difficile amministrare una piccola azienda senza doversi occupare della burocrazia legale e finanziaria, che ormai deve essere rispettata anche dalle imprese più modeste. La facilità delle comunicazioni attraverso i mass media, della televisione, della radio, dei libri, dei giornali, permette all'individuo singolo e articolato di raggiungerne milioni di altri. I telefoni e le poste permettono alla quasi totalità di quei milioni di rispondere, e questo può essere comodo e piacevole, ma in realtà non c'è un modo di dare risposte individuali, soprattutto se si cercano consigli per un problema personale o specializzato. Solo un presidente, un primo ministro o il leader di una grande corporazione può permettersi il personale e il macchinario necessari per occuparsi di un simile volume di risposte. La rapidità e l'efficienza dei trasporti super autostradali o via aerea limita sotto molti punti di vista la libertà di muoversi. Passeggiare è sempre più difficile, tranne che nei parchi pubblici. Ma nel parco pubblico vicino a casa mia c'è all'entrata una aiuola coperta di cartelli che dicono: vietato accendere fuochi, vietato introdurre cani, vietata la caccia, vietato il campeggio, vietato fumare, vietato andare a cavallo, vietato nuotare, vietato lavarsi. Non ho mai capito perché. Picnic limitati alle aree riservate. In America, chilometri di quelle che erano spiagge libere e tranquille sono adesso parchi statali che chiudono alle 6 del pomeriggio per fare in modo che nessuno si accampi e faccia una festa sotto la luna. Nessuno può nuotare oltre una spanna di 100 metri, sorvegliata da una guardia, né può avventurarsi a più di qualche decina di metri sott'acqua. Tutto ciò per la causa della sicurezza, innanzitutto, e della vita a prova di idiota. Provate a fare un giro dopo il tramonto in qualche area residenziale americana. Se riuscite a oltrepassare i reticolati metallici lungo le strade e poi passeggiate per qualche bella stradina, correte il rischio di essere fermati da una macchina della polizia e di sentirvi chiedere: dove andate? Una passeggiata senza meta è sospetta e irrazionale. Probabilmente siete un ladro o un vagabondo. Non state nemmeno portando il cane a fare la sua passeggiata. Quanti soldi avete? Sicuramente avreste potuto pagarvi l'autobus. Se invece avete poco denaro o nulla, siete un vagabondo e date fastidio. Un ladro d'appartamento intelligente si sarebbe avvicinato alla casa da svaligiare in Cadillac. Di solito viaggiare significa andare da un punto all'altro alla massima velocità che garantisca la sicurezza, ma la maggior parte dei luoghi raggiungibili sono sempre più affollati di gente e di macchine parcheggiate e non vale più la pena visitarli. Per la stessa ragione è sempre meno conveniente svolgere i propri affari nel centro delle città. Un vero viaggio richiede il massimo di non programmazione. È questo l'unico modo di avere sorprese e scoprire meraviglie, il che, secondo me, costituisce l'unica buona ragione per non starsene a casa. Come ho già accennato, la rapidità delle comunicazioni fra i vari punti sta trasformando tutti i punti in un solo punto. Waikiki Beach è soltanto un ibrido tra Atlantic City, Brighton e Miami. Benché accadano più incidenti in casa che altrove, i progressi delle comunicazioni e dei controlli del comportamento umano possono, anziché farci volare nell'aria come uccelli, inchiodarci a terra come funghi velenosi. Tutte le informazioni giungeranno attraverso una televisione super realista e altri strumenti elettronici ancora in fase di progettazione o soltanto lontanamente immaginati. Da una parte, questo permetterà all'individuo di estendersi ovunque, anche in lontane dimensioni dello spazio, senza spostare il suo corpo. Ma si tratterà di un nuovo tipo di individuo, un individuo con un colossale sistema nervoso esterno, che sarà sempre più lontano nell'infinito.
Le parti di questo sistema nervoso elettronico saranno così strettamente collegate fra loro che tutti gli individui inseriti tenderanno ad avere gli stessi pensieri, le stesse impressioni e le stesse esperienze. Potranno esserci individui specializzati, come nel nostro corpo ci sono cellule e organi specializzati, ma la tendenza di tutti gli individui sarà quella di fondersi in un unico corpo bioelettronico. Pensiamo un attimo agli incredibili apparecchi che vengono costruiti per spiare qualcuno con lo scopo di coglierlo in flagrante, già usati in uffici, fabbriche e magazzini e su varie linee di comunicazione come le poste e i telefoni. Attraverso i transistor e le tecniche di miniaturizzazione, questi apparecchi diventano sempre meno visibili e più sensibili, anche a deboli impulsi elettrici. Tutto ciò prepara la fine della privacy individuale, fino al punto in cui sarà impossibile persino nascondere i propri pensieri. A nessuno rimarrà la propria mente. Al suo posto ci sarà una vasta e complessa mente comunità, dotata forse di incredibili poteri di controllo e di previsioni tali da poter già conoscere anni e anni del proprio futuro. Maggiori sono la sicurezza e la precisione con cui si conosce il proprio futuro, tanto più ha senso dire che lo si è già vissuto. Quando il risultato di un gioco è ormai certo, si lascia quello e se ne inizia un altro. Ecco perché molti rifiutano di farsi predire il futuro, non perché si tratti di pure superstizioni o perché il responso potrebbe essere spaventoso, ma solo perché tanto maggiore è la sicurezza con cui si conosce il futuro, tanto minore è la sorpresa e il divertimento nel viverlo. Fantastichiamo ancora un po' su questo argomento. La tecnologia deve tentare di mantenere un equilibrio tra la popolazione umana e le risorse utilizzabili. Questo richiede, da una parte, un assennato controllo delle nascite e dall'altra la preparazione di nuovi cibi provenienti dalla terra, dal mare e dall'aria, tra i quali, senza dubbio, la riconversione degli escrementi in sostanze nutritive. Ma in tutti i sistemi di questo genere c'è una graduale perdita di energia. Diminuendo le risorse, deve diminuire in proporzione la popolazione. Se in questo momento la razza si sentirà già come un unico corpo-mente, questo superindividuo vedrà rimpicciolire sempre più se stesso, finché l'ultima bocca ingoierà l'ultimo boccone. Può anche darsi, però, che molto prima di allora gli uomini saranno riproduzioni in plastica di altri uomini e non avranno più bisogno di mangiare. Non sarebbe ugualmente questa la morte della razza umana, o ridursi ad essere echi in plastica di noi stessi che riverberano attraverso il tempo? Alla maggior parte di coloro che vivono oggi, queste fantasie sul futuro sembrano ripugnanti. La perdita della riservatezza individuale, le restrizioni sul viaggiare, la progressiva trasformazione della carne, del sangue, del legno, della pietra, della frutta e del pesce in riproduzioni plastiche, sintetiche ed elettriche. Gli artisti e i musicisti escono sempre più dalla scena grazie a riproduzioni sempre più fedeli e meno costose delle opere originali. Questo tipo di riproduzione a sostituire la riproduzione biologica basata sulla fissione cellulare o sull'unione sessuale? In breve, il prossimo passo dell'evoluzione sarà la trasformazione dell'uomo in un modello elettronico di se stesso? Tutte queste possibilità sembrano tanto remote da non dover nemmeno essere prese in considerazione. In realtà, in molti casi si tratta di realtà già presenti e, come abbiamo visto, la rapidità dei mutamenti tecnologici e sociali le accelera più di quel che si vuole ammettere. La popolarità della fantascienza è un indice del fascino molto diffuso che esercitano questi problemi
E in effetti gran parte della fantascienza è un commento sul presente, perché uno dei modi migliori per capire cosa succede nel presente è estenderlo nel futuro. Qual è la differenza tra ciò che accade adesso da una parte e la direzione del suo movimento dall'altra? Se io vado da Londra a New York, mi muovo verso occidente già prima di oltrepassare la costa britannica. La fantascienza di cui stiamo parlando ha, quindi, due importanti significati morali. Il primo è che se il gioco dell'ordine contro il caso deve continuare come gioco, l'ordine non deve vincere. Man mano che aumentano le capacità di previsione e di controllo, il gioco vale sempre meno la candela. Dobbiamo cercare un nuovo gioco che non abbia un risultato sicuro. In altre parole, dobbiamo nasconderci di nuovo, forse in un altro modo, per poi cercarci in nuove maniere, perché sono le due azioni combinate a creare la danza e il miracolo dell'esistenza. Neanche il caso deve vincere, e probabilmente non può, perché la polarità ordine-caso sembra essere simile a quella dell'attività in attività e dell'alto-basso. Alcuni astronomi credono che l'universo abbia avuto inizio con un'esplosione che scagliò le galassie nello spazio, dove, per l'entropia negativa, continuerà a dissolversi per sempre in radiazioni prive di tratti distinti. Io non posso crederlo. Penso che il mio assioma metafisico fondamentale, il mio salto di fede, sia che ciò che è accaduto una volta può accadere di nuovo. Non che debba esserci del tempo prima della prima esplosione e del tempo dopo la distruzione finale, ma che il tempo, come lo spazio, si curvi su se stesso. È rafforzata dal secondo significato morale di queste fantasie, ancora più sorprendente. Ne parla un proverbio francese: Plus change, plus c'est la même chose. Più cambia, più è la stessa cosa. Il mutamento è in un certo senso illusione, perché noi siamo sempre nel punto in cui nessun futuro può portarci. Se la razza umana dovesse costruire un sistema nervoso elettronico al di fuori del corpo di ogni individuo, dando così a tutti una sola mente e trasformandoci in un solo corpo, si ripeterebbe quasi esattamente quello che è successo nell'organizzazione delle cellule di cui è composto il nostro corpo. È una cosa che abbiamo già fatto. Inoltre, le nostre cellule e le loro più piccole componenti appaiono e scompaiono in modo molto simile a quello in cui vibrano le onde della luce e a quello in cui gli uomini passano dalla nascita alla morte. Il corpo umano è simile a un gorgo d'acqua. Sembra esserci una forma costante, quella appunto chiamata gorgo, ma essa esiste solo perché al suo interno non c'è acqua. Le molecole e gli atomi sono simili a gorghi, come modelli di movimento che non contengono qualcosa di costante e irriducibile. Ogni persona è la forma presa da un meraviglioso ruscello di latte, acqua, pane, bistecche, frutta, verdura, aria, luce, radiazioni, ognuno dei quali è a sua volta un ruscello più piccolo. È per le istituzioni. C'è una costante chiamata Università della California, all'interno della quale nulla è fisso. Gli studenti, la facoltà, l'amministrazione, gli stessi edifici vanno e vengono, lasciando l'università come un semplice processo continuo, un modello di comportamento. Per ciò che riguarda i poteri di previsione e di controllo, l'organismo individuale li ha già perfezionati in misura tale che i neuroni devono essere rimasti sgomenti quando per la prima volta hanno capito l'inganno. Ed è anche se ci riproducessimo in termini meccanici, plastici ed elettronici, non sarebbe una cosa veramente nuova. Qualsiasi specie in evoluzione osserva con timore
i membri che per primi mostrano segni di mutamento e li considera pazzi o pericolosi. Inoltre, questo metodo di riproduzione nuovo e inaspettato non è certamente più misterioso della gran parte dei metodi già scoperti nel mondo biologico, dall'incredibile trasformazione di un bruco in una farfalla all'intesa tra le api e i fiori, al metodo poco piacevole ma meravigliosamente complesso del moscerino anofele. Se tutto dovesse aver fine con la razza umana che lascia nell'universo come traccia di se stessa un sistema di modelli elettronici, perché dovremmo impressionarci? È esattamente quello che siamo adesso. Carne o plastica, intelligenza o meccanismo, nervi o contatti elettronici, biologia o fisica. Tutto sembra provenire dall'incredibile danza degli elettroni che a livello macroscopico si presenta a se stessa come l'intera gamma delle forme e delle sostanze. Ma il problema fondamentale della cibernetica, quello che ne fa un successo fallimento senza fine, è di dover controllare lo stesso processo di controllo. Il potere non è necessariamente la saggezza. Io potrei essere onnipotente nel governo del mio corpo e del mio ambiente fisico, ma come posso controllare me stesso per evitare la follia e l'errore nel mettere in atto questa onnipotenza? Genetisti e neurologi potranno giungere a saper produrre su ordinazione qualsiasi tipo di carattere umano, ma come potranno sapere di quale carattere ci sarà bisogno? Una cultura di avanguardia richiede individualisti tenaci e aggressivi, mentre una cultura urbano-industriale ha bisogno di un lavoro di gruppo associato e basato sulla cooperazione. Poiché i mutamenti sociali sono sempre più rapidi, i genetisti potranno difficilmente prevedere gli adattamenti del gusto, del temperamento e degli interessi che si renderanno necessari nei prossimi 20 o 30 anni. Inoltre, la natura viene trasformata in maniera imprevedibile da ogni azione di interferenza con il suo corso. Dopo aver assorbito antibiotici, un organismo umano non è lo stesso che era prima, poiché il comportamento dei suoi microorganismi è stato sensibilmente alterato. Più si interferisce, più si deve analizzare un volume sempre maggiore di informazioni precise sui risultati dell'interferenza. E questo in un mondo i cui dettagli infiniti sono indissolubilmente legati l'uno con l'altro. Il volume di queste informazioni, anche nelle scienze più specializzate, è già così vasto che nessun individuo ha il tempo di leggerle, figuriamoci di assorbirle. Nel risolvere i problemi, la tecnologia crea nuovi problemi e come in Through the Looking Glass, sembra che dobbiamo correre sempre più veloci per rimanere dove siamo. C'è quindi da chiedersi se il progresso tecnico intensifichi realmente il piacere e la felicità della vita. Può esserci certamente un senso di gioia e di conforto nel momento stesso del progresso, come ad esempio c'è stato nei primi periodi dell'uso del telefono, della radio, della televisione, degli apparecchi a reazione, delle medicine miracolo o delle macchine calcolatrici. Ma alle nuove invenzioni ci si obita troppo presto e si diventa oppressi dalle nuove situazioni che portano con sé. Il rettore di un'università mi disse una volta lamentandosi: «Sono così occupato che dovrò spostarmi con un elicottero». «Beh», gli rispose, «lei sarà più avanti degli altri solo finché sarà l'unico ad averlo. Farebbe meglio a farne a meno. Tutti poi si aspetterebbero qualcosa in più». Il progresso tecnico può certamente impressionare dal punto di vista limitato dell'individuo. Parlando negli anni 60, il vecchio Sir Cedric Hardwicke disse che il suo unico rammarico era di non aver potuto vivere nell'epoca vittoriana con la penicillina. Io sono ancora felice
di non aver più a che fare con i medici e dentisti della mia infanzia, ma mi rendo conto che i progressi in un campo sono collegati a quelli in altri campi. La penicillina o l'anestesia moderna non potrebbero esistere senza l'aviazione, l'elettronica, la comunicazione di massa, le autostrade e l'agricoltura industriale, per non parlare della bomba atomica e della guerra biologica. Assumendo quindi una visione più ampia ed estesa delle cose, l'intero progetto della conquista della natura si rivela sempre più un miraggio, un aumento del passo della vita senza un fondamentale mutamento di posizione, proprio come diceva la Regina Rossa. Il progresso tecnico diventa sempre più un modo per cercare di sottrarsi al vero problema, e anche questo dipende dall'illusione che l'uomo e la natura, l'organismo e l'ambiente, il controllore e il controllato siano cose differenti. Potremmo conquistare la natura se potessimo, prima di tutto o allo stesso tempo, conquistare la nostra natura, anche se non ci accorgiamo che la natura umana e la natura esterna sono un tutt'unico. Allo stesso modo, non vediamo che io, conoscitore e controllore, e me stesso, conosciuto e controllato, siamo la stessa persona. Il meccanismo cosciente di feedback della corteccia cerebrale dà vita all'illusione di essere due anime in un solo corpo. Un'anima razionale e una animale, un cavaliere e un cavallo, una brava persona con buoni istinti e bei sentimenti e una volgare con desideri malvagi e passioni sfrenate. Da qui derivano le incredibili e complicate ipocrisie della colpa e della penitenza, le paurose crudeltà della punizione, la guerra ed anche la tortura di se stessi nel nome dell'affermazione dell'anima buona su quella cattiva. Ma più si separa da quella cattiva, più l'anima buona rivela la sua inseparabile ombra, e più la rinnega, più si trasforma in essa. Così, per migliaia di anni, la storia umana è stata un conflitto incredibilmente inutile, un panorama eccezionale di trionfi e tragedie, tutti fondati sul risoluto tabù di ammettere che il bianco e il nero siano inseparabili. Nulla, forse, è mai stato così confuso e quasi ammaliante, come se si trattasse di due persone uguali ma differenti solo nel nome, che si mettono a combattere d'accordo. Il segreto fondamentale del gioco del bianco e nero sta nell'accordo silenzioso dei due pretendenti di nascondere la loro unità e di sembrare più differenti possibile. È come un duello rappresentato su un palcoscenico e recitato così bene che uno spettatore è portato a crederlo vero. Nascosta al di là delle differenze esplicite c'è l'unità implicita di ciò che il Vedanta chiama il sé, l'uno senza un secondo, il ciò che è, il tutto ciò che è, nascosto sotto forma di te stesso. Se c'è, quindi, una fondamentale unità tra il sé e l'altro, tra l'individuo e l'universo, come ha potuto la nostra mente diventare così limitata da non saperla riconoscere? Come essere un autentico falso. Il segreto è già stato svelato. L'informazione confidenziale è questa: pensare di essere qualcosa che viene al mondo sola e indifesa e che vive per un certo periodo di tempo all'interno della pelle è un'illusione e un inganno. Nessuna cosa e nessun aspetto dell'universo sono separabili dal tutto. Quindi il vero te stesso, il tuo sé, è il tutto. Il resto di questo libro cercherà di rendere chiara questa idea, in modo però da farla non solo capire, ma anche avvertire coscientemente.
Il primo passo da fare è capire, nel modo più chiaro possibile, da dove ha inizio l'inganno. Dobbiamo anzitutto osservare la forma e il comportamento dell'inganno stesso. Mi sono interessato a lungo per cercare di scoprire il modo in cui ogni uomo fa esperienza della propria vita. Mi sono chiesto, cioè, per quali sensazioni particolari si fa uso della parola io. Pochi sembrano usare questa parola per indicare il completo organismo fisico. Io ho un corpo, è più comune di io sono un corpo. Si parla delle mie gambe come dei miei vestiti e l'io sembra rimanere intatto anche se le gambe vengono amputate. Si dice io parlo, io cammino, io penso e io respiro, ma non si dice io formo le ossa, io cresco le unghie, io circolo il sangue. Sembra che il pronome io venga usato per indicare qualcosa che è nel corpo ma non fa parte del corpo, perché quasi tutto ciò che avviene nel corpo sembra accadere rispetto all'io come un normale avvenimento esterno. L'io è considerato il centro della volontà e della coscienza, ma non in tutti i casi. Il respiro è solo parzialmente volontario e si usa dire io mi sono ammalato, io ho sognato, oppure io mi sono addormentato, come se si trattasse di verbi attivi e non passivi. In ogni caso, l'io è generalmente collegato a un punto del corpo, ma persone differenti lo avvertono in punti differenti. Secondo alcune culture, l'io è posto nella regione del plesso solare, il Isi dei cinesi, il cuore e mente o anima. Si trova al centro del petto. Per quasi tutti gli occidentali, invece, l'io è all'interno della testa, il centro da cui si dondola il resto del corpo, che parte dietro agli occhi e tra le due orecchie, simile a un controllore che, seduto sotto la cupola del cranio, osserva uno schermo televisivo collegato agli occhi, con una cuffia collegato alle orecchie. Davanti a sé ha un grande pannello pieno di quadranti e interruttori, collegati a tutte le altre parti del corpo, che a loro volta trasmettono informazioni coscienti o rispondono alle sue volontà. Questo controllore vede le cose, ascolta i suoni, pensa ai pensieri e ha le esperienze. Queste espressioni sono comuni, ma pleonastiche, perché vedere una cosa è solo vedere, ascoltare un suono è solo ascoltare, pensare un pensiero è solo pensare e avere un'esperienza è solo fare esperienza. Ma il fatto che simili frasi vengano comunemente usate dimostra che quasi tutti si considerano separati dai propri pensieri e dalle proprie esperienze. Tutto diventa poi estremamente complicato quando iniziamo a chiederci se questo controllore ha a sua volta un altro controllore all'interno della sua testa, e così ad infinitum. C'era un giovane che diceva: anche se, a quanto sembra, io so di sapere, quello che vorrei vedere è l'io che conosce me, quando io so che io so di sapere. Uno degli apparecchi più importanti che fanno parte dell'equipaggiamento del nostro controllore è il suo sistema di registrazione e schedatura dei dati, cioè la memoria, che egli consulta di continuo per sapere come interpretare e rispondere a ciò che gli giunge attraverso i sensi. Senza questo apparecchio non potrebbe avere la sensazione della continuità, cioè di essere lo stesso controllore di un attimo prima. Nonostante che le registrazioni effettuate dalla memoria siano più fluide e fuggevoli di quelle di una pellicola fotografica o di un nastro magnetico, l'accumulazione dei ricordi è una parte essenziale della sensazione dell'io, in quanto fa apparire se stessi, il controllore, come qualcosa che rimane fermo mentre la vita va avanti, come se l'io cosciente fosse uno specchio fisso su cui si riflette una processione in cammino. Questo
amplifica ulteriormente la sensazione di essere separati, di mutare cioè a un passo tanto più lento degli avvenimenti esterni e dei pensieri interni, da sembrarne separati come se fossimo dei semplici osservatori indipendenti. I ricordi rimangono, così come rimaneva il gorgo. La coscienza sembra esaminarli come i calcolatori elettronici esaminano i loro nastri, sempre in ciclo, o gli altri meccanismi di immagazzinazione dei dati. La memoria è un modello permanente di movimento, come il gorgo, e non una sostanza permanente, come uno specchio, una tavoletta di cera o un foglio di carta. Se i ricordi sono immagazzinati nei neuroni, non è possibile restare al di fuori del flusso degli eventi, perché anche i neuroni fanno parte dello stesso flusso. Dopotutto, i vostri neuroni fanno parte del mio ambiente esterno e i miei del vostro. Nel mondo fisico tutti gli interni sono esterni. Al contrario, il mondo esterno non avrebbe qualità come colore, forma, peso o movimento, se non in rapporto a un cervello interno, che a sua volta fa parte di se stesso. In ogni caso, ovunque una persona avverta il proprio io, e quanto o quanto poco del corpo fisico si identifichi con esso, tutti o quasi siamo d'accordo che io, al di fuori della mia pelle, sono nulla. Come dice il Re Giovanni di Shakespeare a Uberto, dentro queste mura di carne c'è un'anima che ti vuole suo creditore. La pelle è considerata un muro, una barriera, un confine che separa definitivamente se stessi dal mondo, anche se è seminata di pori da cui traspira l'aria e di terminali nervosi che forniscono le informazioni. La pelle limita, ma allo stesso tempo fa comunicare con l'esterno. È un ponte quanto una barriera. Nonostante questo, è nostra convinzione che al di là delle mura di carne si estenda un mondo estraneo con cui abbiamo pochi rapporti, tanto che per guidare o attrarre la sua attenzione o per cambiarne il comportamento c'è bisogno di molta energia. Prima che fossimo nati, e continuerà ad esserci dopo la nostra morte. Ci viviamo solo contemporaneamente, come frammenti poco importanti, isolati e soli. Questa illusione ha le sue radici nelle forme del pensiero, le immagini, i modelli, i miti e i sistemi di linguaggio che abbiamo usato per migliaia di anni per cercare di capire la vita. Essi sembrano aver avuto sulle nostre percezioni un vero e proprio effetto ipnotico. È soprattutto attraverso le parole che un ipnotizzatore produce le immagini e gli strani cambiamenti nel comportamento dei suoi soggetti. Le parole, insieme al rilassamento e alla concentrazione, da parte del soggetto, della sua coscienza. Anche l'illusionista compie la maggior parte dei suoi trucchi usando un linguaggio particolare e deviando l'attenzione del pubblico verso una direzione sbagliata. Le immagini ipnotiche possono rimanere vive e reali anche dopo che il soggetto è uscito dalla cosiddetta trance ipnotica. Sembrerebbe quindi che la razza umana abbia ipnotizzato se stessa o che si sia presa da sola nella burla dell'egocentrismo. Ma non c'è da incolpare nessuno se non noi stessi. Non siamo vittima di una congiura ordita contro di noi da un dio esterno o da una società segreta di manipolatori. Se questo inganno ha un fondamento biologico, esso si trova solo nella predisposizione del cervello verso una coscienza ristretta e concentrata, insieme alla sua capacità di autoriconoscimento, cioè di sapere e di pensare sul pensare attraverso l'uso delle immagini e dei linguaggi. Il mio problema, come scrittore, nell'usare le parole, sta nel riuscire a disperdere le illusioni usando proprio uno dei linguaggi da cui esse sono generate. Posso sperare di riuscirci solo, come diceva il proverbio, prendendo un pelo del cane che mi ha morso.
A parte alcune opere umane come i palazzi e le strade, soprattutto quelle romane e americane, il nostro universo, noi compresi, è disordinato in tutti i suoi aspetti, sia nelle forme che nei comportamenti. Le nuvole, le montagne, le piante, i fiumi, gli animali, le coste, tutto è disordinato, così tanto e in maniere così differenti che nessuno può capire dove abbia inizio un disordine e dove ne finisca un altro, nello spazio e nel tempo. Alcuni classicisti francesi del XVIII secolo si lamentavano perché le stelle sembravano spruzzate nello spazio come le gocce di un'onda infranta. Pensavano che il creatore avesse fallito nella sua opera, non essendo riuscito a disporle con elegante simmetria. Ma tutto è una cosa sola, disordinata in molte maniere differenti, o molte cose disordinate per proprio conto? Ci sono delle cose in disordine o il disordine stesso è le cose? Dipende da come ognuno vuole immaginarselo. Migliaia di anni fa un genio si accorse che alcuni disordini, come i pesci e i conigli, potevano essere catturati con delle reti. Molto più tardi un altro genio pensò di catturare anche il mondo con una rete. In sé il mondo è qualcosa di simile a questo. E adesso guardate la stessa immagine attraverso una rete. La rete ha tagliato l'immagine in tante immagini più piccole, tutte contenute in quadrati della stessa misura. L'ordine è stato imposto sul caos. Possiamo dire che il disegno ha tanti quadretti verso destra, tanti verso sinistra, tanti in alto, tanti in basso, ed anche quanti sono in tutto. Molti secoli più tardi, la stessa immagine della rete fu imposta sul mondo con le linee della latitudine e della longitudine terrestre e spaziale, con la carta millimetrata per tracciare i disordini della matematica, con i casellari degli archivi e con le piante delle città. La rete è così diventata una delle immagini fondamentali del pensiero umano, ma è sempre un'immagine, e allo stesso modo in cui non si può usare l'equatore per avvolgere un pacco, così il vero mondo in disordine scivola come acqua dalla nostra rete immaginaria. Possiamo dividere, misurare, selezionare e classificare il disordine in cose e avvenimenti particolari, ma questa è solo una maniera di concepire il mondo. In realtà esso non è mai diviso. Un'altra immagine molto potente è quello del modello in ceramica, secondo la quale l'universo è costituito da una serie di forme di una o più sostanze, allo stesso modo in cui i vasi sono fatti di argilla e allo stesso modo in cui Dio avrebbe creato Adamo dalla polvere. È stata un'immagine particolarmente tormentosa perché ha disorientato per secoli filosofi e scienziati con domande di questo tipo: in che modo la forma o l'energia influisce sulla materia? Cos'è la materia? Cosa accade alla forma, l'anima, quando la lascia la materia, il corpo? Come ha potuto la semplice materia disporsi in forme ordinate? In che rapporto stanno la mente e il corpo? I problemi che rimangono sempre irrisolti dovrebbero venire sospettati di essere domande poste nel modo sbagliato, come abbiamo visto con la causa e l'effetto. Se dividiamo arbitrariamente un processo in due parti distinte e poi dimentichiamo di averlo fatto, ci lambiccheremo il cervello per secoli prima di poter scoprire come le due parti sono collegate. Questo, ad esempio, è ciò che accade con la forma e la materia. Dal momento in cui nessuno ha mai visto un pezzo di materia senza forma e nemmeno una forma immateriale, avrebbe dovuto essere ovvio che nell'immagine del mondo in ceramica c'è qualcosa di sbagliato. Il mondo è composto di materia non più di quanto gli alberi sono fatti di legno. Non è forma né materia, perché questi sono semplicemente dei termini inadatti per indicare un processo in sé unico, vagamente noto come mondo
o esistenza. Nonostante tutto, nel nostro senso comune, è profondamente radicata l'illusione che ogni forma consista o sia fatta di qualche tipo di sostanza fondamentale. Dimenticato che materia e metro derivano entrambi dalla radice sanscrita matra, misurare, e che mondo materiale non significa altro che il mondo misurato o misurabile attraverso le immagini delle reti, delle forme, dei centimetri, dei secondi, dei grammi e dei decibel. Il termine materiale è spesso usato come sinonimo di fisico, che deriva invece dal greco physis, natura. Nei termini, nulla suggerisce che il mondo materiale o fisico sia fatto di qualche sostanza come vuole l'immagine del modello in ceramica, che dobbiamo d'ora in poi chiamare modello del vasaio pazzo. L'immagine di un mondo formato dall'argilla è stata un problema per molti, anche all'infuori dei filosofi e degli scienziati. Essa è alla base dei due miti fondamentali che hanno dominato la civiltà occidentale e che, uno in conseguenza dell'altro, hanno svolto un ruolo essenziale nel creare l'illusione della vera persona. Se il mondo fosse fondamentalmente materia, come l'argilla, sarebbe difficile immaginare che questa pasta inerte possa muoversi e dare forma a se stessa. L'energia, la forma e l'intelligenza devono quindi giungere nel mondo dall'esterno. L'impasto deve essere fatto lievitare. Il mondo è visto quindi come un prodotto lavorato, in modo simile a un vaso, una statua, un tavolo o una campana. Ma essendo un prodotto lavorato, deve esserci qualcuno che l'ha fatto, ed anche qualcuno che sia stato responsabile della sostanza originaria, anch'essa deve essere stata fatta. Nella Genesi, la sostanza primordiale senza forma e vuota è simboleggiata dall'acqua, e come l'acqua non forma le onde senza la presenza del vento, così nulla può accadere se lo Spirito di Dio non si muove su di essa. La formazione e il movimento della materia vengono così attribuiti a uno spirito intelligente, a una forza o un'energia cosciente di sé che informa la materia affinché le sue svariate forme possano andare e venire, vivere e morire. Nel mondo, così come lo conosciamo, molte cose sono chiaramente sbagliate. Esitiamo però ad attribuire la responsabilità di questi errori a una mente che consideriamo capace di aver creato il mondo. Difficilmente possiamo credere che la crudeltà, il male e il dolore provengano direttamente dalla radice e dal fondamento dell'esistenza, e speriamo con tutto il cuore che almeno Dio rappresenti la perfezione di ciò che possiamo immaginare come saggezza e giustizia. Non c'è bisogno qui di entrare nel leggendario e insolubile problema del male, che è proprio questo modello dell'universo a creare, ma solo di notare che esso, appunto, sorge in conseguenza di questo modello. I popoli che crearono questi miti erano governati da patriarchi o da re, e i re sovrumani, come quelli dell'Egitto, della Caldea e della Persia, ispiravano l'immagine di Dio come monarca dell'universo, perfetto in saggezza e in giustizia, in amore e in misericordia, ma ciò nonostante severo ed esigente. Non parlo naturalmente del Dio come era concepito dai più sottili teologi ebrei, cristiani o islamici, ma della sua immagine popolare. È infatti l'immagine concreta, più che il concetto astratto, ad avere maggiore influenza sul senso comune. L'immagine di Dio come essere personale, in qualche modo al di fuori del mondo o diverso da esso, ha avuto il merito di farci credere che la vita sia basata sull'intelligenza, che tutte le leggi della natura siano coerenti in quanto formulate da un solo reggente, e che possiamo far giungere al limite la nostra fantasia nell'immaginare le qualità più sublimi di questo essere supremo e perfetto. L'immagine
ha anche dato a tutti il senso dell'importanza e del significato. Questo Dio, infatti, è direttamente consapevole anche dei frammenti più invisibili di polvere, ed è proprio questa sua consapevolezza a permettere loro di esistere. La consapevolezza di Dio è anche amore, ed egli, almeno per gli angeli e per gli uomini, ha in programma una vita eterna di pura beatitudine, che ha inizio al termine della vita mortale. Ma naturalmente ha posto delle condizioni. Volontariamente e senza pentirsene nega o trasgredisce la volontà divina, dovrà trascorrere l'eternità in agonie intense quanto la beatitudine dei buoni e dei fedeli. Il problema di questa immagine di Dio è l'aver perso ormai tutte le possibilità di essere creduta. Già a scuola i bambini che lavorano sui banchi si innervosiscono quasi sempre se il maestro, per quanto gentile e rispettato, osserva quello che fanno da dietro le loro spalle. Quanto più sconcertante è accorgersi che ogni azione, ogni pensiero e ogni sentimento sono osservati dal Maestro dei Maestri e che in cielo e in terra non esiste luogo ove potersi nascondere a quell'occhio che vede e giudica tutti. Per molti, quindi, fu un grande sollievo quando i pensatori occidentali iniziarono a dubitare di questa immagine e a sostenere che l'ipotesi dell'esistenza di Dio non è di alcuna utilità per descrivere o prevedere il corso della natura. Secondo loro, affermare che tutto è creazione ed opera di Dio non è più logico che dire, ad esempio, c'è tutto. Ma, come spesso accade quando si detronizza un tiranno, il suo posto viene preso da un tiranno ancora peggiore. Il mito del vasaio pazzo fu conservato e fu eliminato solo il vasaio. Il mondo era ancora considerato un prodotto lavorato, ma sul modello di una macchina automatica. Le leggi della natura erano ancora valide, ma non c'era più il legislatore. Secondo i deisti, il Signore aveva creato questa macchina e l'aveva messa in moto, e poi se n'era andato a dormire o in vacanza. Secondo gli atei, i naturalisti e gli agnostici, il mondo era invece del tutto automatico. Si era costruito da sé senza nessuno scopo. La materia era considerata composta di atomi simili a piccole palle da biliardo, tanto piccoli da non permettere ulteriori divisioni o analisi. Questi atomi si sono mossi liberamente, combinandosi e trasmutandosi per un periodo di tempo indefinito. Poi, a un certo momento, si sono disposti in modo tale da formare quello che oggi è il mondo. È la solita vecchia storia delle scimmie con le macchine da scrivere. Nel modello automatico dell'universo, le idee di forma e di sostanza sopravvissero sotto forma di energia e materia. Gli esseri umani, con i loro corpi e le loro menti, erano considerati parti del sistema e grazie agli stessi interminabili vortici di atomi possedevano intelligenza e sensibilità. L'unico problema a proposito delle scimmie che scrivono a macchina è che quando finalmente iniziano a comporre l'Enciclopedia Britannica possono ricadere in qualsiasi momento in discorsi incomprensibili e inarticolati. Quindi, se gli esseri umani vogliono difendere il loro ordine e la loro condizione, già abbastanza incerti, debbono necessariamente agire con tutta la forza possibile per sconfiggere i processi irregolari della natura. In questo mito è messo in evidenza che la materia è energia cieca e bruta e che tutta la natura, al di là della pelle dell'uomo e di qualche altro animale, è un meccanismo stupido e insensibile. Chi continuava a credere in «c'è qualcuno lassù che ci protegge» veniva ingannato come un pensatore ingenuo e con la mente annebbiata, e come una debole creatura incapace di accettare la dura condizione dell'uomo in un universo senza cuore, in cui la sopravvivenza è privilegio solo di chi è duro e impassibile. Il Dio di intelligenza suprema turbava, ma l'illusione di essersene definitivamente liberati fu di breve durata. Presto la sua immagine fu sostituita con quella dell'idiota cosmico, e gli uomini iniziarono a sentirsi più che mai estraniati dall'universo.
Questa situazione finì semplicemente con rafforzare l'illusione della solitudine e dell'isolamento dell'io, diventato adesso un meccanismo mentale. Coloro che si definivano naturalisti iniziarono a combattere la più grande guerra mai ingaggiata contro la natura. Nell'una o nell'altra forma, il mito del modello automatico è stato accettato e oggi, a parte alcuni orientamenti contrari in fisica e in biologia, per alcune discipline scientifiche e accademiche è diventato un dogma sacrosanto, come in passato lo erano le dottrine teologiche. Nei miti ci sono infatti delle mode e l'Occidente del XIX secolo, alla conquista della natura, aveva bisogno di una filosofia della vita in cui la realpolitik, la vittoria per chi, senza farsi piegare, aveva il coraggio di affrontare i fatti più crudi, era il principio guida. Così, più le condizioni erano avverse, più inflessibile sembrava di essere, e tutti gareggiavano per rendere più duro possibile il modello automatico dell'universo. In ogni caso, questo rimane un mito e conserva tutti gli aspetti positivi del mito come immagine usata per trarre un significato dal mondo. Difficilmente la scienza e la tecnologia occidentali sarebbero state possibili se non si fosse tentato di capire la natura in termini di modelli meccanici. Secondo Joseph Needham, i cinesi, a parte le loro raffinatezze, fecero pochi progressi nel campo della scienza perché non concepirono mai la natura come un meccanismo composto di parti separabili e obbediente a leggi logiche. La loro immagine dell'universo era organica. Non era un tavolo da biliardo su cui le bocce si colpivano l'una contro l'altra, creando una catena di cause ed effetti. Ciò che per noi sono le cause e gli effetti, per loro sono i correlativi, cioè eventi che si creano mutualmente, come il davanti e il di dietro. Le parti dell'universo non sono considerate separabili, ma intrinsecamente legate come l'atto del vendere e l'atto del comprare. Un universo fatto, ora secondo l'immagine del vasaglio pazzo, ora secondo quella del modello automatico, è composto di parti considerate realtà fondamentali della natura. La natura deve quindi essere conosciuta per mezzo dei microscopi e delle analisi, per scoprire quali siano le parti e come esse siano collegate insieme. Questa era anche l'idea dei filosofi nominalisti dell'ultimo Medioevo, che si opponevano con forza ai cosiddetti realisti, sostenitori della teoria secondo cui entità come l'uomo o la natura umana sono sostanze reali che stanno alla base degli accidenti di uomini e donne particolari. Ogni individuo era così un esempio o un caso della sostanza umana, anche se la parola usata allora non alludeva alla materia, ma a una specie di essenza che sta al di sotto, substantia, delle sue manifestazioni particolari. Per i nominalisti questo non era vero. Secondo loro, l'uomo non è che la somma totale degli individui. Non è una sostanza, ma semplicemente un nome dato a una classe di creature. Non è reale, ma soltanto nominale. Specialmente nella filosofia della scienza, il nominalismo divenne, come sappiamo, la tendenza dominante del pensiero occidentale. Nel XVIII secolo Rousseau andò tanto in là da affermare che la società e lo Stato avevano avuto origine tramite un contratto tra gli individui. La società era un'associazione, una specie di Rotary Club a cui gli individui si erano a un certo momento affiliati, rinunciando così alla loro originaria indipendenza. Dal punto di vista della sociologia moderna, sappiamo invece che l'uomo è una cosa sociale. Questo sia pure solo perché nessun individuo può venire al mondo senza un padre e una madre, formando già così una società. Fino a tempi recenti, l'idea più diffusa della scienza occidentale era che gli animali e le piante, le rocce e i gas fossero composti di unità come molecole, cellule, atomi e altre particelle, in modo simile a una casa che è composta di mattoni.
nominalista coerente con se stesso sarà portato alla posizione secondo cui in realtà non esiste una cosa come il corpo. Ci sono solo le molecole e gli atomi particolari di cui esso è composto, per non parlare degli elettroni, dei protoni, dei neutroni e così via. Ovviamente queste particelle non costituiscono di per sé il corpo umano. Il tutto è più grande della somma delle sue parti, già per il semplice fatto che la descrizione scientifica del corpo deve prendere in considerazione l'ordine e lo schema secondo cui le particelle sono disposte e ciò che esse fanno. L'uomo dietro al microscopio ha questo consiglio per te. Anziché chiedere cosa è, chiedi solo cosa fa. Neppure questo però è sufficiente. Dobbiamo chiedere anche in quale ambiente lo fa. Se una descrizione del corpo umano deve comprendere la descrizione di cosa esso e tutte le sue parti fanno, cioè del loro comportamento, questo comportamento sarà una cosa all'aria aperta e una cosa ben differente nel vuoto, in un forno o sott'acqua. Il sangue in provetta non è uguale a quello che scorre nelle vene, perché non si comporta allo stesso modo. Il suo comportamento è diverso perché è diverso il suo ambiente, il suo contesto, allo stesso modo in cui una parola può cambiare di significato a seconda del tipo di frase in cui è inserita. C'è una gran differenza tra la pesca di un albero e la pesca che si fa con le reti. Non è sufficiente quindi descrivere, definire e cercare di capire le cose e gli eventi solo attraverso l'analisi, cioè dividendoli in varie parti per vedere di cosa sono fatti. Questo sembra molto, ma probabilmente è solo metà dell'intera storia. Oggi gli scienziati sono sempre più consapevoli che ciò che le cose sono e fanno dipende da dove e quando lo fanno. Se, quindi, la definizione di una cosa o di un evento deve comprendere la definizione del suo ambiente, si capisce che qualsiasi cosa va insieme al suo ambiente in modo così intimo e inseparabile che è sempre più difficile tracciare un confine netto tra la cosa e il suo ambiente. Questo era il granello di verità dell'antica ma inattendibile scienza dell'astrologia. Allo stesso modo c'erano granelli di verità nell'alchimia, nella medicina erborista e in altre scienze primitive. Infatti, quando l'astrologo disegna l'immagine del carattere o dell'anima di una persona, disegna l'oroscopo, cioè una mappa molto approssimata e incompleta dell'intero universo al momento della nascita di quella persona. Allo stesso tempo, però, questa è un'immagine molto viva per dire che la propria anima, o meglio, l'essenza di se stessi, è l'intero universo nella maniera in cui era disposto intorno a quel tempo, luogo e attività particolare chiamata Mario Rossi. Quindi non è l'anima ad essere nel corpo, ma il corpo ad essere nell'anima, e l'anima è l'intera catena di rapporti e di processi che formano l'ambiente, separati dai quali non si è nulla. Un'astrologia scientifica, se mai potesse essere elaborata, dovrebbe costituire di una descrizione accurata di tutto l'ambiente, sociale, biologico, botanico, meteorologico ed astronomico, dell'individuo in ogni momento della sua vita. Noi invece definiamo, e così finiamo col percepire, l'individuo alla luce della nostra coscienza ristretta, a raggio, che ignora in gran misura il campo dell'ambiente in cui l'individuo si trova. Individuo è la forma latina del greco atomo, ciò che non può essere ulteriormente tagliato o diviso in parti separate. Non si può staccare la testa o togliere il cuore a una persona senza provocarne la morte, ma allo stesso modo possiamo ucciderla separandola dall'ambiente a lei adatto. Questo implica che l'unico vero atomo sia l'universo, quel sistema di cose e eventi che possono essere separati l'uno dagli altri
solo attraverso i nomi. L'individuo non è costruito come una macchina, non è formato riunendo vari pezzi, avvitando una testa a un collo, collegando un cervello a una coppia di polmoni o saldando delle vene a un cuore. Testa, collo, cuore, polmoni, cervello, vene, muscoli e ghiandole sono nomi separati, ma non eventi separati, e vengono all'esistenza in modo simultaneo e interdipendente. Esattamente allo stesso modo, l'individuo è separato dal suo ambiente, l'universo, solo dal nome. Confondendo i nomi con la natura, si finisce col credere che avere un nome separato voglia dire essere separati. È questo l'incantesimo. Naturalmente non è il semplice fatto di avere un nome a causare l'inganno di essere una vera persona, è tutto ciò che vi sta dietro. Un bambino cade nell'inganno dell'io attraverso gli atteggiamenti, le parole e le azioni della società che lo circonda, i genitori, i parenti, gli insegnanti e soprattutto i suoi compagni ingannati alla stessa maniera. Così sono altre persone ad insegnarci chi siamo. I loro atteggiamenti sono per noi lo specchio su cui imparare a conoscere noi stessi, ma è uno specchio distorto. Forse siamo oscuramente consapevoli dell'immenso potere che ha su di noi l'ambiente sociale. A volte, ad esempio, ci accorgiamo che i pensieri e le emozioni più personali non sono in realtà nostri. Infatti, pensiamo sulla base di lingue e di immagini che non abbiamo inventato noi, ma che ci sono stati trasmessi dalla società. Per esempio, riproduciamo le reazioni emotive dei nostri genitori imparando da essi che gli escrementi devono avere un odore disgustoso e che il vomito deve essere una sensazione spiacevole. Anche il terrore della morte è appreso dalla loro ansietà nei confronti delle malattie e dai loro atteggiamenti verso i funerali e i morti. L'ambiente sociale ha questo potere proprio perché non possiamo esistere separati da una società. La società è un'estensione del nostro corpo e della nostra mente. Ciò nonostante, proprio la società, da cui l'individuo è inseparabile, usa la sua forza irresistibile per convincerlo che in realtà ne è separato. La società di oggi è un gioco con regole contraddittorie. Proprio perché non possiamo esistere separati dalla comunità, la comunità può convincerci che siamo una fonte di azione indipendente, con idee personali. Maggiore è il successo della società nell'imporre questa sensazione, maggiori sono le difficoltà che si trovano nel cercare di far cooperare gli individui, col risultato che un bambino cresciuto in un simile ambiente rimarrà sempre confuso. Cose è conosciuto tecnicamente col nome di doppio legame. Una persona è posta in un doppio legame da un ordine o da una richiesta che contiene una contraddizione nascosta. Smetti di darti atteggiamenti, oppure cerca di rilassarti. O la famosa domanda del pubblico ministero che chiese all'uomo accusato di crudeltà verso la moglie: avete smesso di battere vostra moglie? Rispondete sì o no. Questa situazione, in cui qualsiasi cosa si possa fare è sbagliata, è una costante dei rapporti umani e soprattutto familiari. Una moglie si lamenta col marito: ti sei mai accorto che da quando 2 anni fa ci siamo sposati non mi hai mai portato al cinema? Quando eri innamorato non era così. Credo che cominci a stufarti di me. La sera dopo il marito torna pentito dal lavoro e dice: cara, che ne diresti di andare al cinema dopo cena? E lei: lo dici solo perché ieri te l'ho chiesto io. L'azione magica della società inizia sui bambini già alla loro prima infanzia. Le prime cose che vengono insegnate ad un bambino sono di essere responsabile di se stesso, di essere un agente libero e di essere l'origine indipendente dei propri pensieri e delle proprie azioni.
una specie di causa prima in miniatura. Il bambino accetta questa finzione per la semplice ragione che non è vera. Non può fare a meno di accettarla, così come non può fare a meno di entrare a far parte della comunità in cui è nato. Non ha la possibilità di resistere a questa specie di indottrinamento sociale, continuamente rinforzato da premi e punizioni, e già radicato persino nella struttura della lingua che impara. Questo è evidente in frasi come «non è da te fare cose simili», oppure «non copiare gli altri, sii te stesso», o ancora, quando il bambino imita gli atteggiamenti di un altro bambino che ammira, «Pierino, quello non sei tu, quello è Marco». La vittima innocente di questo indottrinamento non riesce a capire il paradosso. Gli viene detto che deve essere libero, e su di lui viene esercitata una pressione irresistibile per fargli credere che pressioni di questo genere non esistono. La comunità, di cui è necessariamente membro dipendente, lo definisce membro indipendente. In secondo luogo, come libero agente, gli si chiede di fare le cose solo volontariamente. Devi volerci bene, dicono genitori, parenti, zii, fratelli e sorelle. Tutti i bravi bambini amano le loro famiglie e fanno le cose senza bisogno di chiederglielo. In altre parole, ti chiediamo di amarci perché sei tu a volerlo, non perché siamo noi a chiedertelo. Parte di questi controsensi si devono al fatto che si confonde il devi, che esprime una condizione, per essere un uomo devi avere la testa, con il devi che esprime un ordine, devi mettere via i tuoi giocattoli. Nessuno si sforza per avere la testa, mentre i genitori insistono che per essere sano un bambino deve andare di corpo regolarmente o deve cercare di andare a dormire o sforzarsi di fare attenzione, come se tutto ciò si ottenesse con un semplice sforzo muscolare. I bambini non sono in grado di accorgersi di quanto siano contraddittorie queste richieste, ma anche se qualche piccolo genio fosse in grado di farlo, gli sarebbe detto di non rispondere e di non mancare di rispetto verso i più grandi e i più bravi. Anziché dare ai nostri figli chiare e semplici spiegazioni sulle regole del gioco della nostra comunità, li confondiamo senza speranza. Questo perché noi, oggi adulti, fummo confusi allo stesso modo ed essendolo ancora, oggi non capiamo il gioco a cui stiamo giocando. Un gioco a doppio legame è un gioco con regole contraddittorie, un gioco condannato alla perenne autofrustrazione. È come se volessimo inventare una macchina a moto perpetuo sulla base della meccanica newtoniana, o come se volessimo dividere in 3 parti uguali un angolo con una squadra e un compasso. Il doppio legame del gioco sociale può essere espresso in molti modi. La prima regola del gioco è che non è un gioco. Tutti devono giocare. Devi volerci bene, devi continuare a vivere, sii te stesso, ma recita un ruolo coerente e accettabile. Controllati e sii spontaneo, sincero. Essenzialmente, questo gioco è una richiesta di un certo tipo di atteggiamento spontaneo. Vivere, amare, essere naturali e sinceri sono forme di comportamento spontanee perché accadono da sole, come la digestione del cibo e la crescita dei capelli. Non appena vengono forzate, acquistano quell'atmosfera innaturale, falsa e artificiale che non piace a nessuno. Fiacca e in odore come un fiore di serra, in sapore come la frutta artificiale. La vita e l'amore possono generare lo sforzo, ma non è uno sforzo a poter generare loro. La fede, nella vita degli altri e in se stessi, è l'atteggiamento di lasciare spontanea la spontaneità, a modo suo e a suo tempo. Questo ovviamente è rischioso, perché non sempre la vita e gli altri rispondono alle nostre speranze e a quello che potremo aspettarci da loro. La fede è sempre un rischio e la vita stessa è un gioco d'azzardo per vincere un'apposta che, essendo nascosta, sembra colossale. Ma eliminare l'azzardo dal gioco, cercare di fare della vittoria una certezza totale, vuol dire ottenere una certezza priva di vita.
L'alternativa a una comunità basata sulla fiducia reciproca è uno stato totalitario di polizia, una comunità in cui la spontaneità è praticamente impedita. Un trattato indiano sull'arte del governo, l'Arthashastra, pone le regole della politica del perfetto tiranno, descrivendo l'organizzazione del suo palazzo, della sua corte e del suo stato in modo tale che Machiavelli al confronto diventa un liberale. La prima regola è che il re non deve fidarsi di nessuno e non deve avere nessun amico intimo. Oltre a questo, la struttura del governo deve essere una serie di cerchi concentrici composti dai vari ministri, generali, ufficiali, segretari e servi che eseguono i suoi ordini. Presenta un grado nella gerarchia che porta al re, posto al centro come un ragno nella sua ragnatela. A partire da quello immediatamente attorno a lui, i cerchi devono consistere alternativamente dei suoi nemici e dei suoi amici di rango più elevato. Potrebbero complottare per togliere il potere al re. Essi sono circondati e tenuti a bada da un cerchio di ministri fedeli, e questa gerarchia di cerchi che si sospettano reciprocamente giunge fino al bordo della ragnatela. Divide ed impera, dividi e domina. Nel frattempo il re rimane al sicuro nei suoi appartamenti, accudito da guardie a loro volta controllate da altre guardie nascoste fra i muri. Il suo cibo deve essere prima assaggiato dagli schiavi ed egli deve dormire tenendo un occhio aperto e con la porta chiusa all'interno. In caso di rivoluzioni deve esserci un passaggio segreto sotterraneo che gli permetta di fuggire, un passaggio con una leva che fa cedere la chiave di volta del palazzo facendolo crollare addosso alla corte ribelle. L'Arthashastra non dimentica di avvertire il tiranno che egli non può mai vincere. Può raggiungere la grandezza attraverso l'ambizione o la vocazione al dovere, ma più assoluto è il suo potere, più egli è odiato e prigioniero della sua trappola. La ragnatela finisce per catturare il ragno. Non può passeggiare tranquillo per le strade e i parchi della sua capitale, né sedersi tranquillo su una spiaggia solitaria ad ascoltare le onde e guardare i gabbiani. Rendendo schiavi gli altri, lui stesso diventa il più misero degli schiavi. Nulla è un fallimento come il successo, perché il compito che la società e tutti i suoi membri si impongono è contraddittorio. Costringere le cose ad accadere, mentre esse sono accettabili solo se accadono senza forza e costrizioni. A sua volta, questo è causato dalla definizione dell'uomo come agente indipendente nell'universo, ma non dell'universo, gravato dal compito di piegare il mondo alla sua volontà. Nessuna quantità di prediche e di moralismi può riuscire a cambiare un uomo simile, perché l'allucinazione di tipo ipnotico che gli fa immaginare se stesso come qualcosa di separato dal mondo lo rende incapace di accorgersi che la vita è un sistema basato sulla cooperazione del mondo biologico con quello geologico. Certamente questo sistema contiene delle battaglie, quella degli uccelli contro i vermi, quella delle lumache contro la lattuga, quella dei ragni contro le mosche. Ma queste battaglie sono contenute, nel senso che sono controllate, per cui nessuna specie vince in modo definito. Soltanto l'uomo cerca di eliminare i suoi nemici naturali nella convinzione di essere o di dover essere la specie suprema. Allo stesso modo in cui coltiviamo vegetali e alleviamo bestiame e polli, capendo che la nostra vita dipende da queste creature, dovremmo capire che gli organismi nemici che vivono alle spalle dell'uomo, gli insetti, i batteri e i vari funghi, sono in realtà nemici amici. Una hostess di New York che intratteneva un uomo di stato pakistano gli pose il problema dell'urgente controllo delle nascite in Asia e gli chiese cosa veniva fatto in Pakistan. Rimase perplessa
a sentirsi rispondere che tutta la propaganda sul controllo delle nascite era semplicemente un tentativo, da parte dell'uomo bianco, di conservare la sua superiorità sulle altre razze, che avrebbe dovuto rispondere: non è assolutamente vero, vogliamo solo aiutarvi a potare i vostri begli alberi da frutta. I nemici amici dell'uomo sono infatti i suoi potatori. Gli evitano di autodistruggersi a causa dell'eccessiva fertilità, per cui una persona che muore di malaria o di tubercolosi dovrebbe ricevere gli stessi onori di una che muore in battaglia per il proprio paese. Ha fatto spazio per gli altri e i batteri che lo hanno ucciso dovrebbero essere salutati cavallerescamente come nemici d'onore. Non si tratta di dover abbandonare immediatamente la penicillina e il DDT, ma soltanto di combattere il nemico per controllarlo e non per eliminarlo. Dobbiamo imparare a considerarci parte del cerchio di cooperazioni e conflitti, di simbiosi e di sfruttamenti che costituisce l'equilibrio della natura, perché una specie perennemente vittoriosa distruggerebbe non solo se stessa, ma tutte le altre forme di vita del suo ambiente. L'obiezione a un discorso contro l'eliminazione totale dei nemici naturali dell'uomo, siano il cancro o i moscerini, è ovviamente la nostra compassione per gli individui che ne rimangono colpiti. È facile ragionare in astratto che la popolazione umana debba essere ridotta. Se una malattia colpisse me, correrei subito dal dottore. Che successo potrebbe avere una ricerca di volontari per la riduzione della popolazione? Nella civiltà occidentale non si abbandonano i bambini ammalati, non si uccidono i pazzi, non si fanno morire di fame gli affamati e non si lasciano morire per strada gli infermi, almeno nei nostri momenti migliori. L'ideale più sacro della nostra cultura è infatti il diritto di ogni individuo alla giustizia, alla salute e alla ricchezza, cioè alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Dire che l'io personale è un'allucinazione sembra essere un attacco a questi sacri valori, in mancanza dei quali i popoli civilizzati tornerebbero al livello di schiavi o di formiche e diverrebbero una massa organizzata da cui un individuo potrebbe essere abbandonato in caso di necessità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un mio amico trasportava in aereo i lavoratori cinesi oltre le montagne per portarli a lavorare a sud, verso la Birmania. Un volo così lungo era, naturalmente, ideale per giocare d'azzardo, ma poiché tra tutti non c'era abbastanza denaro per rendere il gioco interessante, la posta era che chi perdeva si doveva gettare senza paracadute dall'aereo. A sentir parlare di queste cose, la prima reazione è pensare che persone simili non sono del tutto umane. Come le famiglie e i servi degli antichi re, che alla morte del loro signore venivano mandati al rogo insieme a lui, quegli uomini sembrano essere, per usare un'immagine di Thomas Mann, teste prive della parte posteriore, semplici maschere, ruoli senza significato, api senza regina. Nonostante le atrocità che gli inglesi hanno commesso in India, la loro coscienza di cristiani impediva la pratica del sati, che chiedeva alle vedove di suicidarsi durante i funerali del marito. Secondo la nostra idea, gli uomini civilizzati non devono avere visi d'angelo, ma teste chiuse che contengono le anime, sacre al cospetto di Dio. Da un lato, quindi, abbiamo il sacro individuo, l'io personale, unico, separato dalla natura e da Dio, e definito in questo modo da una società che allo stesso tempo gli ordina di essere libero e di uniformarsi ad essa. Dall'altro c'è lo schiavo, l'ingranaggio della macchina industriale collettivista, la semplice mano, come spesso vengono chiamati i contadini. Se crediamo che l'io personale, distinto da ogni convenzione sociale, sia una dote naturale di tutti gli uomini, degli schiavi, si trova in condizioni veramente tristi, perché sono uomini che consideriamo repressi e frustrati,
mentre la società non li ha mai definiti in tal modo. C'è però una terza possibilità. L'individuo può essere considerato né come una persona isolata, né come una macchina lavoro umana sfruttabile. Può invece essere visto come un particolare punto focale attraverso cui si esprime tutto l'universo, un'incarnazione del sé, della divinità, o di come si voglia chiamare quel ciò. Questo modo di vedere conserva, anzi, amplifica la nostra percezione che l'individuo sia in qualche modo sacro, ma nello stesso tempo dissolve il paradosso dell'io personale, che consiste nel raggiungere la preziosa condizione di essere un individuo unico al prezzo dell'eterna ansia per la sopravvivenza. L'allucinazione che lo fa sembrare separato impedisce all'individuo di accorgersi che alimentare il sentimento dell'io vuol dire alimentare la sofferenza. Non ci si accorge che il cosiddetto amore e la cura per l'individuo sono soltanto l'altra faccia della nostra paura della morte e del rifiuto di essa. Nella sua esagerata valutazione di una identità separata, l'io sega i rami su cui è seduto ed è sempre più in ansia per la caduta in arrivo. Dobbiamo inoltre mettere in chiaro che la finzione dell'io non è in alcun modo necessaria per l'individuo, per il totale organismo umano, nel soddisfare e nell'esprimere la sua individualità. Ogni individuo è infatti un'unica manifestazione del tutto, come ogni ramo è una particolare estensione dell'albero. Per manifestare la sua individualità, ogni ramo deve essere sensibilmente collegato all'albero, così come le nostre dita, differenziate e indipendenti l'una dall'altra, devono essere sensibilmente collegate all'intero corpo. Il fatto, mai ripetuto a sufficienza, è che differenziazione non vuol dire separazione. La testa e i piedi sono differenti, ma non separati. Ed anche se l'uomo non è collegato all'universo esattamente dalla stessa relazione fisica che c'è tra l'albero e il ramo, e tra la testa e i piedi, è in ogni caso collegato ad esso, per di più attraverso rapporti fisici di affascinante complessità. La morte dell'individuo non è un distacco, ma un semplice ritiro. Un cadavere è simile a un'impronta o a un eco. È la traccia dissolta di qualcosa che il sé ha cessato di fare. Se, quindi, la differenziazione tra gli individui è di grande valore, secondo il principio per cui la varietà è il sale della vita, questo valore è senz'altro accresciuto da una definizione contraddittoria dell'individualità. La definizione che la società, cioè noi stessi, tutti noi, diamo dell'individuo è un doppio legame. Gli si ordina di essere libero e separato dal mondo, mentre questo è impossibile, perché in tal caso non potrebbe nemmeno eseguire l'ordine. In tali circostanze, l'unico risultato che si riesce a ottenere è quello di inculcare l'illusione di essere separati, un'illusione di tipo simile a quelle provocate da un ipnotizzatore. Ingannato in questo modo, l'individuo, anziché soddisfare la sua funzione unica nel mondo, frustra ed esaurisce se stesso nello sforzo di raggiungere mete contraddittorie. Definito come un individuo separato e fatto prigioniero da un universo alieno e privo di ordine, il suo dovere principale è di stare un gradino più in alto del resto dell'universo e di sconfiggere la natura. Ma poiché questo è chiaramente assurdo, l'ordine non è mai eseguito e all'individuo si insegna a vivere e a lavorare per un futuro in cui finalmente accadrà l'impossibile, se non per lui, almeno per i suoi figli. In questo modo,
si dà vita a un essere umano incapace di vivere nel presente, cioè di vivere nel vero senso della parola. Se non si è capaci di vivere nel presente, il futuro è un inganno. È assurdo fare piani per un futuro in cui non si sarà capaci di attuarli. Quando i vostri piani matureranno, starete ancora vivendo per un futuro che verrà. Non riuscirete mai a sedervi soddisfatti un giorno e pensare: adesso sono arrivato. Tutta l'educazione ci ha privato di questa capacità perché ci ha sempre preparato per il futuro, anziché insegnarci ad essere vivi adesso. In altre parole, siamo stati ipnotizzati o condizionati da un sistema di educazione diviso in gradi o scalini che dovrebbero condurre a un successo finale. Prima l'asilo, poi le classi della scuola elementare, in preparazione al grande momento della scuola secondaria. Dopo di essa ancora altri gradini, sempre più in alto fino all'ambita meta dell'università. Lì, se sei intelligente, puoi rimanere per un periodo di tempo illimitato, come studente permanente. Altrimenti sei guidato nel grande mondo esterno della famiglia, del lavoro e della professione. Ma il giorno della laurea è una soddisfazione molto temporanea, perché con la prima riunione sulla promozione delle vendite torni nel solito vecchio sistema. Sei spinto a raggiungere una certa quota, dopodiché te ne assegnano un'altra, e a continuare la scalata diventando manager di vendita, vicepresidente e infine, a 40 o 45 anni, presidente del tuo show personale. Nel frattempo, gli uomini dell'assicurazione e degli investimenti ti hanno attratto nei loro piani per il momento del ritiro, l'ultima meta dell'esistenza, quando potrai sederti e godere i frutti delle tue fatiche. Ma quel giorno le preoccupazioni e le tensioni ti avranno lasciato con il cuore debole, i denti falsi, i disturbi alla prostata, l'impotenza sessuale, la vista debole e la digestione cattiva. Tutto sarebbe stato meraviglioso se ad ogni stadio fossi stato capace di giocare a un gioco e di trovare il tuo lavoro piacevole come il poker, gli scacchi o la pesca. Per la maggior parte di noi la giornata è divisa in ore di lavoro e in ore di svago, perché il lavoro consiste soprattutto di compiti per i quali veniamo pagati tanto sono poco interessanti. Lavoriamo non per amore del lavoro, ma del denaro, che dovrebbe permetterci di avere tutto ciò che vogliamo durante le ore di piacere e di svago. Negli Stati Uniti anche i poveri sono pieni di soldi rispetto ai milioni di miserabili e di affamati in India, in Africa e in Cina. Nello stesso tempo, le classi medie e alte sono ricche come principi, eppure hanno decisamente poco sviluppato il gusto del piacere. Da soli i soldi non possono comprare il piacere, ma possono essere utili. Il piacere è un'arte, per cui abbiamo poco talento ed energia. Io vivo nei pressi di un porto, disseminato di battelli e di navi da crociera usati raramente, perché la navigazione è un'arte che, nonostante dia grandi soddisfazioni, è difficile e i proprietari non hanno tempo di apprenderla. Hanno comprato i loro yacht come status symbols o come giocattoli. Ma dopo essersi accorti che non sono, come avevano sentito dalla pubblicità, giocattoli, hanno perso tutto l'interesse. Lo stesso è vero per la straordinaria quantità di merci, di piacere che si possono comprare. Esistono svariate qualità di cibi, ma nessuno sa come cucinarli. I materiali da costruzioni abbondano sia nella quantità che nella varietà, ma la maggior parte delle case sembrano costruite da architetti che hanno sentito parlare di case, ma non ne hanno mai viste. Sete, lini, lane e cotoni sono disponibili in abbondanza di colori e di forme, ma la maggior parte degli uomini veste come seminaristi o impresari di pompe funebri, e le donne sono schiave del gioco della moda, che ha come regola fondamentale: io mi sono uniformata prima di te. Per gli artisti e gli scultori
il mercato non è mai stato così ricco come oggi, eppure i quadri sembrano fatti di escrementi o di frammenti di cartelloni pubblicitari, e le sculture somigliano a macchine da scrivere storpiate o a mobili di scarto portati via da un deposito raso al suolo. Abbiamo immense quantità di musiche registrate di ogni età e cultura e i mezzi più perfetti per ascoltarle, ma chi le ascolta? Forse solo pochi fumatori d'erba. Queste forse sono esagerazioni alla Henry Miller. In ogni caso, mi sembra sempre più chiaro che la reputazione dell'America come paese materialista è infondata, se materialista è una persona che gode interamente del mondo fisico e ama le cose materiali. In questo senso siamo materialisti per ciò che riguarda la costruzione di aeroplani a reazione, ma quando si tratta di decorare l'interno di questi magnifici mostri per il piacere dei passeggeri, abbiamo solo dei fronzoli inutili. Ragazze simili a bambole con i tacchi alti e i fianchi stretti servono imitazioni di pasti riscaldati. I nostri piaceri non sono piaceri materiali, ma simboli del piacere, impacchettati in modo attraente, ma scarsi nel contenuto. La spiegazione è semplice. La maggior parte dei nostri prodotti sono fatti da persone a cui non piace farli, né come padroni né come lavoratori. Ciò a cui essi mirano non è il prodotto, ma i soldi, e quindi tutti i mezzi sono usati per abbassare i costi di produzione e ingannare i clienti con i trucchi dei colori e degli imballaggi, facendo credere che il prodotto sia ben fatto e di buona qualità. Le uniche eccezioni sono i prodotti che devono per forza essere perfetti, per ragioni di sicurezza o per gli alti costi di acquisto: gli aeroplani, i cervelli elettronici, le astronavi, gli strumenti scientifici e così via. Tutto lo schema è però un circolo vizioso, perché quando hai soldi cosa ci puoi comprare? Altre truffe fatte da altra gente che impazzisce per i soldi. I pochi veri oggetti di piacere sul mercato sono importati da paesi arretrati, dove i contadini e gli artigiani sono ancora orgogliosi del loro lavoro. Lo stato di Oaxaca, in Messico, produce coperte che sono tra le più belle del mondo e i commercianti americani hanno cercato di importarne in grandi quantità, ma nessuna somma può dare agli artigiani, relativamente pochi, il tempo di eseguire le ordinazioni. Se vogliono continuare a ricevere commissioni, quindi, devono iniziare a imbrogliare e a produrre coperte di qualità inferiore. L'unica soluzione sarebbe istruire centinaia di nuovi artigiani, ma ad Oaxaca è appena arrivata la televisione e solo da qualche tempo l'istruzione è pubblica. Quanti giovani intraprendenti preferirebbero perdere le loro giornate intrecciando coperte? I poeti e i saggi, a dir la verità, hanno ripetuto per secoli che il successo in questo mondo è vano. Le speranze terrene su cui gli uomini fissano il loro cuore si riducono in cenere, o come potremmo dire in termini più moderni, proprio quando stava per venire l'acquolina in bocca per l'ultima novità in fatto di prelibatezze, si scopriva che era composta di solfato di calcio, cartapesta e colla, con l'aggiunta di sapori a scelta. Una cosa simile potrebbe essere lanciata sul mercato come sostanza universale, prima materia adatta per fare di tutto, case, arredamenti, fiori, pane, ma per questo già la usano, mele e anche persone. Il mondo, si sente dire, è un miraggio, tutto se ne va e non c'è modo di trattenerlo, e più disperatamente cerchi di afferrare questo vuoto, più rapidamente ti sfugge dalle mani. La civiltà tecnologica occidentale è stata, fino ad oggi, lo sforzo più disperato dell'uomo per vincere il gioco, per capire, controllare e fermare questo fuoco fafo chiamato vita. Ma forse la sua stessa forza e le sue stesse capacità dissolveranno ancora più rapidamente i suoi sogni. Se questo vorrà essere evitato, il potere tecnico dovrà andare nelle mani di un nuovo tipo di uomo. In tempi passati,
il riconoscimento dell'impermanenza del mondo portava di solito al ritiro. Da una parte, asceti, monaci ed eremiti cercavano di esorcizzare i propri desideri per riuscire ad osservare il mondo con benigna rassegnazione, o di ritirarsi sempre più nelle profondità della coscienza per unirsi al sé nel suo stato non manifesto di eterna serenità. Dall'altra, altri pensavano che la vita fosse un periodo di prova durante i quali i beni materiali dovevano essere usati con spirito di amministrazione, come se fossero un prestito dell'Onnipotente, e che il compito più importante della vita era la devozione d'amore verso Dio e verso l'uomo. Entrambe queste risposte si basano però sul presupposto che l'individuo sia lì separato, ed essendo questa supposizione opera di un doppio legame, qualsiasi attività intrapresa su questa base, tra cui la religione, è destinata al fallimento. Poiché sin dall'inizio l'io è un inganno, la risposta che dà al mondo può essere solo fittizia. Il mondo è un eterno miraggio illusivo e ingannevole, solo dal punto di vista di chi si separa da esso, come se il mondo fosse realmente diverso da se stessi, e poi cerca di afferrarlo. Senza la nascita e la morte, e senza il mutamento perpetuo di tutte le forme della vita, il mondo sarebbe statico, privo di ritmo, immobile e mummificato. Ma è possibile un terzo tipo di risposta, non il ritiro, non l'amministrazione sulla base di una ricompensa futura, ma la più totale collaborazione con la vita come sistema armonioso di conflitti contenuti e basata sulla realizzazione che l'unico vero io è l'intero processo eterno. Questa realizzazione è già in noi, nel senso che il nostro corpo, le ossa, i nervi e gli organi di senso la conosce. Non la conosciamo solo nel senso che a quel sottile raggio di attenzione cosciente è stato insegnato ad ignorarla, in modo così completo che adesso siamo dei perfetti autentici falsi. Il mondo è il tuo corpo. Abbiamo visto che molte cose che consideravamo realtà fondamentali della vita sono semplici fantasie sociali, nate dai modi tradizionali e comunemente accettati di vedere il mondo. Queste fantasie comprendono 1. La nozione che il mondo sia fatto o composto di molte parti o cose isolate. 2. Che le cose siano forme differenti di una certa sostanza fondamentale. 3. Che gli organismi individuali siano cose di questo genere e che siano abitati e in parte controllati da un io indipendente. 4. Che i poli opposti, come la luce e il buio, il solido e lo spazio, siano in reale conflitto e che questo conflitto possa portare alla vittoria definitiva di uno dei due poli. 5. Che la morte sia il male e che la vita debba essere una continua lotta per la sopravvivenza. 6. Che l'uomo, individualmente e collettivamente, debba aspirare ad occupare il posto più alto nella graduatoria degli esseri viventi e a mettersi al controllo della natura. Le fantasie possono essere utili finché vengono considerate semplici fantasie. In quel caso rappresentano semplicemente un modo di raffigurarsi il mondo su cui ci si accorda per poter agire in collaborazione. Questo avviene con i centimetri, le ore, i numeri, le parole, i sistemi matematici e le lingue. Se non fossimo d'accordo sulle misure di spazio e di tempo, non avrei la possibilità di prendere un appuntamento all'angolo tra la 42esima strada e la Quinta Avenue alle 3 del pomeriggio di domenica 4 aprile. I problemi iniziano quando le fantasie vengono considerate realtà. Nel 1752
il governo inglese istituì una riforma del calendario per cui il 2 settembre di quell'anno sarebbe diventato il 14 settembre. Molti pensarono che alla loro vita sarebbero stati tolti 11 giorni e corsero a Westminster gridando «Ridateci i nostri 11 giorni!». Queste confusioni tra realtà e fantasia rendono ancora più difficile l'ampia accettazione delle leggi comuni, delle lingue, delle misure e di altre utili istituzioni ed il miglioramento di quelle già in uso. Come abbiamo visto, i problemi più gravi dipendono dal confondere se stesso e il proprio rapporto con la vita con le fantasie o le forme di pensiero, spesso contraddittorie, che vengono accettate passivamente senza essere messe in discussione. Anche qui, come abbiamo visto, il nocciolo del problema sta nella definizione contraddittoria che l'uomo dà di se stesso, organismo separato e indipendente nel mondo, ma non azione specifica del mondo. Le difficoltà derivano in parte dal fatto che il non essere del mondo sembra rendere l'uomo un burattino, ma questo avviene perché, nel cercare di accettare o di capire una simile definizione, egli continua a credere di essere indipendente. Dire che un uomo è una azione nel mondo non vuol dire considerarlo una cosa spinta e soffocata da tutte le altre. Dobbiamo andare oltre l'idea newtoniana del mondo come un sistema di palle da biliardo colpite passivamente l'una dall'altra. Non dimentichiamo che le premesse di Newton e di Aristotele sul determinismo causale si basavano sul voler spiegare le influenze di una cosa o di un fenomeno su altre cose e altri fenomeni, dimenticando però che le divisioni in cose e fenomeni separati sono fantasie. Dire che alcuni fenomeni sono collegati da un rapporto causale è soltanto un modo sbagliato di dire che sono aspetti dello stesso fenomeno, come la testa e la coda del gatto. È essenziale capire questo, che la cosa in sé, la Ding an sich di Kant, sia essa animale, vegetale o minerale, non solo non può essere conosciuta, ma nemmeno esiste. Questo è importante, oltre che per la salute e la pace della mente, anche per i più pratici fini dell'economia, della politica e della tecnologia. A volte i nostri progetti finiscono nel caos per non riuscire a capire che gli individui, le nazioni, gli animali, gli insetti, le piante non esistono in sé e per mezzo di sé. Questo non vuol dire che le cose esistano solo in rapporto l'una con l'altra, ma che ciò che chiamiamo cose non sono altre che momenti di un processo unico. Ovviamente questo processo ha aspetti particolari che attirano la nostra attenzione, ma non dobbiamo dimenticare che particolarità non vuol dire separazione. Per quanto netta e distinta possa essere la cresta di un'onda, essa necessariamente va insieme alla curva più dolce e omogenea del suo avvallamento. E così anche i punti luminosi delle stelle vanno insieme, se posso creare una nuova parola, allo sfondo nero dello spazio. Nella teoria Gestalt della percezione, questo si definisce rapporto figura-sfondo. La teoria Gestalt, in breve, afferma che una figura può essere percepita solo in rapporto a uno sfondo. Se, per esempio, vi avvicinate a me così tanto che il contorno del mio corpo viene a trovarsi oltre il campo della vostra vista, non vedrete più il mio corpo e la vostra attenzione sarà catturata da un bottone o dalla cravatta. La teoria, infatti, afferma che contro uno sfondo l'attenzione è quasi automaticamente vinta da qualsiasi forma e movimento, in contrasto con lo sfondo più semplice e privo di lineamenti. Così, se disegnassi alla lavagna questa figura e chiedessi cosa ho disegnato, quasi tutti vi vedrebbero un cerchio,
una palla, un disco o un anello? Solo qualcuno risponderebbe un muro con un buco in mezzo. In altre parole, difficilmente ci si accorge che tutte le forme di questo mondo hanno i propri confini in comune con ciò che le circonda, e cioè che il profilo della figura fa parte anche dello sfondo. Supponiamo che la mia figura del cerchio buco si trasformi in questa serie di immagini. Quasi tutti attribuirebbero il movimento, l'azione, all'area limitata, come se la figura fosse un'ameba. Io, invece, avrei potuto benissimo disegnare le zone asciutte di un tavolo su cui è stata gettata una sottile pellicola d'acqua. L'importante è, comunque, che non esiste nessuna forma il cui movimento può essere attribuito solo all'esterno o all'interno. Entrambi si muovono insieme. Le difficoltà che già in questi semplici esempi si trovano nel notare la presenza e l'azione dello sfondo aumentano considerevolmente se si passa ad osservare il comportamento degli organismi viventi. Quando vediamo delle formiche che corrono qua e là sulla sabbia o della gente che si assiepa in una piazza, potrebbe sembrare innegabile che siano solo le formiche e la gente a muoversi. In effetti, sarebbe soltanto una versione molto più complessa del semplice problema dei 3 palloni che si muovono nello spazio, per il quale abbiamo dovuto stabilire la soluzione che a muoversi sia l'intera configurazione, Gestalt. Non solo i palloni, né il solo spazio e nemmeno i palloni e lo spazio insieme. Invece, un campo unico di solido e spazio nel quale i palloni e lo spazio sono, per così dire, i poli. È molto difficile cadere nell'illusione che gli organismi si muovano in modo indipendente, ma questo si può evitare, come fanno gli scienziati, dedicandosi a descrivere il loro comportamento. Lo scienziato, il biologo, il sociologo, il fisico, si accorge subito di non poter dire ciò che l'organismo fa senza descrivere allo stesso tempo il comportamento del suo ambiente. È ovvio che non si può dire che un organismo cammini basandosi solo sul movimento delle gambe. Bisogna descrivere anche la direzione e la velocità del suo cammino in rapporto al terreno su cui esso si muove. Inoltre, il cammino è raramente casuale. Esso ha a che fare con le fonti di cibo nella zona, con il comportamento ostile o pacifico di altri organismi e con innumerevoli altri fattori che, nell'osservare a prima vista una formica che va in cerca di cibo, non vengono immediatamente presi in considerazione. Essere dettagliata, più la descrizione del comportamento della nostra formica deve comprendere elementi come la densità, l'umidità e la temperatura dell'ambiente esterno, il genere e le fonti di cibo, la struttura sociale della sua specie e di quella delle specie vicine con cui ha rapporti simbiotici o parassitari. Alla fine, quando la lista è completa e lo scienziato, per mancanza di tempo o di interesse, dice basta, potrebbe avere l'impressione che il comportamento della formica sia soltanto una reazione automatica e involontaria all'ambiente. La formica è attratta da questo, respinta da quello, tenuta in vita da una condizione, uccisa da un'altra. Supponiamo però che lo scienziato volga il suo sguardo a qualche altro organismo nelle vicinanze della formica, per esempio a una massaia e alla sua cucina sporca. Presto, in quello che determina il comportamento della massaia, dovrà includere la formica e tutta la rete delle sue amicizie e delle sue relazioni. Ovunque volga la sua attenzione, lo scienziato, anziché un agente positivo e causale, trova una cavità che ha solo i caratteri di una risposta e i cui confini vanno in questo o in quel modo a seconda delle pressioni esterne. A pensarci bene, questo non è tutto. Che cosa significa, si chiede lo scienziato, che la descrizione di ciò che la formica fa deve comprendere anche ciò che fa l'ambiente? Significa che la cosa o l'entità
che egli studia e descrive è mutata. All'inizio era la sola formica, ma rapidamente si è trasformata nell'intero campo di attività in cui essa si trova. La stessa cosa avverrebbe se si iniziasse a descrivere un particolare organo del corpo. La descrizione sarebbe incomprensibile, a meno che non lo si prenda in considerazione rispetto agli altri organi. È in questo modo che tutte le discipline scientifiche per lo studio degli organismi viventi, la batteriologia, la botanica, la zoologia, la biologia, l'antropologia, dovrebbero dar vita, ognuna dal proprio punto di osservazione, a una scienza dell'ecologia, letteralmente logica dell'ambiente, cioè a uno studio del rapporto organismo-ambiente. Sfortunatamente, questa scienza è tenuta ben nascosta dalla politica accademica, per la interdisciplinarità che insospettisce i gelosi guardiani dei confini dei vari reparti. Ma il rifiuto dell'ecologia è la più grave malattia della tecnologia moderna e va a braccetto con il nostro rifiuto di partecipare come membri all'intera comunità delle specie viventi. L'uomo aspira a governare la natura, ma più si studia l'ecologia, più si rivela assurdo parlare di un aspetto di un organismo o di un rapporto organismo-ambiente che possa governare gli altri. Una volta la bocca, le mani e i piedi si dissero: noi ci accolliamo tutto il lavoro di raccogliere il cibo e di masticarlo, mentre quel pigrone dello stomaco non fa nulla. È ora che si metta a lavorare anche lui, scioperiamo. Rimasero per molti giorni senza lavorare, ma presto iniziarono a indebolirsi, finché si accorsero che lo stomaco era il loro stomaco e che per rimanere in vita dovevano tornare al lavoro. Persino nei libri di fisiologia, invece, si parla del cervello o del sistema nervoso come qualcosa che governa il cuore o l'apparato digestivo, spacciando per scienza quella che è solo una brutta forma di politica. Perché mai il cuore dovrebbe appartenere al cervello e non il cervello al cuore o allo stomaco? Può essere ugualmente vero o falso dire che il cervello si nutre attraverso lo stomaco e dire che lo stomaco costruisce un cervello come via d'entrata per avere più cibo. Non appena ci si accorge che le cose possono essere separate solo nella fantasia, diventa ovvio che ciò che non esiste non può compiere azioni. Stanno nel fatto che la maggior parte delle lingue hanno una struttura tale per cui le azioni, i verbi, devono essere messe in moto da cose, i nomi, dimenticando che le regole della grammatica non sono per forza le regole e i modelli della natura. Questo fatto, una semplice convenzione della grammatica, è responsabile anche degli, o meglio, va insieme agli, assurdi rompicapi per stabilire come lo spirito possa governare la materia o la mente muovere il corpo. Come può un sostantivo, che per definizione non è un'azione, portare all'azione? Le difficoltà degli scienziati sarebbero certo minori se usassimo una lingua sul modello di quella dei Nootka, una tribù di indiani d'America, che consiste di soli verbi e avverbi ed elimina i sostantivi e gli aggettivi. Se possiamo parlare di una casa in termini di abitare, di una stuoia in termini di intrecciare e di una carrozza in termini di sedersi, perché non potremmo dire che la gente genteggia, il cervello cervelleggia e le formiche formicheggiano? Così, nella lingua Nootka, la chiesa è abitare religiosamente, il negozio è abitare commercialmente e la casa è abitare familiarmente. Noi siamo abituati a chiedere chi abita, chi popola, che cosa formicola. Ma dovrebbe essere ovvio che quando si dice un fulmine ha lampeggiato, il lampeggiare è il fulmine, e quindi sarebbe sufficiente dire c'è stato un fulmine. Tutto ciò che viene etichettato con un sostantivo è, come può essere dimostrato, un processo o un'azione. Le lingue sono piene di fantasmi, come il soggetto di piove, che si suppone siano le cause dell'azione. Dire che un uomo corre
spiega forse cos'è il correre? L'unica spiegazione possibile sarebbe una descrizione del campo o della situazione in cui un uomante va insieme al correre, situazione differente da quella in cui un uomante va insieme al sedersi. Non voglio suggerire l'uso di forme di linguaggio così rozze e primitive. Dovremmo certamente inventare qualcosa di più elegante. Inoltre correre non è qualcosa di differente da me stesso, da ciò che io, l'organismo, faccio. L'organismo è a volte un processo che corre, a volte un processo che sta in piedi, a volte un processo che dorme, e così via. In ognuno di questi esempi, la causa del comportamento è la situazione complessiva, cioè l'organismo ambiente. E in effetti, la cosa migliore sarebbe abbandonare l'idea di causalità e usare al suo posto quella di relatività. Infatti, non è nemmeno esatto dire che un organismo risponde o reagisce a una certa situazione correndo, rimanendo in piedi o facendo qualsiasi altra cosa. Questo è ancora il linguaggio del tavolo da biliardo di Newton. È più semplice considerare le situazioni come modelli in movimento, come si fa per gli organismi in sé. Tornando all'esempio del gatto, una situazione che ha orecchi appuntiti e baffi da una parte non ha la coda dall'altra come risposta o reazione ai baffi, alle zampe o al pelo. Come dicono i cinesi, i vari caratteri di una situazione nascono mutualmente, cioè si presuppongono a vicenda, come il davanti presuppone il dietro e la gallina presuppone le uova e viceversa. Esistono in rapporto l'uno con l'altro come poli di un magnete modellati, però in uno schema più complesso. Inoltre, come mostra il rapporto uovo-gallina, non tutti gli aspetti di una situazione devono essere presenti nello stesso momento. L'esistenza di un uomo presuppone quella dei suoi genitori, anche se possono essere morti da molto tempo, e la nascita di un organismo presuppone la sua morte. Dire che la nascita è la causa della morte è forzato come dire che la testa del gatto è la causa della coda. Sollevare il collo di una bottiglia vuol dire sollevare anche il fondo, perché le due parti si muovono nello stesso momento. Se io alzo un lato di una fisarmonica, l'altro si alza poco dopo, ma il principio è lo stesso. Le situazioni totali sono quindi sia schemi nel tempo che schemi nello spazio. È il momento di dire che non cerco di far passare la situazione totale come maschera per le vecchie cose attraverso le quali si pensava di spiegare il comportamento e le azioni. La situazione totale, il campo, è sempre aperta, perché i piccoli campi hanno campi più grandi, che li mordono alle spalle. I campi più grandi hanno campi ancora più grandi, e così ad infinitum. Non si riuscirà mai a descrivere tutti gli aspetti di una situazione totale, non solo perché ogni situazione è infinitamente complessa, ma anche perché la situazione totale è l'universo. Per fortuna, non abbiamo bisogno di descrivere nessuna situazione nei minimi particolari, poiché per capire il comportamento dei vari organismi al suo interno, alcuni aspetti sono molto più importanti di altri. Di qualsiasi situazione non si può mai avere più che una descrizione sommaria, essere compresi o spiegati sulla base di situazioni allo stesso modo in cui le parole devono essere comprese nel contesto delle frasi, dei paragrafi, dei capitoli, dei libri, delle biblioteche e della vita stessa. Riassumendo, allo stesso modo in cui nessuna cosa e nessun organismo esistono di per sé, essi non agiscono di per sé. Quindi l'organismo non è diverso dalle sue azioni. In breve, è ciò che fa. Più esattamente, l'organismo e il suo comportamento è un processo che si può intendere solo in rapporto al processo, più esteso nello spazio e più lungo nel tempo, del suo ambiente. Ciò che si intende per comprensione è infatti vedere come le parti fanno parte del tutto.
per poi capire che non compongono il tutto in modo simile a un puzzle, ma che il tutto è un modello, un disordine complesso, privo di parti separate. Le parti sono fantasie del linguaggio e dell'operazione di osservare il mondo attraverso una rete che sembra farlo in pezzetti. Le parti esistono solo per raffigurarsi una cosa e per descriverla. Nel farsi un'idea del mondo ci si può confondere se non si tiene sempre questo a mente. Una volta che questo è chiarito, si infrange il mito dell'universo automatico, secondo il quale la coscienza e l'intelligenza umana sono un colpo di fortuna in un mare di immensa stupidità. Infatti, se il comportamento di un organismo può essere compreso solo in rapporto all'ambiente, un comportamento intelligente presume un ambiente intelligente. Ovviamente, se in realtà le parti non esistono, non ha senso parlare di una parte intelligente in un tutto non intelligente. È abbastanza semplice capire che un essere umano intelligente presuppone una società umana intelligente. Il pensiero è un'attività sociale, un mutuo scambio di messaggi e di idee basate su istituzioni sociali come la lingua, le scienze, le biblioteche, le università e i musei. Ma che dire dell'ambiente inumano in cui vive la società umana? Gli ecologi parlano spesso di evoluzione degli ambienti al di sopra dell'evoluzione degli organismi. L'uomo, infatti, è apparso sulla Terra solo quando la Terra stessa, insieme a tutte le sue forme biologiche, si era evoluta raggiungendo un certo grado di equilibrio e di complessità. In quel momento dell'evoluzione la Terra sottointendeva l'uomo allo stesso modo in cui l'esistenza dell'uomo sottointendeva quel dato tipo di pianeta a quello stadio di evoluzione. L'equilibrio della natura, l'armonia dei conflitti contenuti in cui l'uomo vive è una rete di organismi della più sorprendente perfezione e complessità, dipendenti l'uno dall'altro. Teilhard de Chardin ha chiamato biosfera la pellicola di organismi viventi che ricopre la geosfera originale, cioè il pianeta minerale. La mancanza di informazioni sull'evoluzione dalla forma inorganica a quella organica, insieme ai miti ingannevoli sulla provenienza della vita in questo mondo da qualche altro luogo, ci ha reso difficile accorgersi che la biosfera nasce o va insieme a un certo grado di evoluzione geologica ed astronomica. Come ha fatto notare Douglas e Harding, noi tendiamo a immaginare il nostro pianeta come una roccia infestata dalla vita, il che è assurdo almeno quanto pensare che il corpo umano sia uno scheletro infestato dalle cellule. È certo che tutte le forme di vita, compreso l'uomo, devono essere considerate sintomi della Terra, del Sistema Solare e della galassia, e nel far questo non si può evitare la conclusione che la galassia sia intelligente. Se per la prima volta vedessi un susino in inverno, potrei pensare che non è un albero da frutta, ma se tornassi d'estate e lo trovassi coperto di susine, dovrei chiedere scusa e riconoscere che in effetti era un albero da frutta. Immaginiamo quindi che 1 miliardo di anni fa alcuni esseri provenienti da un'altra zona della galassia siano giunti sulla Terra durante un tour del Sistema Solare a bordo dei loro dischi volanti e non vi abbiano trovato vita. L'avrebbero definita un cumulo di vecchie rocce, ma se tornassero oggi dovrebbero chiedere scusa. Si potrebbe naturalmente obiettare che tra le due situazioni non si può fare alcun paragone. L'albero da frutta è stato una volta un seme all'interno di una susina, ma la Terra, e ancor meno il Sistema Solare o la galassia, non è mai stato un seme all'interno di una persona. Eppure, anche se potrebbe sembrare strano, non si avrebbe ragione. Ho cercato di dimostrare che il rapporto tra un organismo e il suo ambiente è mutuo e che nessuno dei due è causa dell'altro o lo determina,
poiché la loro disposizione è polare. Se, quindi, ha senso parlare dell'organismo e del suo comportamento in rapporto all'ambiente, ha senso anche parlare dell'ambiente in rapporto all'organismo. Finora avevo lasciato da parte questo discorso per non creare confusioni con l'altro aspetto dell'immagine. In un senso molto reale e fisico, l'uomo e ogni altro organismo crea il proprio ambiente. Tutte le nostre conoscenze sul mondo sono, in un certo senso, conoscenze su noi stessi. Conoscere vuol dire infatti tradurre gli avvenimenti esterni in processi corporali, specialmente da parte del sistema nervoso e del cervello. Noi conosciamo il mondo nei termini del corpo e secondo la sua struttura. Le alterazioni chirurgiche del sistema nervoso e probabilmente anche gli organi di senso, che hanno una struttura differente dai nostri, permettono un tipo di percezione diversa, allo stesso modo in cui il microscopio e il telescopio trasformano ciò che si vede a occhio nudo. Le api ed altri insetti, per esempio, hanno una struttura degli occhi che permette loro di conoscere la posizione del Sole osservando una zona qualsiasi del cielo. In altre parole, per la differente struttura dei loro occhi, il cielo che vedono loro non è uguale a quello che vediamo noi. I pipistrelli e i piccioni, viaggiatori, hanno un apparato sensoriale simile a quello del radar e in questo senso vedono più realtà di quella che vediamo noi senza i nostri strumenti speciali. Dal punto di vista degli occhi, la testa sembra essere un vuoto invisibile, né chiaro né scuro, che si trova immediatamente dietro a qualsiasi cosa si osservi. Ma in effetti, l'intero campo che si apre davanti ai nostri occhi è una sensazione che avviene nella parte posteriore inferiore della testa, dove si trovano i centri ottici del cervello. Ciò che vediamo davanti a noi è senza alcuna mediazione ciò che l'interno della nostra testa osserva o sente, per cui tutto ciò che si ascolta, si tocca, si assaggia e si odora è un particolare tipo di vibrazione che agisce in rapporto al cervello. È il cervello a tradurre la vibrazione in ciò che si presenta sotto forma di luce, colore, suono, durezza, ruvidezza, sapore, pesantezza. Separate dal cervello, queste vibrazioni sarebbero simili al suono di una mano che applaude da sola o a delle bacchette che suonano su un tamburo senza pelle. Separato dal cervello, il mondo sarebbe privo di luce, colore, peso, solidità, movimento, spazio, tempo e di qualsiasi altro aspetto che potremmo immaginare. Tutti questi fenomeni sono reazioni o interazioni di vibrazioni con una particolare disposizione degli elettroni. Così, le vibrazioni di luce e di calore che provengono dal Sole non sono in realtà luce e calore finché non reagiscono con un organismo vivente, allo stesso modo in cui nello spazio i raggi di luce non sono visibili se non si riflettono su particelle di atmosfera o di polvere. In altre parole, bisogna essere in due per far accadere qualcosa. Come abbiamo visto, un pallone solo nello spazio non ha movimento. Con due, invece, è possibile il movimento lineare. Con tre, il movimento su un piano. E con quattro, il movimento in 3 dimensioni. Lo stesso si può dire per la corrente elettrica. La corrente non può scorrere in un filo se il polo positivo non è collegato a quello negativo. In termini più semplici, non parte se non ha un punto di arrivo. Un organismo vivente è un punto di arrivo separato dal quale non possono esistere le correnti o i fenomeni di luce, calore, peso, durezza e così via. Si potrebbe quasi dire che l'azione magica del cervello consista proprio nell'evocare queste meraviglie dell'universo, in modo simile a un arpista che evoca una melodia dalle corde silenziose. Un esempio ancora più preciso sulla vita come rapporto è il modo in cui si crea un arcobaleno.
L'arcobaleno appare quando tre componenti si trovano in un certo rapporto triangolare: il Sole, il vapore umido dell'atmosfera e un osservatore. Solo se tutti e tre sono presenti e in un'angolazione particolare si avrà il fenomeno arcobaleno. Per quanto possa essere immateriale, l'arcobaleno non è un'allucinazione soggettiva. Può essere verificato da qualsiasi numero di osservatori, anche se ognuno lo vedrà in posizione leggermente differente. Una volta, da bambino, mi misi a rincorrere in bicicletta la coda di un arcobaleno. Fu una sorpresa accorgermi che si allontanava continuamente. Era come cercare di impossessarsi della luna riflessa nell'acqua. Non potevo capire che l'arcobaleno non sarebbe apparso se il Sole, me stesso e il centro invisibile dell'arcobaleno non ci fossimo trovati sulla stessa linea retta. Muovendomi, ero io a cambiare la sua posizione apparente. Un osservatore nella giusta posizione è quindi necessario per la produzione di un arcobaleno, quanto le altre due condizioni, il Sole e il vapore umido. Naturalmente, si potrebbe dire che solo se il Sole e una massa di vapore umido si trovassero, ad esempio in mare, nella posizione giusta, un osservatore che navigasse in linea con loro vedrebbe l'arcobaleno. Ma si potrebbe anche dire che se l'osservatore e il Sole fossero correttamente allineati, ci sarebbe l'arcobaleno solo se nell'aria fosse presente del vapore umido. In qualche modo, dal primo gruppo di condizioni potrebbe sembrare possibile la formazione di un arcobaleno separatamente da un suo osservatore. Pensare che l'uomo non è in realtà implicato nel mondo, che la sua presenza o la sua assenza sono indifferenti, o che possa osservare la realtà in modo indipendente senza trasformarla, è una fantasia. Il mito del mondo fisico, solido e sensibile, che c'è anche se non lo vediamo, va a braccetto con il mito secondo cui ogni osservatore è un io separato, che si scontra con una realtà differente da se stesso. Forse potremmo riuscire ad accettare senza troppe difficoltà un ragionamento di questo genere finché si tratta di arcobaleni e di riflessi, che non sono certo i nostri problemi più importanti. Ma cosa accadrebbe se fossimo sfiorati dall'idea che la nostra percezione delle rocce, delle montagne e delle stelle avviene allo stesso modo? Non sarebbe assolutamente un'idea irragionevole. Non c'è bisogno di tirare in ballo i fantasmi della mente, dell'anima o dello spirito. Si parla solo di una reazione che avviene tra le vibrazioni fisiche e il cervello con i vari organi di senso. E abbiamo detto che gli esseri dotati di cervello sono un aspetto integrale dello schema di cui fanno parte anche la Terra e le stelle. E senza questo aspetto, o polo di corrente, integrale, l'intero universo non potrebbe manifestarsi, allo stesso modo in cui un arcobaleno non potrebbe manifestarsi senza le gocce d'umidità o senza un osservatore. Le nostre resistenze a discorsi di questo genere sono di carattere psicologico. Sono ragionamenti che ci fanno sentire poco sicuri, perché capovolgono un'immagine ormai familiare del mondo nella quale le rocce, soprattutto, sono il simbolo di una realtà dura e inamovibile, e la roccia eterna addirittura una metafora per Dio. La mitologia del XIX secolo ha ridotto l'uomo a un piccolo germe dotato nemmeno della minima importanza, in un universo la cui durata e la cui estensione vanno oltre la nostra immaginazione. Sarebbe uno shock troppo forte, una trasformazione troppo rapida riconoscere che è proprio questo piccolo germe ad evocare ogni cosa con il suo favoloso cervello, fino alle nebulose lontane milioni di anni luce. Tutto ciò che potrebbe forse spingerci a concludere, poco credibilmente, che l'universo non esisteva prima che fosse nato il primo organismo dotato di cervello, cioè che i fenomeni organici e inorganici siano venuti all'esistenza nello stesso momento.
È possibile che tutta la storia geologica ed astronomica sia una semplice estrapolazione, cioè che parli di ciò che sarebbe successo se fosse stata osservata? Forse sì. Ma io azzarderei un'ipotesi più prudente. Il fatto che ogni organismo, per così dire, evochi il proprio ambiente, deve essere considerato insieme al fatto opposto o polare, che sia l'ambiente totale ad evocare l'organismo. Inoltre, l'ambiente o la situazione è spaziale e temporale insieme, più grande e di durata maggiore degli organismi che contiene nel suo campo. È l'organismo ad evocare la conoscenza di un passato prima del suo inizio e di un futuro oltre la sua morte. All'altro polo, l'universo non avrebbe avuto inizio, o non si sarebbe manifestato se a un dato momento gli organismi non ne avessero fatto parte, allo stesso modo in cui in un filo elettrico la corrente non inizia a scorrere dal polo positivo finché il polo negativo non è assicurato. Il principio è lo stesso, sia per i milioni di anni che servono all'universo per polarizzarsi negli organismi, sia per il secondo che basta alla corrente per attraversare un filo lungo 300.000 chilometri. Ripeto che le difficoltà che si trovano nel capire la polarità organismo-ambiente sono di origine psicologica. La storia e la distribuzione geografica di questo mito non sono del tutto accertate, ma da molte migliaia di anni siamo ossessionati da una falsa umiltà. Ci si degrada al livello di semplici esseri venuti in questo mondo per capriccio di Dio o per una combinazione fortuita di forze cieche, e dall'altra si concepisce se stessi come un io personale e separato che lotta per il controllo del mondo fisico. Ci è mancata la vera umiltà di riconoscere che siamo membri della biosfera, dell'armonia di conflitti contenuti nella quale non potremmo nemmeno esistere senza la cooperazione delle piante, degli insetti, dei pesci, degli animali d'allevamento e dei batteri. Allo stesso modo, manchiamo il giusto rispetto verso noi stessi col non riconoscere che io, organismo individuale, sono una struttura di tale favolosa ingegnosità da chiamare all'esistenza l'intero universo. Nel mettere tutto a una distanza tale da poterlo descrivere e controllare, ci si rende orfani sia del mondo circostante che del proprio corpo, lasciando l'io come un fantasma insoddisfatto, alienato, ansioso, colpevole, privo di rapporti e solo. Abbiamo raggiunto una visione del mondo e un tipo di salute mentale aride come una lattina di birra arrugginita su una spiaggia. È un mondo di oggetti, di null'altro che banali come una tavola di formica con le guarnizioni cromate. Lo troviamo immensamente rassicurante. Purtroppo però non rimane fermo come vorremmo e allora dobbiamo difenderlo, anche a costo di spazzar via l'intero pianeta e di trasformarlo un'altra volta in una roccia liscia, levigata e pulita. La vita, infatti, dopo tutto, è soltanto un incidente abbastanza disordinato e caotico in un universo fondamentalmente geologico. Se il figlio dell'uomo chiedesse del pane, gli dareste una pietra? La risposta sarebbe probabilmente sì. Queste non sono semplici controversie con il pensiero scientifico, che tra l'altro oggi è andato molto al di là del tavolo da biliardo di Newton e del mito dell'universo automatico, meccanico e composto di semplici oggetti. È da lì che la scienza vera e propria ha avuto inizio, ma secondo il principio di William Blake, per cui il pazzo che persiste nella sua follia diventa saggio, lo scienziato che persiste nella sua scienza è il primo ad accorgersi dell'obsolescenza dei vecchi modelli del mondo. Apriamo un buon libro standard sulla teoria dei quanti. Il mondo non può essere analizzato correttamente in parti distinte, al contrario deve essere considerato un'unità indivisibile,
nella quale le parti sono valide approssimazioni solo nel limite classico, cioè newtoniano. Così, a livello quantico di precisione, un oggetto non ha proprietà intrinseche, ad esempio onde o particelle, che appartengono soltanto ad esso. Al contrario, condivide mutualmente e indivisibilmente tutte le sue proprietà con i sistemi con i quali reagisce. Inoltre, poiché un dato oggetto, ad esempio un elettrone, si trova a reagire in momenti differenti, che determinano differenti potenzialità, è sottoposto a continue trasformazioni nelle varie forme, ad esempio le onde o le particelle, nelle quali si manifesta. Anche se questa fluidità e questa dipendenza della forma dall'ambiente non era stata scoperta prima dell'avvento della teoria dei quanti, a livello delle particelle elementari in fisica, esse non sono insolite. Nelle scienze come la biologia, che si occupano di problemi complessi. Così, in condizioni ambientali adatte, un batterio può svilupparsi nello stadio di spora, che ha una struttura completamente diversa, e viceversa. C'è poi l'altro lato dell'immagine, complementare, presentato dal grande biofisico Erwin Schrödinger. Non è possibile che questa unità di conoscenza, di sentimento e di scelta che definiamo me stesso sia venuta all'esistenza dal nulla un certo momento di non molto tempo fa. Questa conoscenza, questo sentimento e questa scelta sono essenzialmente eterni, immutabili e numericamente uno in tutti gli uomini, anzi in tutti gli esseri sensibili. Ma non nel senso che tu sia una parte, un pezzo di un essere infinito ed eterno, un aspetto o una modificazione di esso, come era nel panteismo di Spinoza. In questo caso rimarrebbe la solita domanda senza risposta: quale parte, quale aspetto sei tu? Che cosa oggettivamente ti differenzia dagli altri? Per quanto inconcepibile possa sembrare alla ragione comune, tu, come tutti gli altri esseri coscienti in quanto tali, sei tutto in tutto. Quindi la vita che si sta vivendo non è semplicemente una parte dell'intera esistenza, ma è in un certo senso il tutto. Solo che questo tutto non è costituito in modo tale da poter essere osservato con un unico sguardo. L'universo sottintende l'organismo e ogni singolo organismo sottintende l'universo. Lo sguardo della nostra attenzione ristretta e limitata, alla quale è stato insegnato di confondere ciò che si vede di sfuggita con cose separate, deve in qualche modo essere aperto alla visione completa, come Schrödinger suggerisce più avanti. Così potrete gettarvi o distendervi sulla madre terra, con la certezza di essere voi uno con lei e lei una con voi. Siete stabili come lei, invulnerabili come lei, anzi 1000 volte di più. Come è sicuro che un giorno vi ingoierà, così è sicuro che vi farà rinascere a nuove difficoltà e nuove sofferenze. E non solo un giorno, ogni giorno, anche oggi, vi dà alla luce non una volta, ma migliaia e migliaia di volte, allo stesso modo in cui ogni giorno vi ingoia 1000 volte. Eternamente, sempre, c'è solo l'adesso, un solo e unico adesso. Il presente è l'unica cosa che non ha fine. E allora, subito dopo aver detto qualcosa di nuovo, ci si sente chiedere quali sono i vantaggi che può portare. Sembra strano, ma è quello che accade inevitabilmente parlando con chi è stato educato in un ambiente protestante. Cattolici, induisti, buddisti, musulmani e taoisti capiscono che l'idea o la contemplazione è buona in sé, se non è addirittura il bene supremo, la visione beata
attraverso la quale tutti gli esseri si assorbono eternamente nella conoscenza e nell'amore di Dio. Questa possibilità non sembra trovare di buon grado i protestanti, tanto che una delle loro preghiere ufficiali chiede, per coloro che vanno in paradiso, la garanzia della continua crescita nel tuo amore e nel tuo servizio. Dopotutto, non si può fermare il progresso. Anche il paradiso deve essere una comunità che cresce. La ragione, suppongo, sta nel fatto che il protestantesimo moderno, soprattutto nelle sue forme liberali e progressiste, è la religione più influenzata dalla mitologia del mondo degli oggetti e dalla visione dell'uomo come un io separato. L'uomo, definito e vissuto in questo modo, è naturalmente incapace di provare piacere e soddisfazione, tranne che nelle capacità creative. Ingannato dall'illusione di essere la fonte responsabile e indipendente delle proprie azioni, non riesce a spiegarsi perché non fa quello che dovrebbe fare. La società che lo definisce separato non riesce a convincerlo a comportarsi come se ne facesse parte. I sentimenti di colpa diventano cronici e si tentano gli sforzi più disperati per calmare la voce della coscienza. Gli ospedali, i movimenti per la pace, i programmi per l'assistenza ai paesi sottosviluppati, l'istruzione gratuita e tutta la filosofia del benessere nascono da questi sforzi. La nostra maledizione è però che più queste iniziative eroiche e ammirevoli hanno successo, più nascono problemi nuovi e difficili da risolvere. Anzitutto, pochi di noi hanno mai riflettuto a fondo su quale maggiore benessere sperare con questi tentativi. Dopo aver nutrito gli affamati, vestito gli ignudi e dato una casa senza tetto, cosa dovremmo fare? Forse i nostri sforzi dovrebbero permettere agli sfortunati di aiutare chi è ancora più sfortunato? Oppure dovremmo convertire gli indiani e gli africani in una grande bourgeoisie, in modo tale che anche i bengalesi e gli zulù possano avere il privilegio di prendere parte alla nostra corsa di topi, comprando tutti gli elettrodomestici e un televisore per tenersi al passo coi tempi? Alcuni anni fa un mio amico, passeggiando per le piantagioni di tè vicino a Darjeeling, vide che in una parte dei campi le piante erano morte. Chiese perché e gli dissero che il proprietario si era sentito così in pena per le condizioni di povertà dei suoi contadini che aveva deciso di pagarli il doppio. Così i contadini si erano messi a lavorare per metà del tempo e questo aveva avuto conseguenze disastrose proprio nella stagione in cui le piante dovevano essere curate tutti i giorni. Il mio amico parlò di questo problema a un comunista indiano. La sua soluzione fu di pagare il doppio gli operai e di costringerli a lavorare. Poi ne parlò con un uomo d'affari americano. Secondo lui, oltre che pagare il doppio gli operai, il proprietario avrebbe dovuto installare una radio nelle loro case. Nessuno sembrava rendersi conto che per quei lavoratori passare il tempo senza far nulla valeva più dei soldi. È difficile per dei rigidi attivisti capire che i grandi problemi sociali ed economici del mondo non possono essere risolti solo attraverso i tentativi e la tecnica. Non potrà mai venire un estraneo come Babbo Natale a mettere le cose a posto, soprattutto il nostro tipo di estraneo, il quale, non avendo ragione di appartenere al mondo, sembra sempre qualcuno che viene a interferire. Egli non sa cosa vuole e quindi tutti sospettano che attaccate ai suoi doni ci siano delle corde che arrivano chissà dove. Solo sapendo cosa si vuole ed essendo soddisfatti si può essere creduti. Altrimenti i propri desideri non hanno limiti e diventa difficile sapere come comportarsi con una persona simile. Nulla soddisfa un individuo che non sa godere delle cose. Con questo non voglio dire che le grandi corporazioni americane ed europee siano guidate da furfanti avidi di denaro
che vivono nel lusso alle spese di tutti gli altri. Tutto diventa più chiaro se ci si accorge, con compassione e dolore, che la maggior parte dei nostri uomini più ricchi e più potenti sono prima abbindolati e poi messi in schiavitù in modo simile ai carcerati che dovevano camminare in cerchio per azionare un mulino. Nessuno, tranne rarissime eccezioni, ha la più pallida idea di come spendere e godersi i soldi. Se io fossi stato un pagano, avrei reso lode al vino rosso. I miei schiavi avrebbero lavorato nei vigneti e io avrei bevuto il vino. Ma Higgins è un pagano e i suoi schiavi sono grigi e smagriti, che possa bere del latte tiepido esattamente 2 volte al giorno. La verità, forse, è che i nostri sforzi per i diritti civili, per la pace nel mondo, per il controllo delle nascite, per la conservazione delle risorse naturali e per l'assistenza ai popoli affamati, per quanto siano necessari, anziché costruire, finiranno col distruggere, se continueranno ad essere portati avanti come si fa oggi. Per come stanno le cose, da parte nostra non abbiamo nulla da offrire. Se non riusciamo nemmeno a goderci le nostre ricchezze e il nostro modo di vita, non ci si potrà riuscire in nessun altro posto. Darebbero solo quella scossa di energia e di speranza che la metedrina e altre droghe simili danno nei momenti di estremo esaurimento. La pace può essere data solo da chi ha pace e l'amore solo da chi ama. Nessun atto di amore può nascere da un sentimento di colpa, di paura o di insincerità, e allo stesso modo nessun valido piano per il futuro può essere fatto da chi non sa vivere adesso. L'individuo separato non è mai soddisfatto. Vive nella continua speranza e nell'attesa del domani, perché sin da piccolo, quando la sua inconsapevole avversione per i doppi legami veniva messa a tacere con i giocattoli, è stato educato in questo modo. Se vogliamo trovare nella nostra cultura un esempio di religione popolare, osserviamo i riti di Babbo Natale. Prima dell'inizio dell'Avvento, che dovrebbe essere un periodo di 3 o 4 settimane di digiuno in preparazione alla festa, le strade sono addobbate, i negozi risplendono di decorazioni per esporre a festa i regali e ovunque si ascoltano canti di Natale, così che, già molto prima del 25 dicembre, tutti sono stanchi del venite adoremus. Nella maggior parte delle case gli alberi sono già addobbati e illuminati e man mano che la grande campagna va avanti si riempono di pacchi e pacchetti multicolori, avvolti da nastri scintillanti, che sembrano contenere regali per un principe. Nelle scuole e negli uffici la festa di Natale si tiene prima della chiusura per la ricorrenza vera e propria, così, alla vigilia, i festeggiamenti raggiungono il punto più alto. Ma ci sono ancora i pacchi sotto l'albero e le calze sul caminetto. Quando finalmente viene il gran giorno, i bambini diventano frenetici, difficilmente riescono ad aspettare la colazione e senza aver dormito per la maggior parte della notte fanno a pezzi pacchetti dorati e argentati come se contenessero l'elisir della vita o la pietra filosofale. Prima di mezzogiorno la stanza sembra come se un camion pieno di carta straccia fosse andato a sbattere contro un magazzino di oggetti a basso prezzo, lasciando un mare di pezzi di cartone, trucioli, carta da pacchi, fiocchi, cravatte, bambole parlanti, treni elettrici montati a metà, tute spaziali, bombe atomiche di plastica, tavolette di torrone, centinaia di pezzi del traforo, ornamenti dell'albero distrutti, automobili in miniatura, pistole ad acqua, bottiglie di whisky e palloni. Un'ora più tardi i bambini già singhiozzano o piangono e devono essere portati via per cercare di rimettere a posto il disordine e di fare spazio per la cena. Gli altri giorni di vacanza sono trascorsi tra i dolori di stomaco, i raffreddori e le influenze. Poi, la notte dell'anno nuovo, gli adulti si stordiscono per dimenticare il tutto. Descrivere tutto questo è divertente, ma la cosa più importante è vedere come tutte le attese falliscano.
La ragazza era bellissima, ma il ragazzo era impotente. Ma poiché da qualche parte deve pure esserci qualcosa, l'attesa si riaccende e ci fa andare avanti fino alla caramella dorata che verrà alla fine. Cos'è? I bambini lo sapevano bene prima di essere catturati dalla corsa dei topi. Uno dei più bei regali che ho avuto per Natale è stato un anellino con un diamante di vetro. L'ho avuto per caso. Era in una di quelle scatole che si regalano da noi per Natale. Mi sedetti davanti al camino con quell'oggetto incantato e mi misi a rivoltarlo tra le mani per osservare i colori creati dai riflessi di luce. Sapevo di aver trovato l'anello di Salomone, con cui egli chiamava i djinn e gli spiriti demoniaci dalle ali di bronzo. Non volevo chiamarli anch'io. Per me era sufficiente trovarmi in quell'atmosfera, ad osservare gli esseri magici venire alla vita tra le fiamme del fuoco e sentire di essere in contatto con il mondo immortale del paradiso. Una delle cose più sintomatiche della nostra salute mentale, alla lattina di birra arrugginita, è che la nostra cultura produce pochissimi oggetti magici. L'arte della gioielleria non è ricercata ed è poco interessante. L'architettura è quasi completamente priva di vivacità, ossessionata com'è dal dover costruire scatole di vetro. I libri per bambini sono scritti da signore serie con 3 nomi, ma senza un pizzico di fantasia. Le cerimonie potenzialmente magiche della Chiesa cattolica sono borbottate più rapidamente possibile, oppure razionalizzate con l'aiuto di un commentatore. Il dramma o il rito nel comportamento quotidiano sono considerati atteggiamenti o maleducazione e le maniere sono diventate indistinguibili dal manierismo, con il quale non hanno nulla a che vedere. Non produciamo nulla che si possa paragonare ai grandi tappeti orientali, ai vetri, alle mattonelle e ai libri miniati persiani, ai lavori in pelle arabi, agli intarsi spagnoli, ai tessuti indiani, alle porcellane e ai ricami cinesi, alle lacche e ai broccati giapponesi, agli arazzi francesi e alla gioielleria inca. Abbiamo però piccoli apparecchi elettronici che sono impercettibilmente diversi dai gioielli veri. Questo accade non solo perché abbiamo troppa fretta e non abbiamo il senso del presente, non solo perché non sappiamo affrontare il particolare tipo di lavoro che richiederebbero queste cose, e non solo perché preferiamo i soldi alle cose materiali. La verità è che abbiamo completamente spogliato il mondo del senso magico. Abbiamo perso perfino la visione del paradiso e i nostri artisti e artigiani non sanno più riconoscere le sue forme. Questo è il prezzo che paghiamo per voler controllare le cose dal punto di vista dell'io, per il quale tutto ciò di cui si fa esperienza è un oggetto estraneo, un nient'altro che. Tornare indietro sarebbe sentimentale e impossibile. I bambini rimangono in contatto col paradiso fino a che non apprendono l'inganno dell'io. E lo stesso è vero per le culture che, secondo i nostri parametri, sono più primitive e quindi più infantili. Se, dopo aver capito almeno in teoria che il gioco dell'io è un inganno e che fondamentalmente io e l'universo siamo uno, qualcuno mi chiedesse: e allora qual è il prossimo passo, l'applicazione pratica? Io risponderei che le cose assolutamente vitali sarebbero rendere più solide le proprie conoscenze, diventare capaci di provare piacere per ciò che si ha e di vivere nel presente, e la disciplina che ciò presuppone. Senza di questo non si può dar nulla né alla causa della pace o dell'integrazione razziale, né agli indiani e ai cinesi che muoiono di fame, e neppure agli amici più vicini. Senza di questo l'impegno sociale diventa semplice confusione e tutti i programmi per il futuro rappresentano la pianificazione del disastro. Ma la giusta via non è tornare indietro.
Allo stesso modo in cui la scienza supera la sua visione puramente atomistica e meccanica attraverso altra scienza, il gioco dell'io deve essere superato attraverso una maggiore consapevolezza di se stessi. Non si può riuscire a liberarsi dalla sensazione di essere separati per mezzo di un cosiddetto atto di volontà, o cercando di dimenticare se stessi, o assorbendosi in altri interessi. Ecco perché le prediche moraliste sono un fallimento. Generano soltanto ipocriti astuti, gente in cui vengono inculcati sentimenti di vergogna, di colpa, di paura, e che quindi costringono se stessi a comportarsi come se realmente amassero gli altri, tanto che le loro virtù sono spesso più distruttive e causano più risentimento dei loro vizi. Un progetto inglese di servizio sociale, curato da donne zelanti e formidabili, la Charity Organization Society, (S), era conosciuto tra i poveri come cringe o starve, umiliati o digiuna. Il filosofo taoista Chuang Tzu definiva questi sforzi controproducenti come battere i tamburi in cerca del fuggitivo, o come diremmo oggi, come se la polizia andasse in cerca di una banda di ladri con le sirene accese. Oppure, secondo il detto indiano, è come cercare di non pensare alla scimmia mentre si prende la medicina, in base alla superstizione popolare secondo la quale pensando a una scimmia si rende inefficace la medicina. Quello che tutti gli sforzi di questo genere ci insegnano è che non funzionano, perché più ci si comporta senza avidità o paura, più ci si accorge di farlo proprio per avidità o paura. I santi hanno detto più volte di essere dei vili peccatori, riconoscendo che la loro aspirazione alla santità è motivata dal peggiore dei peccati, l'orgoglio spirituale, il desiderio di ammirare se stessi come chi ha avuto più successo nell'arte dell'amore e dell'altruismo. Alla base di questo fatto sta un abisso di circoli viziosi. Il gioco dell'io sono più penitente di te, o il mio orgoglio nell'essere umile è peggiore del tuo. C'è un modo per non essere coinvolti nell'egocentrismo? Io sono meno egocentrico di te, io sono un egocentrico peggiore di te, io capisco meglio di te che tutto ciò che si fa è egocentrico. Il gioco dell'io sembra riaffermarsi continuamente in tutti i modi possibili. Ma nel portare avanti questo gioco, nel diventare più coscienti di essere coscienti, più consapevoli di non poter star su senza che qualcuno o qualcosa di diverso da me stesso stia giù, ci si accorge chiaramente che io, per poter star bene, dipendo dal tuo star male. Non potrei mai sapere di appartenere al gruppo dei buoni o dei giusti senza l'aiuto di un gruppo di cattivi e di dannati. Come può un gruppo conservare il proprio io collettivo senza assaporare le discussioni da salotto sulla condotta disdicevole degli altri? La stessa identità dei razzisti del Sud si basa sul contrastarsi con gli sporchi negri. A loro volta gli altri pensano che in realtà siano loro ad avere ragione e nutrono il proprio io collettivo con conversazioni indignate sui conformisti, i filistei e la maledetta borghesia. Perfino San Tommaso d'Aquino fece osservare che parte della beatitudine dei santi del paradiso consiste nell'osservare dall'alto la giustizia che viene fatta dei peccatori condannati alle torture dell'inferno. Per vincere c'è bisogno di chi perde, per essere santi di chi pecca e per essere saggi di chi è idiota. Così sarà finché l'unica molla della vita rimane il valere qualcosa o l'essere qualcuno, un piccolo Dio distinto e separato da tutti gli altri. In realtà posso definire me stesso solo basandomi su ciò che è diverso da me. Non importa se il diverso è qualcosa che secondo una certa scala di valori è più in alto o più in basso di me. Se è più in alto c'è la spinta dell'autocommiserazione, se è più in basso quella dell'orgoglio. Il mio essere me stesso va insieme al vostro essere voi stessi. Come disse un grande rabbi cassidico,
Se io sono io, perché tu sei tu, e se tu sei tu, perché io sono io, allora io non sono io e tu non sei tu. Noi siamo qualcosa in comune tra ciò che Martin Buber ha chiamato io e tu, e io e ciò. Il magnete che si estende tra due poli, tra me stesso e quello che appare diverso da me. Questo è teoricamente innegabile, ma la cosa più importante è come superare la sensazione di essere tenuto al di fuori di tutto ciò che è diverso da me, di essere solo me stesso, un organismo scagliato in una competizione e in un conflitto inevitabili con quasi tutti gli oggetti della mia esperienza. Ci sono innumerevoli ricette per mettere in atto questo progetto e quasi tutte hanno qualcosa per cui essere raccomandate. La meditazione yoga, la danza sufi, la psicoterapia, il buddismo zen, i metodi di preghiera ignaziani, salesiani ed esicasti, l'uso di prodotti chimici che trasformano la coscienza come l'LSD e la mescalina, lo psicodramma, la dinamica di gruppo, le tecniche di consapevolezza sensoriale, il quaccherismo, gli esercizi di Gurdjieff, le terapie di rilassamento, il metodo di Alexander, il training autogeno e l'autoipnosi sono alcuni di questi metodi. Ma la difficoltà delle discipline è che nel momento in cui se ne diventa seriamente coinvolti, ci si trova inscatolati nel gruppo dei giusti, che può definire se stesso solo escludendosi dal gruppo di chi sbaglia. In questo modo, tutte le religioni e tutti i culti sono sconfitti in partenza. E lo stesso è per i progetti che si definiscono non religiosi o religioni universali e giocano al gioco del io sono meno esclusivo di te. È così che tutte le religioni e le non religioni, fondate tutte in nome della fratellanza e dell'amore universale, sono inevitabilmente causa di divisioni e di controversie. Cos'è, ad esempio, più difficile da realizzare in termini di politica concreta, dell'idea di una società veramente democratica e priva di classi? Le origini storiche di questo movimento sono mistiche. Risalgono a Gesù, a San Paolo, a Eckhart, a Tauler, agli anabattisti, ai livellatori, ai fratelli del libero spirito e al loro ripetere che tutti gli uomini sono uguali al cospetto di Dio. Sembra quasi che vivere significhi per forza essere in lotta, o perlomeno differenti e in contrasto con qualcosa d'altro. In questo senso, chi non combatte la sua battaglia non ha un'identità personale e chi non è egoista non ha io. Nulla unisce una comunità più di una causa comune contro un nemico esterno, ma nel momento in cui questo accade, il nemico diventa ciò su cui poggia l'unione sociale. Così società più grandi hanno bisogno di nemici più grandi e alla fine ci si viene a trovare nella situazione di pericolo in cui viviamo oggi, quando il mondo è diviso praticamente in due campi. Se gli alti ufficiali di entrambe le parti in causa fossero solo un po' più intelligenti, si accorderebbero segretamente per cercare di mantenere il conflitto entro limiti accettabili. Si chiamerebbero con gli appellativi peggiori, ma si asterrebbero da gettare bombe. Oppure, se insistono che deve esserci almeno una quantità minima di guerra per tenere in esercizio gli eserciti, la restringerebbero a conflitti locali in paesi non importanti. Voltaire avrebbe dovuto dire che se il diavolo non fosse esistito, sarebbe stato necessario inventarlo. In ogni caso, più è chiaro che vivere vuol dire trovarsi in conflitto e inseguire il solo interesse personale, più si è costretti a riconoscere di avere bisogno di nemici su cui poggiarsi. Allo stesso modo, tanto maggiore è la risolutezza con cui si osserva in profondità la domanda chi, che cosa sono io, tanto più inevitabile diventa accorgersi di non poter essere nulla se separati dalle altre cose. E ancora, più si va in cerca della perfezione
o della padronanza completa della morale, dell'arte o dello spirito, più ci si accorge di giocare al vecchio gioco dell'io, anche se in una versione più raffinata e più nobile, e che il raggiungimento di qualsiasi vetta appare a se stessi e agli altri solo in contrasto al fallimento di qualcun altro. La prima reazione, appena ci si rende conto di questo, è come di paralisi. Si è in trappola, nel peggiore dei double bind di cui parlavamo prima, perché diventa chiaro che qualsiasi direzione si possa prendere implica e quindi evoca quella opposta. Se decidi di essere un Cristo, ci sarà un Giuda che ti tradirà e una folla che ti crocifiggerà. Se decidi di essere il diavolo, gli uomini si uniranno contro di te nel più grande e fraterno amore. La prima reazione può essere un semplice all'inferno. L'unica possibilità sembra sia lasciar perdere tutti i tentativi e farsi assorbire dalle banalità o cercare di uscire dal gioco con il suicidio o con la psicosi, trascorrendo il resto dei propri giorni a blaterare in una casa di cura. Ma c'è un'altra possibilità. Anziché cercare di uscirne fuori, ci si può chiedere qual è il significato della trappola. Cosa c'è alla base della sensazione di essere paralizzati e incapaci di sfuggire a un gioco le cui regole sono tutte doppi legami e in cui tutto si muove autodistruggendosi? Una profonda e intensa esperienza dello stesso doppio legame che ci è stata imposta nell'infanzia, quando la società ci ha detto che dobbiamo essere liberi, responsabili e buoni. Il senso di paralisi è la nascente realizzazione che tutto ciò non ha senso e che il proprio io indipendente è una fantasia. Semplicemente non c'è, né per fare qualcosa, né per essere continuamente pressato da forze esterne, e neppure per cambiare le cose o sottomettersi al loro cambiamento. Il senso dell'io, che avrebbe dovuto identificarsi con l'intero universo della propria esperienza, è stato invece tagliato fuori ed isolato, come un osservatore distaccato di quell'universo. Nel capitolo precedente abbiamo visto in che modo questa unità tra l'organismo e l'ambiente è un fatto fisico, ma quando si sa con certezza che il proprio io è una finzione, ci si sente l'intero processo e l'intero modello della vita. Conosciuto e conoscitore diventano una sola conoscenza, e lo stesso avviene per le esperienze. Ogni organismo testimonia ciò da un punto di vista e in modo differente, perché ogni organismo è l'universo che fa esperienza di se stesso in un'infinita varietà di forme. Non serve allora cadere nella trappola che questa esperienza appronta per chi crede in un Dio esterno e onnipotente, la tentazione di pensare «io sono Dio», in quel senso, e di aspettarsi di essere adorati e obbediti da tutti gli altri organismi. Ricordiamo anzitutto che un'esperienza di questo genere non può essere costretta ad accadere con un atto della propria volontà fittizia, a meno che, alla fine, tutti gli sforzi tentati per cercare di essere un gradino più in alto dell'universo rivelino la loro inutilità. Non cercate di liberarvi della sensazione dell'io. Consideratela, finché dura, un aspetto o un gioco dell'intero processo, come una nuvola o un'onda, il sentir caldo o il sentir freddo, e come qualsiasi cosa che accade da sola. Liberarsi del proprio io è l'ultima possibilità che rimane all'invincibile egoismo. Finirebbe col confermare e col rinforzare la realtà di quella sensazione. Quando invece la sensazione di essere separati è vissuta come tutte le altre, svanisce dimostrandosi il miraggio che è in realtà. Ecco perché non sono del tutto convinto dei vari esercizi spirituali, della meditazione e dello yoga, che alcuni considerano essenziali per liberarsi dall'io. Quando sono praticati con lo scopo di raggiungere l'illuminazione o il risveglio spirituale, rinforzano l'illusione che l'io possa essere strappato
e gettato da qualche parte. Ovviamente non c'è nulla di sbagliato nel meditare per meditare, come nel sentire musica per sentire musica, ma se andate ai concerti per cultura o per elevare la vostra mente, siete sordi come gli stipiti di una porta. Se, quindi, mi chiedeste come superare la sensazione dell'io, io vi chiederei perché vorreste farlo. Se mi deste la risposta più onesta, e cioè che il vostro io si sentirebbe meglio nella condizione più elevata e spirituale, che vivrebbe nel trascendere se stesso, vi accorgereste che voi, in quanto io, siete una finzione. Vi sentireste una cipolla, strato dopo strato, inganno dopo inganno, vi sbuccereste e alla fine non trovereste nessun seme, nessun nucleo. E questo è il punto, scoprire che l'io è una finzione, un muro di difesa intorno a un muro di difesa, intorno a nulla. Non si può neppure volersene liberare e neppure volere volerlo. Capito questo, vi accorgerete che l'io è esattamente quello che vorrebbe non far vedere di essere. Lungi dall'essere il centro libero della personalità, è un meccanismo automatico, inculcato sin dall'infanzia dall'autorità sociale, con l'aggiunta forse di un pizzico di ereditarietà. È questo che può dare la sensazione temporanea di essere una marionetta che danza irresponsabilmente, nel vero senso della parola, perché è tirata da corde sconosciute che giungono molto lontano. A questo punto l'io può riaffermarsi con il gioco pericoloso del non posso far nulla per me stesso. Si divide in due parti e fa finta di essere vittima di se stesso. Guarda, sono solo un ammasso di riflessi condizionati. Non devi prendertela con me se agisco come voglio io. Al che la risposta potrebbe essere: beh, anche noi siamo marionette, quindi non devi lamentarti se ce l'abbiamo con te. Ma chi è a non doversi innervosire o lamentare, come se ci fosse una possibilità di scelta? L'io sopravvive sopportando passivamente il comportamento automatico di me stesso e degli altri. Di nuovo, come se ci fosse la possibilità di scegliere, da parte del sé testimone di tutto ciò che accade, tra il mettersi dalla parte delle cose o attaccarle violentemente. Ciò che accade è che l'io, frustrato, si ritira nell'ultima roccaforte rimasta indipendente, conservando la propria identità come semplice osservatore, forse sofferente, di tutto ciò che accade. Là si compatisce o si consola come una marionetta in mano al destino. Ma se ci si accorge che questo è un altro sotterfugio, si è vicini alla chiarificazione totale. Si traccia una linea di demarcazione tra tutto ciò che accade a me, compresi i miei sentimenti e le mie sensazioni, da una parte, e me stesso come osservatore cosciente dall'altra. Non è facile a questo punto accorgersi che quella linea è immaginaria e che essa, insieme al testimone che le sta dietro, fa parte del vecchio processo di falsificazione che abbiamo appreso automaticamente nella nostra infanzia. È la solita vecchia spaccatura tra conoscitore e conosciuto, la solita vecchia divisione tra l'organismo ambiente e il meccanismo di feedback dell'organismo, cioè la sua coscienza. Se quindi da una parte non ho possibilità di scelta per quanto riguarda ciò che mi accade, dall'altra, come osservatore, non ho ugualmente possibilità di scelta, cioè possibilità di accettare o di rifiutare quel che mi accade. Io accetto, rifiuto e testimonio nello stesso modo automatico in cui le cose accadono o in cui le mie emozioni riflettono la struttura chimica del mio corpo. Ma proprio nel momento in cui si ha la sensazione di stare lì per diventare una marionetta, tutto salta in aria. Non c'è un destino, infatti, se non c'è nessuno che deve essere destinato. Non c'è una trappola se non c'è nessuno che deve essere catturato. E in effetti non esistono obblighi passivi se non esiste la libertà di scelta. La sensazione di comportarsi involontariamente può essere conosciuta solo in contrasto a quella di comportarsi volontariamente.
Così, quando questa linea tra me stesso e ciò che mi accade si dissolve, e per l'io non rimangono punti di appoggio nemmeno come spettatore passivo, non mi trovo nel mondo, ma sono un mondo, che non è opprimente né misterioso. Ciò che accade non è automatico né arbitrario, semplicemente accade. Tutti gli eventi sono mutualmente dipendenti tra loro, in modo incredibilmente armonioso. Tutto va con ogni quello. Senza l'altro non esiste il sé, e senza là non esiste qua. È in questo senso che il sé è l'altro e il qua è là. La nascita di questa nuova percezione di se stessi è divertente e un po' sconcertante insieme. È come il momento in cui per la prima volta si scopre come si fa a nuotare o ad andare in bicicletta. Si ha la sensazione di non fare qualcosa in prima persona, ma che in qualche modo la cosa accada per conto proprio, e ci si chiede se questa sensazione si perderà. Questo in effetti accade se ci si vuole attaccare ad essa con tutte le forze. Come contrasto immediato rispetto al vecchio modo di percepire le cose, c'è in effetti una certa passività. Sembra di essere una foglia spinta dal vento. Ma questo è vero soltanto finché ci si accorge di essere sia la foglia che il vento. Il mondo al di fuori della mia pelle è me stesso, quanto il mondo all'interno. Si muovono insieme, inseparabilmente. In un primo momento potrebbe sembrare di perdere il controllo, perché il mondo esterno è molto più vasto di quello interno, ma presto ci si accorge di poter benissimo andare avanti nelle attività quotidiane, come il lavorare e il prendere decisioni, che anzi sembrano diventare di minor peso. Il corpo non è più un cadavere che l'io deve animare e trascinarsi appresso. Sembra quasi che sia il suolo a sostenerti e che salendo su una montagna sia la montagna a sollevarti. L'aria entra ed esce da sola dai polmoni e anziché guardare e sentire, la vista e il suono vengono per conto proprio. Gli occhi vedono e le orecchie ascoltano, allo stesso modo in cui il vento soffia e l'acqua scorre. Lo spazio diventa la tua mente. Il tempo ti porta con sé come un fiume che non scorre mai al di fuori del presente. Più va avanti, più è fermo, e non c'è bisogno di trascorrerlo lottando, non sapendo cos'altro fare. Non c'è nemmeno più bisogno di chiedersi qual è il valore o lo scopo di questo nuovo modo di vedere la vita. A cosa serve l'universo? Che applicazione pratica possono avere 1.000.000 di galassie? Nel non aver valore che sta il valore. Può sembrare un paradosso, ma è così. A cosa serve, ad esempio, suonare? Se si suona per far soldi, per essere migliori di un altro artista, per essere una persona di cultura o per elevare la propria mente, in realtà non si suona, perché la mente non sta con la musica, non si vibra insieme alla musica. In quel caso, suonare o ascoltare musica diventa un lusso, un di più, una perdita di tempo e di soldi per ricercare dei semplici schemi sonori. Cosa dovremmo pensare di una società che non ha posto per la musica e che non tiene conto della danza e di tutte le altre attività non collegate direttamente con i problemi pratici della sopravvivenza? Ovviamente, una società di questo tipo sopravviverebbe senza scopo, a meno che qualcuno non iniziasse in qualche modo a trovare piacere nei doveri fondamentali del coltivare la terra, costruire case e oggetti, reclutare soldati e cucinare. Ma in quel momento il problema di uno scopo della sopravvivenza sarebbe dimenticato. I compiti sarebbero eseguiti solo per il piacere di farli. Le fattorie comincerebbero a sembrare giardini, le case, costruite in modo più intelligente, si coprirebbero di tetti interessanti e di ornamenti misteriosi. Le armi sarebbero intagliate con disegni strani, i falegnami impiegherebbero più tempo a rifinire i loro lavori e i cuochi diverrebbero buongustai. Un'opera filosofica cinese, Il segreto del fiore d'oro, dice:
Quando lo scopo si impiega per raggiungere la mancanza di scopo, si afferra la cosa. Una società che sopravvive senza scopo, infatti, non prende provvedimenti particolari per non avere scopi, cioè per azioni che non mirano direttamente alla sopravvivenza e che non soddisfano interamente se stesse nel venire compiute nel presente, senza implicare necessariamente una ricompensa futura. Indirettamente e non intenzionalmente, un comportamento di questo genere sarebbe comunque utile per la sopravvivenza in quanto potrebbe dare uno scopo all'esistenza, anche se, appunto, solo se non è messo in pratica per questa ragione. Giocare per rilassarsi e prepararsi al lavoro non è giocare, e nessun lavoro è fatto nel modo giusto se non è anch'esso una forma di gioco. Liberarsi dal doppio legame del devi sopravvivere vuol dire accorgersi che la vita è fondamentalmente gioco. La difficoltà sta nel fatto che l'idea di gioco ha due significati diversi che spesso vengono confusi. Da una parte, fare qualcosa solo per gioco vuol dire essere superficiali e falsi. Qui, anziché gioco, si dovrebbero usare i termini giocattolo o trastullo. Ma se una donna mi dicesse ti amo, chiederei, dici sul serio o stai giocando con me? Non sarebbe giusto. Dopotutto, infatti, se il nostro rapporto deve andare avanti, io spererei che non sia seria e che voglia giocare con me. La domanda giusta sarebbe: sei sincera o ti stai prendendo gioco di me? La sincerità è migliore della serietà. Chi mai vorrebbe essere amato in modo solenne? Allo stesso modo, c'è una forma di gioco che non è per nulla falsa, come quella di Segovia quando suona la chitarra, di Laurence Oliver quando recita la parte di Amleto e naturalmente di qualcuno che suona l'organo in una chiesa. È in questo senso che San Gregorio di Nazianzio diceva del Logos, la saggezza creativa di Dio. Il Logos gioca lassù, muovendo il mondo avanti e indietro, come vuole, in tutte le sue forme. E all'altro capo della terra, il maestro zen giapponese Hakuin, nel canto e nella danza sta la voce della legge. In modo simile, anche il Vedanta vede il mondo come lila e maya del sé. Lila significa gioco e maya ha il complesso significato di illusione, dal latino ludere, giocare, magia, potere creativo, arte e misura, come quando si danza o si fa un disegno secondo una certa scala o misura. Da questo punto di vista, l'universo in generale e il gioco in particolare sono in un certo senso senza significato, cioè non indicano, come le parole e i simboli, qualcosa al di là di se stessi, allo stesso modo in cui una sonata di Mozart non contiene messaggi morali o sociali e non cerca di ricreare i suoni naturali del vento, dei tuoni o del canto degli uccelli. Quando io produco il suono acqua so cosa voglio dire, ma cosa vuol dire l'intera situazione, cioè io che produco il suono e tu che lo capisci? Qual è il significato di un pellicano, di un girasole, di un riccio di mare o di una galassia? Oppure di A più B uguale B più A? Sono tutti modelli, schemi danzanti di luce e di suono, di acqua e di fuoco, di ritmo e di vibrazione, qualcosa di simile a trummular, trummular trilip, lipsible, lipsible lipl, dim triken mitrummi, lum gum plucus ummi, stormugle burbdura bip. Oppure, come disse Sir Arthur Eddington sulla natura degli elettroni, noi immaginiamo gli atomi avvolti da girandoli di elettroni che si muovono in tutte le direzioni, scontrandosi e rimbalzando tra loro. Gli elettroni liberi che si distaccano da queste girandole si muovono a una velocità 100 volte maggiore, curvandosi intorno agli atomi, con slittamenti e spazi sottili come un capello. Lo spettacolo è così affascinante
che forse abbiamo dimenticato il giorno in cui volevamo sapere cosa fosse un elettrone. Questa domanda non ha mai trovato risposta. Qualcosa di sconosciuto fa non si sa bene cosa. Ecco fin dove giunge la nostra teoria. Non è certo una teoria particolarmente illuminante. Da qualche parte ho letto: The slitty toes did gear and gimbal in the web. C'è la stessa impressione di attività, c'è la stessa indefinitezza sulla natura e sull'attività di ciò che agisce. Il problema nasce proprio perché lo spettacolo è così affascinante. Il mondo è un incantesimo, fascinum in latino, un sortilegio, una magia, un arabesco, dalla trama così magnificamente intrecciata che le sue maglie ci attirano in uno stato di coinvolgimento tale da farci dimenticare che sia un gioco. Siamo affascinati al punto che il sì o il no nei confronti del mondo si trasformano in amore e odio, in piacere e terrore, in orgasmo estatico e grida stridenti, creati dal contrasto tra l'attività e l'inattività, il bianco e il nero, pulsanti, balbettanti, diagrammati, mosaicizzati, sincopati, ombrati, scossi, danzati e cantati in tutte le misure e le dimensioni possibili. Nello stesso tempo, tutto è l'assurdità più completa e la forma d'arte più perfetta. Ascoltate con attenzione una voce che canta senza parole. Può farvi venire da piangere, riempirvi di collera, farvi ballare o farvi saltare di gioia. Non si può stabilire dove ha termine la musica e dove hanno inizio le emozioni, perché insieme creano un certo tipo di musica. La voce suona sui nervi come il respiro suona su un flauto. È in questo modo che si forma tutta l'esperienza, la cui musica ha molte più dimensioni del suono. Essa vibra nelle dimensioni della vista, del tatto, del gusto, dell'olfatto e nella dimensione intellettuale dei simboli e delle parole. Ognuna di esse, a sua volta, evoca e agisce su tutte le altre. Ma alla base, e questo è il modo negativo di dire una cosa altamente positiva, non è nulla più della misteriosa espressione del vecchio di Spithead, che aprì la finestra e disse feel rumble, feel rumble, come tumble. Bach dice la stessa cosa più elegantemente, ma anche lui con poco significato esteriore. Dopo aver capito tutto questo, si può tornare al mondo degli affari concreti con nuovo spirito. Si è capito che il mondo è alla radice un'illusione magica, un gioco di favola, dal quale tu non sei separato e in grado di portare via qualcosa, come se la vita fosse una banca da cui si può rubare. L'unico vero tu è quello che viene e che va, manifestandosi e ritirandosi in e da tutti gli esseri coscienti. Tu sei l'universo che osserva se stesso da miliardi di punti di vista che vanno e vengono, per cui la visione è sempre nuova. Ciò che ci appare come la morte, lo spazio vuoto e il nulla, sono soltanto gli avvallamenti tra le creste di questo universo, eternamente pieno di onde. Una parte dell'illusione è che sembra esserci qualcosa da guadagnare in futuro e un urgente bisogno di continuare ad andare avanti finché non si sarà ottenuta. Ma allo stesso modo in cui il tempo non esiste all'infuori del presente ed in cui non esiste nulla se non il tutto, non c'è nulla da guadagnare, nonostante il piacere del gioco stia nel far finta che c'è. Chi si vanta di sapere tutto questo, in realtà non lo sa, perché fa semplicemente uso della teoria come di un artificio per mantenere in vita la sua illusione di essere separato. Bara in un gioco di egocentrismo spirituale. Inoltre, vantandosi in questo modo, commette un'offesa profonda nei confronti di chi non capisce e crede onestamente di essere uno spirito solitario e abbandonato che combatte una lotta disperata per la sopravvivenza.
Deve esserci quindi una comprensione profonda e non paternalistica, ed anche un tipo particolare di rispetto, perché dopo tutto è il loro che il sé gioca il suo gioco più audace e temerario, quello di essersi perduto completamente e di rischiare il disastro completo e definitivo. Ecco perché gli indiani non si stringono la mano quando si incontrano e congiungono i palmi delle mani in segno di rispetto per onorare la divinità nell'altro. E non pensate che questa conoscenza vi trasformi in un attimo in un modello di virtù. Non ho mai incontrato un santo o un saggio privo di qualche debolezza umana. Finché ci si manifesta in una forma umana o animale, ci si deve nutrire a spese di altre vite e si debbono accettare i limiti imposti sul proprio organismo, che continuerà ad essere bruciato dal fuoco e secernerà ancora adrenalina nei momenti di pericolo. Che accompagna questa conoscenza è, anzitutto, l'onesto riconoscimento della propria dipendenza dai nemici, dagli inferiori, dai diversi, in pratica da tutte le altre forme di vita, di qualsiasi specie. Potreste essere ancora coinvolti nei conflitti e nei giochi competitivi della vita pratica, ma non vi perderete più nell'illusione che l'altro abbia del tutto torto e che debba o possa essere eliminato. Questo vi darà la capacità inestimabile di riuscire a contenere i conflitti senza farveli sfuggire di mano, di sapervi piegare al compromesso e all'adattamento e di prendervela, sì, ma in modo tranquillo. Questo atteggiamento è stato definito onore fra i ladri, perché le persone veramente pericolose sono quelle che non si accorgono di essere ladri, fortunati che giocano il ruolo dei buoni così ciecamente da non capire di essere indebitati con i cattivi, su cui si basa la loro condizione. Parafrasando il Vangelo, amate i vostri competitori e pregate per chi vi abbassa lo stipendio. Non potreste nemmeno esistere senza di loro. La moralità politica e individuale dell'Occidente, e soprattutto degli Stati Uniti, è del tutto schizofrenica, proprio per mancanza di questa conoscenza. È una mostruosa combinazione di idealismo senza compromessi e di gangsterismo senza scrupoli, priva quindi di quell'umorismo e di quella umanità che permettono a dei malviventi incalliti di sedersi intorno a un tavolo e di prendere accordi in modo ragionevole. Nessuno può essere morale, può cioè armonizzare dei conflitti repressi, se non riesce a trovare un equilibrio tra l'angelo e il diavolo in se stesso, tra la rosa che sta in alto e il letame che sta in basso. Le due forze, le due tendenze, dipendono l'una dall'altra. Il gioco dura solo finché l'angelo sta per vincere, ma non vince, e il diavolo sta per perdere, ma non perde. Il gioco non funziona al contrario, allo stesso modo in cui il mare non funziona con le creste delle onde in basso e gli avvallamenti in alto. Sarebbe molto importante che chi si occupa di diritti civili, di pace fra le nazioni e di limitazione delle armi nucleari capisse questo. Si tratta indubbiamente di ideali che devono essere sostenuti con pieno vigore, ma non con uno spirito che non rispetti l'opposizione o la consideri l'incarnazione del male o della follia. Non a caso le regole formali della boxe, del judo, della scherma e del duello richiedono ai combattenti di salutarsi prima di ogni incontro. Nel futuro, a noi prossimo, ci saranno ancora migliaia e migliaia di persone che detesteranno e odieranno i negri, i comunisti, i russi, i cinesi, gli ebrei, i cattolici, gli hippies, gli omosessuali e i drogati. Questi odi non saranno sanati, ma solo infiammati se si continuerà ad insultare chi li nutre e le etichette che applichiamo loro, conformisti, fascisti, conservatori ignoranti, potrebbero finire col diventare le insegne intorno alle quali si raccoglierebbero e si farebbero forti e orgogliosi. E neppure serve affrontare pubblicamente l'opposizione con dimostrazioni e manifestazioni pacifiche e non violente,
gonfiando poi il proprio io collettivo, insultandoli in privato. Se vogliamo la giustizia per le minoranze e la guerra fredda per i nemici naturali, uomini o no, dobbiamo prima trovare un accordo con le minoranze e i nemici dentro noi stessi, nei nostri cuori, perché il nemico si trova tanto là quanto nel mondo esterno, specialmente quando ci si accorge che il mondo al di fuori della nostra pelle è me stesso quanto quello all'interno. Con questa consapevolezza, nessuno combatte più di un pacifista attivista ed è più nazionalista di un anti-imperialista. Si può, in effetti, obiettare che questo è chiedersi troppo. Ci si può sempre rifugiare dietro il vecchio alibi secondo cui il proprio compito di cambiare la natura dell'uomo è troppo difficile e richiede troppo tempo, per cui ciò che serve è un'azione immediata e di massa. Ovviamente c'è bisogno di disciplina per compiere un cambiamento radicale nei propri modelli di comportamento. La psicoterapia può dilungarsi per anni, ma non è questo che intendo dire. C'è veramente bisogno di tempo e di sforzi prolungati per capire che si dipende dai nemici e dagli altri per poter definire se stessi e che senza un'opposizione si sarebbe perduti? Accorgersi di questo vuol dire acquistare, quasi all'istante, la virtù dell'umorismo. L'umorismo e il pensare di avere più ragione degli altri si escludono a vicenda. L'umorismo è la strizzatina d'occhio di un buon giudice che sa di essere anche il colpevole sul banco degli imputati. Come potrebbe star lì, in atteggiamento maestoso, chiamato dagli altri vostro onore, se quei poveri disgraziati non fossero trascinati un giorno dopo l'altro davanti a lui? Riconoscere questo non indebolirebbe il suo lavoro e la sua funzione. Potrebbe recitare molto meglio il ruolo di giudice se sapesse che al successivo giro della ruota della fortuna sarà forse lui l'accusato e che se si potesse conoscere tutta la verità dovrebbe esserlo già adesso. Se questo è cinismo, perlomeno è un cinismo affettuoso, un atteggiamento in atmosfera che potrebbero smorzare i conflitti umani in modo più efficace di qualsiasi tentativo di violenza fisica o morale. Questo cinismo riconosce infatti che il vero bene per la natura umana si trova nel particolare equilibrio tra amore ed egoismo, ragione e passione, tra spiritualità e sensualità, tra misticismo e materialismo, con un leggero margine a favore del polo positivo su quello negativo. Se così non fosse e i due poli fossero perfettamente equilibrati, la vita sarebbe immobile e giungerebbe a un punto morto. Se i due poli, il buono e il cattivo, dimenticano la loro dipendenza reciproca e cercano di cancellarsi l'un l'altro, l'uomo perde la sua umanità e si trasforma in crociato implacabile o in assassino freddo e sadico. Non fa per l'uomo essere angelo o diavolo. Chi vuole diventare un angelo non deve dimenticarsi che se la sua ambizione avrà successo, richiamerebbe orde di diavoli per mantenere l'equilibrio. È stata questa la lezione del proibizionismo e di tutti gli altri tentativi di costringere la gente a un comportamento angelico, strappando le radici e i rami del male. Giunge, quindi, a questo, che per essere vitale, vivibile o semplicemente pratica, la vita deve essere vissuta come un gioco. Il deve esprime qui una condizione e non un obbligo. Deve essere vissuta in uno spirito di gioco e non di lavoro, e i suoi conflitti devono essere portati avanti con la consapevolezza che nessuna specie, nessuna parte in gioco può sopravvivere senza i suoi naturali antagonisti, i suoi amati nemici e indispensabili oppositori. Amare i propri nemici vuol dire amarli in quanto nemici. Non è un espediente intelligente per sconfiggerli a proprio vantaggio.
Il leone e l'agnello pascolano insieme solo in paradiso e non in terra. Il paradiso è il livello segreto, nascosto dietro le quinte, in cui le parti in conflitto riconoscono la loro dipendenza e sono capaci di mantenere il conflitto entro limiti accettabili. Questo riconoscimento è lo spirito di cavalleria necessario per porre dei limiti a ogni guerra, sia con nemici umani che non umani. È lo spirito cortese del cavaliere che gioca con la propria vita, sapendo che anche un combattimento mortale è un gioco. Nessuno, preso nell'illusione di essere null'altro che il suo io e il suo organismo individuale, può essere cavalleresco. Non parliamo neppure dell'essere membro civile, sensibile e intelligente del cosmo. Per essere vissuto in questo modo, il gioco della vita deve essere liberato da tutti i ruoli contraddittori. Questa, e non uno sforzo morale di qualche tipo, è la via per tirarsi fuori dall'illusione di essere separati. Il gioco mette i partecipanti in una situazione non solo difficile, ma impossibile. Si giunge rapidamente al punto in cui non vale più la pena di giocare. Non è possibile osservare una regola esposta sotto forma di doppio legame, una regola cioè divisa in due parti, ognuna delle quali esclude l'altra. Non si può essere obbligati a comportarsi liberamente o costretti ad agire in modo indipendente. Intere culture e civiltà si sono perse in questi controsensi e i loro membri sono stati perseguitati per tutta la vita dalla sensazione che l'esistenza individuale sia un problema e una situazione difficile, quasi una forma di natura condannata alla frustrazione perpetua. Il senso dell'io è soprattutto sconforto e noia, e nulla lo dimostra più chiaramente di alcune frasi di uso quotidiano. Ho bisogno di fuggire da me stesso. Devi trovare qualcosa che ti estranei da te stesso. Leggo per dimenticare i miei problemi. Da qui i fantasmi e le intossicazioni religiose, politiche e sessuali, i nazisti, il clan, gli Hells Angels, il circo massimo, il fascino oscuro della televisione, i roghi delle streghe, Mickey Spillane e James Bond, i torpori dell'alcol, le mode, i giornali e le bande giovanili. Per come stanno le cose, le vie di salvezza, i palliativi necessari per gli esseri la cui stessa esistenza è definita in termini contraddittori e frustranti, sono questi. Il gioco della vita che l'uomo occidentale ha giocato nel secolo scorso ha bisogno di dare meno rilievo alla praticità, al risultato, al progresso e all'aggressività. Ecco perché parlo solo della visione senza preoccuparmi di giustificarla per quanto riguarda le applicazioni e le conseguenze pratiche. Qualsiasi cosa possano credere i cinesi e gli indiani, per noi di riconoscere che il futuro è un miraggio sempre più lontano e di trasformare le nostre immense energie e capacità tecniche in contemplazione anziché in azione. Possiamo non essere d'accordo con la logica di Aristotele e con le sue metafore, ma dobbiamo ancora rispettarlo per averci ricordato che la meta dell'azione è sempre la contemplazione, conoscere e essere piuttosto che cercare e divenire. Per così dire, ingoiamo la vita senza masticarla, trangugiando esperienze fino a esserne pieni. La consapevolezza della nostra esistenza è così superficiale e limitata che nulla sembra essere più noioso del semplice esistere. Se chiedessi cosa avete fatto, visto, ascoltato, odorato, toccato e assaggiato ieri, mi dareste uno schizzo sommario e appena abbozzato delle poche cose che avete notato e solo di quelle che reputate degne di essere ricordate. Ci sarebbe allora da sorprendersi che la vita, vissuta in questo modo, sembri essere tanto piatta e vuota che la sete per un futuro senza fine diventa insaziabile? La risposta potrebbe essere
ci metterei un'eternità a dirtelo e sono troppo interessato a quello che accade adesso. Com'è possibile che un essere con dei gioielli sensibili come gli occhi, degli strumenti musicali magici come le orecchie, un favoloso arabesco di nervi come il cervello, possa credere di essere qualcosa di inferiore a un Dio? Nel pensare che questo organismo, ingegnoso al di là dell'immaginazione, è inseparabile dagli ancora più meravigliosi modelli del proprio ambiente, dal più minuscolo schema elettrico all'intera compagnia delle galassie. Come può essere concepibile che l'incarnazione dell'eternità si annoi di esistere? Esso, allo stesso modo in cui il vero umorismo è ridere di se stessi, il vero essere uomini è conoscere se stessi. Le altre creature possono amare e ridere, parlare e pensare, ma solo gli uomini sembrano avere la capacità di riflettere, ossia di pensare sul pensare e di sapere. Se questa condizione non è vissuta al modo giusto, può portare, come altri sistemi di feedback, a parecchie confusioni e circoli viziosi. La consapevolezza di sé fa risuonare la vita impartendo un'eco immediata a tutto ciò che pensiamo e sentiamo, in modo simile alla cassa di un violino che riverbera il suono delle corde, dando profondità e volume a quello che sarebbe altrimenti piatto e superficiale. La coscienza porta alla voglia di sapere e la voglia di sapere alla curiosità e alla ricerca. Così nulla interessa all'uomo più che l'uomo stesso, anche se solo nei limiti della propria persona. Ogni individuo intelligente vuole sapere da chi ottiene credito ed è allo stesso tempo affascinato e frustrato dal fatto che la cosa più difficile da conoscere è proprio se stesso. L'organismo umano, apparentemente, è l'organismo più complesso e se da una parte c'è il vantaggio di conoscersi in modo così intimo, dall'interno, dall'altra c'è lo svantaggio di essersi così vicini da non potersi mai raggiungere. Ecco perché la radice della coscienza è stata chiamata paradossalmente inconscio. Le persone che a volte chiamiamo rozze e ignoranti sono quelle che non riescono a trovare nulla di affascinante nell'essere uomini. La loro umanità è incompleta perché non ha mai destato in loro meraviglia. Qualcosa di incompleto c'è anche in chi non trova nulla di affascinante nello stesso vivere. Affermare che un uomo non è completo se manca di sensibilità metafisica potrebbe sembrare un tipico pregiudizio professionale da filosofo. In realtà, tutti coloro che pensano sono filosofi più o meno validi, perché senza premesse e senza presupposti, in se stessi metafisici, è impossibile pensare a cosa si può conoscere, qual è il giusto modo di vivere e cosa sono la bellezza e il piacere. Possedere queste premesse, in modo cosciente o no, è già fare filosofia, dicente uomo d'affari, che disprezza con sufficienza la filosofia ritenendola un ammasso di vaghe nozioni, è un pragmatista o un positivista, e per di più di basso livello, perché non riflette nemmeno sulla sua posizione. Se l'organismo è affascinante, l'ambiente che lo accompagna lo è altrettanto, e non solo come collezione di cose e avvenimenti particolari. La chimica, la biologia, la geologia e l'astronomia nascono dal fascino per alcuni dettagli del proprio ambiente. La metafisica è invece il fascino per l'intera cosa, ma sembra quasi impossibile immaginare un essere umano sensibile privo della voglia di conoscere il senso metafisico delle cose. Un uomo che non ha quel meraviglioso bisogno di porre domande che non possono nemmeno essere formulate. Ma se,
come abbiamo visto, l'unico vero atomo, come dice Desjardins, è l'universo. E se l'unica vera cosa è il tutto, cos'è? Nel momento in cui ci si pone questa domanda, ci si deve porre anche una domanda sulla domanda. Che tipo di risposta potremmo dare? Di solito, alla domanda cos'è, si risponde assegnando la cosa o l'evento particolare a una classe. È un animale, un vegetale, un minerale, un solido, un liquido, un gas, qualcosa che cammina, che corre o che salta. Ma in quale classe si può far rientrare il tutto? E che cosa si può dire del tutto? Definire vuol dire limitare, porre confini, fare paragoni, mettere in contrasto. Ed è per questo che l'universo, il tutto, sembra sfidare le definizioni. La mente si trova di fronte a un limite apparentemente insuperabile, ma si potrebbe benissimo sostenere che porre queste domande sia fare cattivo uso della mente. Allo stesso modo in cui nessuno, ragionevolmente, andrebbe a cercare le notizie del mattino su un vocabolario, nessuno dovrebbe usare le parole e il pensiero per scoprire quello che non può essere detto e pensato. La domanda «cos'è il tutto?», anche se potrebbe sembrare profonda, non ha quindi significato logico. Come pensava Wittgenstein, queste domande possono rivelare distorsioni nell'intelletto di chi le pone, disordini che possono essere curati con una terapia filosofica. Fare filosofia, disse, è pensare sul pensare, in modo da poter distinguere il vero pensare dalle sciocchezze prive di significato. Questa logica perfetta non riesce però a liberare dal bisogno di conoscere, che si esprime, anche se non in modo corretto, in quelle domande. Si può, allora, esprimere questa sensazione sotto forma di una domanda che abbia significato e che possa ottenere una risposta esauriente. In realtà, forse, non si cerca una risposta verbale, allo stesso modo in cui quando si chiede un bacio non si vuole un pezzo di carta con su scritto un bacio. Il bisogno di conoscere il senso metafisico delle cose cerca un'esperienza, una visione, una rivelazione che spieghi senza parole perché c'è l'universo e cosa sia, in modo simile a come l'atto di amore spiega perché siamo uomini e donne. Si può dire quindi che la migliore risposta a cos'è il tutto sia guardalo. Ma la domanda sottintende la ricerca di qualcosa che sia fondamentale per il tutto, di un'unità basilare delle cose che il nostro pensiero e le nostre sensazioni non riescono ad afferrare. Il pensiero e le sensazioni sono analitici e selettivi e possono presentare il mondo solo come una molteplicità di cose ed avvenimenti. Dell'uomo non è però appagato da questa apparente molteplicità. Che garanzia abbiamo che i 5 sensi, considerati insieme, coprano l'intero campo della possibile esperienza? In realtà, essi coprono soltanto la nostra esperienza attuale, ossia la conoscenza umana dei fatti e degli eventi. Ci sono dei vuoti fra le dita e allo stesso modo ci sono dei vuoti tra i sensi. In questi vuoti sta il buio in cui sono nascosti i legami fra le cose. Questo buio è la fonte dei nostri vaghi timori e ansietà, ma è anche la casa degli dei. Solo loro possono vedere il collegamento, il rapporto totale che esiste fra tutto ciò che accade, quello che a noi giunge in parti e in pezzi, come accidenti che esistono solo nelle nostre menti, nelle nostre percezioni ristrette. L'uomo è quindi intuitivamente certo che l'intera moltitudine degli eventi è in o su qualcosa, allo stesso modo in cui i riflessi sono su uno specchio, i suoni sono su un diaframma, le luci e i colori in un diamante e le parole e la musica di una canzone nel cantante. Avviene perché l'uomo stesso è un organismo unificato,
per cui se le cose e gli eventi avvengono in qualcosa, avvengono nel sistema nervoso. Ovviamente c'è però più di un sistema nervoso. Su cosa sono tutti gli altri? Forse l'uno sull'altro? Questo misterioso qualcosa è stato chiamato Dio, assoluto, natura, sostanza, energia, spazio, etere, mente, essere, vuoto, infinito. Nomi e idee che perdono popolarità e rispetto a seconda del mutare delle mode intellettuali, che considerano l'universo intelligente o stupido, sovrumano o subumano, preciso o indefinito. Se la nozione di un fondamento dell'esistenza che si trovi alla base di tutto fosse soltanto un prodotto della speculazione intellettuale, potremmo mettere da parte tutti questi nomi come suoni privi di significato. Invece, spesso li usiamo per indicare il contenuto di un'esperienza viva e sensorialmente quasi concreta. L'esperienza di unione del mistico, che con varianti minime si trova in quasi tutte le culture di tutti i tempi. È l'esperienza di una diversa coscienza di se stessi, di cui parlavo nel capitolo precedente, anche se in termini naturalistici, purificati cioè da tutte le formule magiche sulla mente, l'anima, lo spirito e da altre parole intellettualmente astratte. Nonostante l'universalità di questa esperienza e l'impressionante regolarità con cui viene descritta negli stessi termini generali, la rigidezza mentale la fa considerare un'allucinazione frequente accompagnata da sintomi caratteristici, come la paranoia, che non aggiunge nulla alla nostra conoscenza dell'universo fisico. Allo stesso modo in cui non si può dir nulla di nessuna cosa, così, sostengono i duri, non si può sentire o fare esperienza di nulla. I nostri sensi sono selettivi, si fa esperienza per contrasto, allo stesso modo in cui si pensa per contrasto. Fare esperienza di qualcosa che si trova alla base di tutte le esperienze significherebbe vedere la vista stessa come qualcosa di comune a tutto ciò che si vede. Rispetto a quale colore o a quale forma, diversi dagli altri colori e dalle altre forme in contrasto reciproco, potremmo vedere la vista. Ma la metafisica, come la filosofia in genere, non è qualcosa che si può semplicemente curare o abbandonare, come se fosse una malattia dell'intelletto. In effetti, anche i filosofi più antimetafisici hanno una propria metafisica silenziosa, nascosta dietro all'affermazione secondo cui tutta l'esperienza e la conoscenza devono essere composte di classi da mettere in contrasto e da paragonare l'una con l'altra. Per dirla nel modo più semplice, mi sarà permesso di conoscere e di parlare di qualcosa di bianco solo perché io conosco il bianco in contrasto con il nero e in paragone con il rosso, l'arancione, il giallo, il verde, il blu, l'indaco e il violetto. E mi sarà permesso di dire cose sensate sui cani e sui gatti solo perché sono organici in quanto distinti dall'inorganico, mammiferi in quanto distinti dai marsupiali, e perché, pur saltellando da una parte all'altra, hanno limiti precisi che li distinguono dall'intero mondo dei non cani e dei non gatti. Ma il presupposto essenziale, secondo cui la conoscenza avviene per contrasto, è metafisico come tutti i presupposti. Detto in altra maniera, tutta la conoscenza è un riconoscimento dei rapporti reciproci tra le esperienze sensoriali e o le cose e gli eventi. Questo si avvicina fin troppo ad una chiara definizione del tutto. Tutte le cose sono conosciute attraverso le somiglianze e le differenze che hanno l'una con l'altra. A cavallo di una simile posizione, l'antimetafisico può essere portato, nonostante le grida di protesta, a un livello metafisico ancora più profondo. Ammettiamo pure che l'affermazione tutto è energia non dica nulla più di tutto è tutto. Per descrivere l'energia devo distinguerla dalla non energia o massa,
per cui se il tutto comprende anche la non energia, lo spazio, la massa o qualsiasi altra cosa, dire che tutto è energia non solo non ci fa sapere nulla, ma è anche un controsenso. Insistere che l'energia può essere conosciuta e descritta solo in contrasto con la non energia sarebbe come dire che l'energia, per avere energia, dipenderebbe da ciò che è inerte e l'inerte, per essere inerte, da ciò che ha energia. Questa relatività o interdipendenza dei due si avvicina più di quanto vorremmo all'unità metafisica che si trova al di sotto delle differenze esplicite. A volte penso che tutte le dispute metafisiche potrebbero essere ridotte a una litigata tra i partigiani della linea dura e quelli della linea morbida. I duri sono rigidi, rigorosi e precisi ed amano mettere in rilievo le differenze e le divisioni tra le cose. Preferiscono le particelle alle onde e la discontinuità alla continuità. I morbidi sono invece i romantici dal cuore tenero, che amano le ampie generalizzazioni e le grandi sintesi, sottolineano le unità nascoste e sono inclini al panteismo e al misticismo. Le onde, come costituenti ultimi della materia, si addicono loro meglio delle particelle, mentre la discontinuità fa vibrare i loro denti come un trapano ad aria compressa. I duri considerano i morbidi come esseri disgustosi, sognatori vaghi e senza disciplina, che sorvolano sulle dure realtà, simili a una fanghiglia intellettuale che minaccia di inghiottire il mondo in un continuum estetico indifferenziato. Ringrazio il professor F.S.C. Northrop per questa definizione. I morbidi considerano invece i colleghi della linea dura come scheletri animati, senza carne e linfa vitale, meccanismi aridi e disseccati, privi dei sentimenti più fini ed elevati. In realtà, i due partiti sarebbero perduti l'uno senza l'altro, perché non avrebbero nulla su cui litigare. Nessuno potrebbe conoscere la loro posizione e la filosofia avrebbe termine. Pur come stanno oggi le cose nel mondo della filosofia accademica, i fautori della linea dura hanno tenuto in pugno Inghilterra e Stati Uniti per alcuni anni. Con le loro simpatie verso l'analisi linguistica, la logica matematica e l'empirismo scientifico, hanno allineato la filosofia alla mistica della scienza, iniziando a trasformare le biblioteche e i ritiri in montagna in qualcosa di simile a dei laboratori. Come ha detto William Earle, se fosse necessario, i nuovi filosofi lavorerebbero in camice bianco. Le riviste professionali sono del tutto illeggibili, come se fossero dei trattati di fisica matematica, e i punti in discussione come microbi visti nel microscopio di un biologo. La loro completa vittoria sui morbidi ha quasi cancellato la filosofia come disciplina, e siamo vicini al punto in cui le facoltà di filosofia chiuderanno i battenti e trasferiranno i pochi allievi rimasti nelle facoltà di matematica e linguistica. Storicamente, si tratta probabilmente del punto estremo di quella oscillazione del pendolo intellettuale che ha fatto venire di moda il modello automatico dell'universo, cioè dell'età di analisi e di specializzazione in cui abbiamo perso la visione dell'universo, soffocati come siamo nella complessità dei suoi dettagli. Ma per un processo che Carl Gustav Jung ha chiamato enantiodromia o enantiodromia, il raggiungimento di qualsiasi posizione estrema è il punto in cui essa inizia a rivoltarsi nel suo opposto. È un processo che può essere monotono e ripetitivo se non è accompagnato dalla presa di coscienza che gli opposti sono polari e che i poli hanno bisogno l'uno dell'altro. Non ci sono morbidi senza duri e non ci sono duri senza morbidi. Per raggiungere qualcosa in filosofia, anziché andare avanti e indietro senza uscire fuori da questi circoli chiusi, bisogna possedere il senso della visione correlativa,
È questo il termine tecnico per indicare la profonda comprensione del gioco del bianco e nero, grazie alla quale ci si accorge che tutto ciò che esplicitamente è opposto, implicitamente è alleato. La visione è correlativa nel senso che gli opposti vanno insieme e non possono esistere separati l'uno dall'altro. Questa, e non l'assorbimento miasmatico delle diversità in un continuum assoluto, simile a quella dei filosofi morbido, è l'unità metafisica che sta alla base del mondo. Questa unità non è infatti l'unità contrapposta alla molteplicità, come potrebbe sembrare dal fatto che questi stessi termini sono polari. L'unità o inseparabilità dell'uno dai molti è definita nella filosofia Vedanta, non dualismo, Advaita, per distinguerla dalla semplice uniformità. È vero, questo termine ha un opposto, dualismo, perché se un termine designa una classe, una casella intellettuale, tutte le classi hanno un esterno che polarizza il loro interno. Per questa ragione la lingua non può trascendere il dualismo più di quanto un quadro o una fotografia su una superficie piana possono andare oltre le due dimensioni. Ma grazie alla convenzione della prospettiva, alcune linee bidimensionali inclinate verso un punto di fuga rappresentano la terza dimensione della profondità e in modo simile il termine dualista non dualismo è considerato rappresentare la dimensione in cui le differenze esplicite trovano l'unità implicita. All'inizio non è facile mantenere questa visione correlativa. Le Upanishad la descrivono come la via del filo del rasoio, una ricerca dell'equilibrio sulla più tagliente e sottile delle linee. Nella visione ordinaria delle cose non c'è infatti nulla tra le classi e gli opposti. La vita è una serie di scelte urgenti che richiedono un impegno deciso per questo o per quello. La materia sono le cose e nient'altro, e lo spazio è nulla e nient'altro. L'esistenza di una dimensione comune ai due è inconcepibile, a meno che la nostra stessa coscienza o la nostra stessa mente non vengano ad essere quella dimensione, ma anch'esse, senza dubbio, appartengono al lato della materia, eternamente minacciata dal nulla. Con un leggero mutamento del punto di vista, nulla sarebbe più ovvio della dipendenza reciproca degli opposti. Ma chi potrebbe crederlo? È possibile che io stesso, la mia esistenza, contenga l'essere e il nulla e che la morte sia semplicemente l'intervallo di inattività nella pulsazione, attività-inattività, che deve essere eterna? Perché l'alternativa a questa pulsazione, cioè la sua assenza, dovrebbe legittimamente sottintenderne la presenza? Sarebbe sbagliato, in questi termini, pensare che la mia esistenza sia fondamentalmente eterna, momentaneamente e forse senza ragione terrorizzata da una metà di se stessa, essendosi totalmente identificata con l'altra. Se la scelta deve essere tra il bianco e il nero, perché dovrei affidarmi al bianco e non essere un buon giocatore che gioca al bianco e nero, sapendo bene che nessuno dei due può vincere? O forse stiamo soltanto giocando con i rapporti fra le parole e i termini, senza alcun rapporto con la situazione fisica? Rispondere positivamente, in modo affermativo all'ultima domanda, dovrei credere che la logica del pensiero sia arbitraria, cioè che sia una semplice invenzione umana senza alcun fondamento nell'universo fisico. Nonostante sia vero, come abbiamo visto, che noi proiettiamo degli schemi logici, le reti, i quadretti e altri tipi di immagini sul mondo fisico in disordine e che questo può confondere, se non si sa bene, quel che si sta facendo, questi schemi non provengono in ogni caso da fuori del mondo. Hanno qualcosa a che fare con lo schema del sistema nervoso umano, che senz'altro è nel e del mondo. Inoltre, come abbiamo visto a proposito del rapporto fra organismo e ambiente, il pensiero correlativo è molto più compatibile con le scienze fisiche
che con le nostre idee arcaiche, ma tuttora diffuse, secondo cui l'uomo è qualcosa che si scontra con un mondo alieno e separato. Per staccare i collegamenti tra la logica umana e l'universo fisico, bisognerebbe tornare al mito dell'io come osservatore isolato e indipendente, per il quale il resto del mondo è assolutamente esterno e diverso. Né la neurologia, né la biologia, né la sociologia potrebbero affermare questo. Se d'altra parte il sé e l'altro, il soggetto e l'oggetto, l'organismo e l'ambiente sono i poli di un singolo processo, quello è la mia vera esistenza. Come dicono le Upanishad, quello è il sé, quello è il vero, quello sei tu. Ma io non posso pensare o dire qualcosa su quello o su esso, come lo chiamerò d'ora in poi, senza ricorrere alla convenzione di usare il linguaggio dualista, allo stesso modo in cui, su una superficie piana, si usano le linee della prospettiva per indicare la profondità. Ciò che si trova al di là degli opposti deve essere discusso, semmai deve esserlo, in termini opposti, e questo significa usare il linguaggio dell'analogia e della metafora e del mito. La difficoltà non sta tanto nel fatto che la lingua è dualista, quanto nel fatto che le parole sono etichette adattabili a classi che si escludono l'un l'altra. Il problema è che esso sono io molto più di quanto io stesso creda di essere. È così centrale e così fondamentale per la mia esistenza che non posso farne un oggetto di conoscenza. Non c'è modo di starne al di fuori e in effetti non ce n'è neppure bisogno. Finché cerco di afferrarlo, sottintendo che non è me stesso. Se fosse possibile, potrei dire che cercando di trovarlo lo perdo. Ecco perché chi veramente sa di essere esso dice invariabilmente di non capirlo, perché è esso che capisce il capire e non viceversa. Non si può andare più in dentro del dentro e non c'è nessun bisogno di farlo. Ma il fatto che esso sfugga a ogni descrizione non deve portare, come spesso accade, a ritenere che esso sia l'astrazione più campata in aria, un continuum trasparente nel vero senso della parola, o qualcosa di simile a una gelatina cosmica uniforme. L'immagine più concreta di Dio Padre, con la barba bianca e il manto d'oro, sarebbe già migliore di questa. Eppure gli studiosi occidentali di religioni e di filosofie orientali accusano continuamente gli induisti e buddisti di credere in un Dio gelatinoso e privo di caratteri, soltanto perché essi credono che ogni immagine o concetto soggettivi di esso siano vuoti. Ma il termine vuoto va riferito a questi concetti e non ad esso. In ogni caso, nel parlare e nel pensare a esso, non ci sono alternative all'uso di concetti e di immagini. D'altra parte, non c'è alcun pericolo nel farlo, a condizione di sapere quel che si sta facendo. L'idolatria non è l'uso delle immagini, ma il confonderle con quello che rappresentano, e in questo senso le immagini mentali e le astrazioni elevate possono essere più pericolosi degli idoli di bronzo. Probabilmente siete cresciuti in una cultura in cui l'immagine più diffusa di esso è Dio Padre, il cui pronome è egli, perché esso sembra troppo impersonale ed ella, naturalmente, inferiore. Ma può questa immagine essere ancora sfruttata come mito funzionale per trovare dei punti di consenso sulla vita e il suo significato fra tutti i popoli e le culture di questo pianeta? Francamente, l'immagine di Dio Padre è diventata ridicola, a meno che si legga a San Tommaso d'Aquino, Martin Buber o Paul Tillich e ci si renda conto che si può essere ebrei o cristiani devoti senza dover credere nel genitore cosmico. Anche allora, però, sarebbe difficile non sentire la forza di questa immagine, perché le immagini influenzano le nostre emozioni molto più profondamente dei concetti. Da devoti cristiani dovremmo recitare ogni giorno la preghiera Padre nostro che sei nei cieli. Alla fine se ne rimane afferrati e ci si mette in rapporto con esso
idealizzandolo come un padre, un essere personale distinto da se stessi, di sesso maschile, amoroso ma severo. Ovviamente si è diversi da Dio fin quando ci si concepisce come un io separato, ma quando si capisce che questa forma di identità non è altro che un'istituzione sociale, che per di più ha cessato di essere una forma di vita da cui si può ottenere qualcosa, la netta divisione tra se stessi e la realtà ultima delle cose non ha più alcun significato. I membri più giovani della nostra società si trovano da qualche tempo in aperta e crescente ribellione contro l'autorità e la condizione paterna. Nella società industriale la casa è soprattutto un dormitorio. Il padre non vi lavora e di conseguenza la moglie e i figli non prendono parte alla sua professione. È solo un personaggio che porta i soldi e che dopo le ore di lavoro deve dimenticare i suoi problemi e divertirsi. I romanzi, le riviste, la televisione e i fumetti popolari ritraggono il papà come un pagliaccio incapace di fare qualsiasi cosa. E questa immagine ha in sé una certa verità, perché il papà è caduto nell'inganno che il lavoro sia qualcosa che si fa solo per i soldi e che con i soldi si possa avere tutto quel che si vuole. Non fa meraviglia, quindi, che una sempre crescente proporzione di studenti universitari non voglia entrare a far parte del mondo dei loro padri e faccia di tutto per evitare la corsa di topi del propagandista, del pendolare, dell'impiegato e dell'amministratore corporativo. Anche i professionisti, architetti, medici, avvocati, ministri e professori hanno gli uffici lontano da casa e così, poiché le loro famiglie chiedono soldi, sempre più soldi, finiscono col pensare che la loro professione sia soltanto un metodo per far soldi. Tutto questo è ulteriormente aggravato dal fatto che i genitori non istruiscono più i loro figli, per cui essi non crescono più con la comprensione o l'entusiasmo per il lavoro del padre. I figli vengono mandati a scuola e in queste circostanze le scuole, che hanno personale insufficiente e sono dirette in massima parte da donne, non possono fare altro che distribuire una cultura di massa attraverso cui il bambino è preparato a tutto e a nulla e che è priva di rapporti col lavoro del padre. Parallelamente a questa svalutazione del padre, ci stiamo abituando a un'immagine dell'universo così misteriosa e impressionante che nemmeno la migliore immagine di padre riuscirebbe a spiegare cos'è a farlo andare avanti. Ma a questo punto il problema è che non si riesce a concepire un'immagine che sia superiore a quella umana. Pochi di noi hanno mai incontrato un angelo e probabilmente, anche se lo vedessero, non lo riconoscerebbero. Le nostre immagini di un Dio impersonale e sovrapersonale sono subumane. La gelatina, una luce uniforme, lo spazio omogeneo o un'enorme scossa elettrica. Ma la nostra immagine dell'uomo sta cambiando, man mano che diventa più chiaro che l'essere umano non è soltanto l'organismo fisico. Il mio corpo è anche il mio ambiente complessivo e deve essere misurato in miliardi di anni luce. I poeti e i filosofi della scienza hanno usato l'estensione e la durata dell'universo come pretesto per le loro speculazioni sulla scarsa importanza dell'uomo, dimenticando che è proprio l'uomo, con quel telaio magico, il cervello, a trasformare quella immensa pulsazione elettrica in luce e in colore, in forma e in suono, in grande e in piccolo, in duro e in pesante, in lungo e in corto. Nel conoscere il mondo lo umanizziamo e se, scoprendolo, siamo confusi dalle sue dimensioni e dalla sua complessità, dovremmo essere ugualmente confusi dal fatto di avere un cervello che lo percepisce. Fino ad oggi, però, ci è stato detto che non siamo i responsabili del nostro cervello. Non sappiamo, in termini di parole e di cifre, da cosa sia costituito, e così il cervello e l'organismo in genere sembrano un ingegnoso veicolo che ci è stato dato o un misterioso labirinto in cui siamo temporaneamente intrappolati. In altre parole,
abbiamo accettato una definizione di noi stessi che ci limita alla fonte e ai confini della coscienza. Questa definizione è del tutto insufficiente, perché in realtà, allo stesso modo in cui sappiamo camminare, respirare, parlare e pensare, sappiamo anche far crescere il cervello, gli occhi, le orecchie, le dita, il cuore e le ossa. L'unica differenza è che non sappiamo dirlo a parole. Le parole sono troppo lente e goffe per descrivere queste cose e la coscienza è troppo ristretta per conservare traccia dei loro particolari. Così, a volte, capita che quando dite a una ragazza che è bella vi risponda: «Oh, insomma, voi uomini pensate soltanto al corpo. Sì, sono bella, ma sono stata i miei genitori a farmi con questo corpo ed è stata solo questione di fortuna. Preferisco essere ammirata per quello che valgo». Povera piccola, tutto quel che dimostra è di aver perso ogni contatto con la sua straordinaria saggezza e ingegnosità e di voler essere ammirata per qualche trucco banale che sa fare con la sua coscienza. Ma anche noi siamo nella stessa situazione, perché ci siamo separati dai nostri corpi e dall'intera rete delle forze in cui il corpo nasce e vive. Ma siamo ancora in tempo per risvegliarci alla consapevolezza che tutto è il sé, un sé molto lontano dall'immagine dell'io e del corpo chiuso nella pelle. In quel momento si vede il sé ovunque. La sua immagine è l'universo nella luce e nel buio, nei corpi e nello spazio. È questa la nuova immagine dell'uomo, ma è ancora un'immagine. Dietro, al di sotto, intorno e al centro di essa, per usare dei termini dualisti, rimane infatti l'impensabile esso, polarizzato nei contrasti visibili tra le onde e gli avvallamenti, tra i solidi e gli spazi. Ma la cosa più strana è che esso, per quanto non sia concepibile, non è un'astrazione priva di significato, è semplicemente e veramente te stesso. Come disse un maestro zen cinese, nulla ti resta in quel momento, fuorché farti una gran risata. E secondo James Broughton, questo è esso, e io sono esso, e tu sei esso. E così è quello, e egli è esso, e ella è esso, ed esso è esso, e quello è quello. Il vero umorismo, in effetti, è ridere di se stessi, della divina commedia, del favoloso inganno per cui si viene a pensare che una creatura nell'esistenza non sia anche dell'esistenza, che ciò che l'uomo è non sia quello che tutte le cose sono. Per tutto il tempo, dentro le ossa, lo sappiamo, ma la coscienza, distratta dai particolari e dalle differenze, non riesce a vedere il tutto a causa delle parti. L'inganno più grande di questo gioco è naturalmente la morte. Consideriamo la morte come il termine ultimo della coscienza, il punto in cui tu e la tua conoscenza dell'universo semplicemente cessate e in cui si diventa come se non si fosse per nulla esistiti. Consideriamola anche su scala più vasta, come la morte dell'universo, nel momento in cui, secondo alcuni cosmologi, tutta l'energia si esaurisce e l'esplosione che ha scagliato le galassie nello spazio si esaurisce come un'astronave. Sarà come se nulla fosse mai accaduto, cioè naturalmente come le cose erano prima che tutto accadesse. In modo simile, quando siete morti, sarete come eravate prima di essere concepiti. E allora c'è stato un lampo di coscienza o di galassie. È successo, anche se non ci sarà nessuno che potrà ricordarlo. Ma se, dopo essere accadute e svanite, le cose saranno come erano prima di iniziare, e di questa fa parte la possibilità che non ci siano mai state cose, tutto può accadere da capo. Perché no? D'altra parte, potrei anche supporre che dopo che sia accaduto, le cose non tornino come erano state prima.
Prima dell'esplosione l'energia era presente, ma dopo si è esaurita. Per un periodo eterno è stata latente, poi c'è stato lo scoppio ed è successo quel che è successo. Forse è possibile immaginare che ciò che è sempre esistito si sia stufato di se stesso, sia scoppiato e poi si sia fermato. Ma questo richiede alla fantasia uno sforzo molto più grande di quello che serve per pensare che questi lampi siano ritmici e periodici. Possono susseguirsi uno dopo l'altro o anche ripetersi in circolo, non fa molta differenza. Inoltre, se l'energia fosse sempre esistita allo stato latente prima dell'esplosione, sarebbe difficile pensare a un momento unico, particolare, in cui dovrebbe fermarsi. Può qualcosa essere eterna a metà? In altre parole, può un processo che non ha mai avuto inizio giungere al termine? Penso, quindi, che con la mia morte dimenticherò chi sono stato, allo stesso modo in cui la mia coscienza è incapace di ricordarsi, se mai lo ha saputo, come formare le cellule del cervello e lo schema delle vene. La memoria ha soltanto una piccola parte nella nostra esistenza biologica, così come la mia sensazione di essere io, di essere vivo, è venuta all'esistenza senza ricordi o intenzioni coscienti, così sorgerà ancora, perché il sé centrale, esso, appare nelle sue miriadi di forme, come la situazione sé altro, sempre uguale e sempre nuovo, un qui nel mezzo di un là, un adesso nel mezzo di un poi, un uno nel mezzo dei molti. E se ho dimenticato da quanto tempo sono qui e sotto quante forme, si tratta del necessario intervallo di buio tra due pulsazioni di luce. Ritorno in ogni bambino che nasce. In realtà lo sappiamo da sempre. Dopo che un uomo muore, nascono dei bambini. E a meno che siano automi, tutti i bambini sono, come noi stessi siamo stati, l'esperienza dell'io che viene alla luce. Le condizioni dell'ereditarietà e dell'ambiente cambiano, ma tutti i bambini incarnano l'esperienza di essere al centro di un mondo diverso. Neonati si svegliano alla vita come tutti hanno fatto, senza alcun ricordo di un passato. Così, quando saremo morti, non avremo esperienza della condizione di essere un eterno sono stato. La natura aborre il vuoto e il sentimento dell'io appare nuovamente, come ha già fatto altre volte. Non importa se l'intervallo è di 10 secondi o di 1 miliardo di anni. Nella non coscienza tutti i tempi sono lo stesso breve istante. Questo è del tutto ovvio, ma quello che ci blocca è il mito radicato e insormontabile secondo cui l'io viene al mondo e ne è buttato fuori, in modo tale da non avere rapporti con esso. È per questo che non crediamo che l'universo possa ripetere quel che ha già fatto. Io izzarsi per molte volte. L'universo è per noi una grande arena in cui l'individuo è soltanto un estraneo, un visitatore temporaneo che vi si trattiene con difficoltà, perché il raggio sottile della coscienza non riesce a illuminare la propria fonte. Nell'osservare il mondo, dimentichiamo che è il mondo a guardare se stesso attraverso gli occhi nostri e di esso. Adesso lo sai, anche se ti occorre un certo tempo per superare la prima scossa e capirlo. Può essere difficile recuperare se stessi dopo le molte generazioni in cui i padri hanno tenuto a bada i figli dicendo: non pensarci nemmeno, sei solo una persona venuta dal nulla, una semplice creatura, e devi capire qual è il tuo posto. Al contrario, tu sei esso. Ma forse i padri, senza saperlo, cercavano di dire che esso gioca ad essere esso senza bisogno di difficoltà e di sforzi. Tu non reciti esso perché in realtà lo sei. Lo scopo di una recita è recitare e non smettere di recitare. Recitare esso, giocare ad essere Dio, vuol dire recitare il sé come ruolo,
mentre questo è proprio quello che il sé non è, quando esso gioca ad essere tutto quel che è differente da se stesso.